Go! Eccoci. E anche quest'anno siamo in diretta. Ci sono già 7 persone che guardano, dai. Wow. Neanche è iniziata tutte quante da YouTube. Buono. Adesso controllo che stiano... Diteci dove siete, Francesca, Lavinia. Ciao Lavinia. Ciao. Ciao ragazzi. Raccontateci un po' la giornata lì a New York, come vi siete... I vostri rispettivi sono le due allenatrici di... Checa! Mi sentite? Sì, ti sentiamo benissimo, Fra. Ok. Direi che allenatrici di due sardi niente male. Nicola Marra, Seccana e Marzio, Francesco Sanna, due ritanesi famosi. Doc, sì. Come si sta a New York? Allora, ottima temperatura, perché comunque considera, Fra, che siamo con la felpina. Vabbè, Ludo Ludo. Cioè, posso fare? Vabbè. Io sono con la giacca, ma sono... C'è caldo. C'è caldo, quindi la temperatura è buona anche per loro, perché considera che una settimana fa dava 1 grado per oggi, quindi insomma considerate che possono esserci in questo momento 12-13 gradi, è buono, si sta bene. Si sta bene. Direi che vi è andata bene. Sì, assolutamente sì. In questo momento siamo a Times Square e l'idea è quella di muoverci a breve per andare lungo il percorso e poterli incontrare in diverse tappe, insomma. Per la partenza non c'è pubblico, quindi non era possibile stare con loro, insomma. C'è un'altra batteria in questo momento che sta partendo. Sì. Sono professional man, non lo so. Nicola mi ha appena mandato la posizione. Sì? Ah sì. Ce l'ho in diretta adesso. È ancora la partenza. Ok. Quindi non sta partendo ancora. Ma è tra quanto parte? Non lo so, la partenza dovrebbe... è per le 9:45 se non sbaglio. Sì. Dovrebbe essere. Ma partono insieme Nicola e Francesco? Sì, Okay. Partono insieme, ci sono anche altri 2 ragazzi di Oristano, insomma, sono un bel gruppetto. Ah, bene. Sì. Cosa ci aspettiamo? A parte i 1.600 euro che sono già arrivati. Quella è già una grande vittoria, ragazzi. Cioè, stiamo partendo proprio alla grande, quindi Andrea Castroreale si è già palesata, adesso bisogna mandargli il link per la diretta ad Andrea. Chiedi ad Andrea di mandarci il numero. Io non ho. Hai il numero, Fra? Di Andrea? Castroreale? Sì, se volete ve lo giro. Grazie. Sì, giracelo. Ok. Forse come... Ve lo giro subito? O come chiudiamo? No, come chiudiamo? Ok. Di che fumino. Sì. Nel frattempo qua fumano di tutto e noi stiamo vivendo... Però non si può bere. Però non si può bere, capito? No. E anche ieri ci hanno detto no alla sigaretta elettronica, però in giro senti un odore che non ti dico. Il rosmarino? Di rosmarino, esatto. Mirto. Macchia mediterranea a New York. Esatto. Mamma mia. È partito in gruppetto, sono troppo veloci per essere Nicola. No, è vero. Fammi vedere. Vabbè, magari si parte così, poi si rallenta durante il... È giusto la durante i 42 km. Esatto. No, è ancora fermo nella mia posizione, quindi no, è ancora... Qual è il numero del pettorale? 2387 mi sa. Brava Checca, io faccio finta di non aver sentito. 23087. 23 sono 087, sì.
francese io sono a New York. Allora, mi ha appena scritto Ludovica Sarais, Sì? dicendomi che lei è a New York, conta che il suo turno inizia a luna come volontaria. Sì. Quindi, Ludovica dovrebbe essere una cugina di Andrea Castroreale, se non sbaglio. Ah, ok, noi siamo già in diretta. Pecca, tieni la diretta, tu lo sai fare. Io tengo la diretta. Tengo io la diretta, ragazzi, non vedo l'ora di gestirla questa diretta. Io sono carica perché allora, dopo l'avventura dell'anno scorso direi che l'asticella è molto più alta, però possiamo raggiungere dei risultati sicuramente migliori di quelli dell'anno scorso. Ho pianto, ho riso, mi sono divertita moltissimo, cioè ho provato le sensazioni più disparate che si potevano sentire e devo dire che non mi aspettavo un'emozione del genere, dico la verità. Quindi l'emozione più grande è stata vedere la sofferenza più che altro fisica di Nico, che però non si percepiva neanche durante la corsa, perché era talmente voglioso di arrivare che alla fine si puntava l'attenzione su altro. Quindi quest'anno l'ho trovato carico, l'ho trovato anche fisicamente più allenato. La cosa migliore è che non la fa veramente per un traguardo sportivo, per un risultato sportivo, ma per una causa importante. Siamo già un discreto gruppetto. Ciao a tutti, ci stanno salutando. Manuela Flore, Andrea, che sa benissimo. Andrea, adesso ti mandiamo il link per partecipare alla diretta. Se qualcun altro volesse partecipare, naturalmente noi lo facciamo entrare in stanza. Abbiamo 10 posti disponibili. Ciao Roberta, ciao Cristina. Che si connette da qui? Stanno arrivando i vigili, la polizia, dobbiamo spostarci urgentemente. Noi ci siamo impadroniti di Times Square e adesso ci stanno... non vogliono. E non vogliono. Guardate un po' la bandiera. Stiamo smontando praticamente l'impalcatura che abbiamo dei quattro mori. Vabbè. Peccato. Siamo noi. In giro. Checca, noi vi abbandoniamo e Fabri perché vogliamo muoverci un attimino e andare a beccarli lungo il percorso. Comunque tra un po' ci aggiorniamo. Come arriviamo a destinazione ci ricolleghiamo. Ogni volta che potete collegatevi. Noi siamo qua. Okay. Grazie ragazzi. Ciao. Mi raccomando, ciao, grazie a voi. Donate. Esatto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Anche i genitori di Ludovica vorrebbero partecipare alla diretta qualora fosse possibile. Certo che è possibile, Andre. Adesso come diamo il link a te? Anzi, scrivi. Il problema è come ti contatto? Okay, perché mi doveva passare il tuo contatto, ma poi alla fine non me l'hanno passato. Io non ce l'ho. Non mi ricordo di averla. Allora, perfetto. Allora, mi ha scritto sempre Ludovica, che è una volontaria lì a New York, e mi dice, magari entro tra poco per dire due parole, entrerò più tardi quando comincerà il mio turno da volontaria, così vi faccio vedere un po' della pista. Mi sentite? Sì. Ok. Ci sentiamo. Prendo un collegamento direttamente dalla pista della maratona. Allora, io visto che ci sono, in attesa che magari qualcun altro entri, innanzitutto vi faccio vedere il flyer del progetto in sardo a New York. È entrato Lallo, ma adesso... Ciao Lallo. Tengo innanzitutto a ringraziare gli sponsor che hanno sostenuto questo progetto, che sono Pastificio Fratelli Cellino, Riso Ferrari, Studio Radiologia Maurizio Picciau, Medici del Benessere, Ondulor, Polo Termica,
Trattoria Margherita, Jeff, quindi Iosto Etto e Framento di Cagliari, AS Moda, Oristano, poi Studio Tributario Consu S, Sistella Viaggi, Y Sport e Spicchio Pizza. Spero di non aver dimenticato nessuno. Ringrazio fino adesso tutte le persone che hanno donato, ringrazio tutte quelle che lo faranno. Basta veramente poco. Nicola corre una maratona in favore di una raccolta fondi per l'ospedale microcitemico di Cagliari e nello specifico per il reparto di oncoematologia pediatrica. L'anno scorso è stata la nostra prima edizione, noi con lo Studio Nodo abbiamo sostenuto Nicola, ci tengo a precisare, gratuitamente, perché sentiamo anche nostra questa causa, fortemente nostra. Abbiamo raggiunto l'anno scorso dei risultati inaspettati, una cifra di 4.500 euro, con i quali è stato acquistato un macchinario per il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale microcitemico. Un risultato importante, ma quest'anno vogliamo ovviamente, abbiamo deciso di alzare l'asticella, quindi basta veramente poco, quello che potete, quello che volete, anche chi non può, l'importante è che ci segua, ci ascolti e ci sostenga in qualche modo. Per il resto penso di aver detto tutto. Sì, stanno arrivando dei video fantastici. Perché c'è anche Sistella che si è collegata poco fa, sono a Tokyo loro, e ci stavano... Beh, sarebbe carino se si collegassero da Tokyo. No, ci hanno mandato un video, adesso lo mandiamo. Io gli auricolari, ma forse uno lo devo togliere. Se no non ci sei. Scusate, ma qui ogni tanto improvvisiamo qualcosa. Siparietto, certo. Perché... Io penso che Nicola sia partito in questo momento con un gruppone enorme. Vedo su... Stiamo Sì, mi sembra di averlo anche visto in mezzo al certo. Era una battuta, ovviamente, per ridere. Che risate, guarda. Mamma mia, siete molto seri comunque. Va bene. Sarà partito o non sarà partito? Innanzitutto attendiamo di nuovo il collegamento di Francesca e Ludovica. Sì. Spero di non sbagliare i nomi. Qualunque... Stanno arrivando anche papà e mamma Nicola e di Ludovica in diretta. E sì, poi la famiglia di Nicola ce l'avremo in studio. Anche quest'anno ha chiesto di poter presenziare direttamente con noi. Scusate, ma a fianco ho Lallo che parla da solo. O meglio, non capisco se stia dicendo qualcosa a me, ma io sono concentrata sul mio concetto. Quindi... Lallo, intervieni! È lui Lallo! Eccolo! Vuole stare dietro le quinte, ma sempre con l'orecchio ben parato per ascoltare. Bene, Lallo. Intanto Nico, io sono... da corridore. Ciao Roberto, ciao Tiziana, Bibi, ciao. C'è un ritorno di audio e sente l'eco. Cosa devo fare? Parla solo quando... Lo dico io. Tipo quando parlo. Esatto, adesso penso che non ci sia più, probabilmente mi arrivano su WhatsApp i messaggi. Ah, tu sei tu, io non mi vedo. Sì, allora l'app della mezza maratona, sì, ciao, dirò mezza maratona 15.000 volte oggi probabilmente. Comunque sì, mi avvisa che Nicola è partito. Quindi dovremmo esserci. Io, forza Nico, Alessandro Perdigi. Comunque, a parte donare, tutti voi avete degli amici, quindi condividete anche il link che adesso vi condividerò nella chat.
Sì, sta crescendo comunque il tutto. Scusate, devo attivare l'audio. Ho detto, noi stiamo iniziando a bere i nostri caffè, quindi da qui all'arrivo di Nicola ci troverete forse isterici, spero di no. Quindi Nicola è partito, giusto? Sembra l'app non funziona. Perché? Ok, ci sono. Ci sentiamo? Sì. Dicevo, l'app non funziona perché non lo so, non mi si apre l'app della maratona, insomma. Ok. Mi sposto un attimo per motivi Di sicurezza. Ma così mi sentite? Sì, dovremmo esserci. Io non lo so. Avvicinati qua che noi usiamo un microfono soltanto. Allora, aspetta. Ho questioni tecniche. Se no mi metto nel tuo, eh. Quindi lo disattivo il mio? No, il tuo lascia, usiamo solo il tuo. Ok. O probabilmente. Ok, dai. Ci siamo? Dovremmo esserci. Non dovrebbe, allora. Grazie Bibi. Lo sappiamo, ma ci stiamo cercando, ce ne sono più di tanti microfoni perché poi arriveranno delle persone. Quindi adesso stiamo usando un solo microfono. Non dovrebbe esserci ritorno. Ok. Commenti. Adesso li ho attivati anch'io, quindi li vedo anch'io. Ci siamo? Sì, ci siamo. Attendiamo il collegamento di Francesca. Siamo riusciti a mandare il link a Andrea, Castro Reale, che l'anno scorso ci ha seguito con molto entusiasmo. Ovviamente se anche tutti gli sponsor si volessero collegare, chiedeteci pure il link, ve lo mandiamo e ci farebbe piacere avervi con noi in diretta. C'è anche Alison Feller con noi. Alison Feller, eccola. Elison, direi. Elison Feller. Edison, sì, scusami. In diretta da New York. Bene. Sarebbe carino sentire cosa ci sta dicendo Elison. Allora, vi informiamo che avremo... Posso mandare il mio incoraggiamento a Nicola Marras, che anche quest'anno parteciperà alla maratona di New York a scopo benefico. Tutto il ricavato sarà devoluto all'ospedale microcitemico di Cagliari e nello specifico al reparto di oncoematologia pediatrica. Segui anche tu la diretta su Facebook, YouTube e Instagram, fai la tua donazione attraverso il link che sarà pubblicato e sostieni anche tu questa nobilissima causa. Forza Nicola! Grazie a Francesco Pruneddu che non è potuto essere con noi direttamente collegato in diretta perché oggi si trova a Copenaghen per un progetto lavorativo. Noi lo ringraziamo anche da parte di Nicola per questo bellissimo messaggio, perché ci teneva comunque in qualche modo a incoraggiare Nicola e a sostenere anche noi in questa diretta. Grazie Checco, e poi ci vediamo al tuo rientro da Copenaghen e in bocca al lupo anche a te per i tuoi progetti lavorativi. A presto, grazie. Vi dico anche che ci sono stati mandati diversi video da diverse persone che non potevano essere in diretta con noi e poi vi faremo vedere un po'
cosa siamo riusciti insomma, cosa tutto ci è stato mandato e tutti gli in bocca al lupo che sono stati fatti a Nicola. Io sarò rompiscatole, sarò ripetitiva, ma ci tengo a ripetere che trovate il link per la donazione tra i commenti a questa diretta. Ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, Cellino, Riso Ferrari, Studio Radiologico Picciau, Maurizio Picciau, Ondulor, Medici del Benessere, Iosto Etto e Framento, Cagliari, Polo Termica, S Moda, Studio Tributario Consus, Trattoria Margherita, Sistella Viaggi, Y Sport e Spicchio Pizza. Spero di non essermi dimenticata nuovamente nessuno. Grazie ancora per il sostegno, grazie anche a tutte le persone che hanno donato e che doneranno. Attendiamo sempre il collegamento, dovremmo anche avere dei collegamenti interessanti che già abbiamo avuto anche l'anno scorso. Chiunque poi, ripeto, si volesse collegare con noi, anche semplicemente per farsi una chiacchierata, scambiare due parole insieme in attesa dell'arrivo di Nicola, può farlo tranquillamente. Noi siamo ben felici di accogliervi in diretta. Qui stiamo risolvendo ancora dei piccoli problemi tecnici su un altro schermo, perché vogliamo accogliere più persone possibili e siamo anche in attesa dei genitori di Nicola, che saranno qui ospiti in studio con noi. Anche quest'anno, insomma, una grande sfida. Se avete delle domande da farci, scriveteci pure. Una grande sfida che, dicevo, anche quest'anno, dopo il traguardo dell'anno scorso, l'asticella si è sollevata e speriamo di ottenere dei risultati sempre migliori. Grazie a Nicola che ogni anno si lancia a cuore pieno in questo grande progetto. Ormai lo sente proprio suo e devo dire la verità, anche noi ormai ne facciamo parte col cuore, perché ripeto, il nostro sostegno a Nicola è per una causa che riteniamo molto molto importante. Abbiamo risolto il problema, Fabri? Sì, abbiamo risolto il problema. Sembravi alla Sardegna. Ho capito, qui dicono tutti parla tu, ma io parlare per 4 ore faccio fatica, soprattutto da sola, quindi ho bisogno di un sostegno, insomma, anche da parte vostra, quindi scriveteci, fateci le domande che volete, intervenite, aiutateci a trascorrere, insomma, il traguardo di Nicola in maniera più fluida possibile. Vedo sull'altro schermo i runners. Beati, mi viene quasi voglia di andare a correre. Di partire a New York, non so perché, non di andare a correre, di partire a New York. Vedi Giorgio? Lallo, scusa. Lallo è là, c'è anche Lalla. C'è anche Lallina. Allora, Nico sì, è partito e si sta collegando qualcuno. Si è collegata Stefania. Ciao a tutti. Ciao. Aspetta che ti tolgo il banner. Ciao. Dove sei? No, vabbè, tranquillo. Sono a Roma. Sono in compagnia di un hai preso già pappagallo l'accento, bellissimo. Avevo preso già accento? Hai preso già accento? Allora, volevo dirvi che sta per arrivare un ospite. Sì. Comunque c'è un uccello. Lui è un Fisbo. pappagallino.
Lo potresti far parlare? Una coccolita. Aia! Dai Una bacini? coccolita? Ah, vedi che È fa un qualcosa. pappagallo. Ah. Sta per arrivare un ospite, quindi Checca, presta attenzione. Presto a te, perché io? Allora, sta per arrivare un Ti sta ospite. per mandare Ok. esatto, sì, che ti manderà un messaggio, arriverà lì in studio. È un ospite importante, quindi mi raccomando, ragazzi, seguite la diretta. Ok. C'è un po' di gente connessa, sì? Sì, sì. Sì, c'è. Benissimo. Scusate, mi assento 2 secondi. Sì, assentati pure. E chi è? Ce lo puoi dire? Sì, ora ve lo dico, è Irene Locke, la Ok. musicista cantante originaria di Santa Giusta che fa blues per tutto il mondo. Molto probabilmente ci suonerà qualcosa, però non anticipiamo altro, non facciamo più spoiler. Esatto. Quello che hai fatto male. Vabbè, però se non sa Come? correre deve fare Che poi, se non erro, anche l'anno scorso c'era stata una caduta Sì, però verso la fine verso la qualcuno era fine. caduto malissimo, sì. È vero, mi ricordo. Che tempo c'è a Roma, Stefania? Allora, a tratti diluvia e a tratti c'è un caldo allucinante. Ovviamente quando esco di casa diluvia, quando rientro fa caldo. Ovviamente Stefania è l'inviata di Nodo a Roma in questi giorni. L'abbiamo mandata lì per seguire il concerto di... Come si chiamano? Di Madame. Di Madame. Come si chiamano? Come si chiama? Come si Esatto. chiama? Ero convinta dei Maneskin, scusa, figurati. No. Uguale. Ah, no, guarda, sì, stessa cosa. E quindi è a Roma, rappresenta la quarta faccia di Studio Nodo. Dopo Lallo c'è Stefania in diretta da Roma. Adesso siamo in attesa di Irene, che, come diceva Stefania, forse, non lo sappiamo, ci suonerà qualcosa in diretta. Vediamo, sì. Quindi... Poi alle 15:45 arriverà un'altra ospite, sempre un'artista sarda, che però si occupa di tutt'altro, ma lo scopriremo più tardi, a breve. Facendo? Esatto. Quindi abbiamo altri 2 di ospiti sempre sardi, molti più artisti, diciamo, di alto livello, che ci faranno compagnia. Non sappiamo per quanto, perché ovviamente anche loro hanno tra impegni lavorativi e impegni loro personali, ci hanno dedicato ci hanno dedicato il tempo che potevano. Ok, ci siamo? Sì. A posto, mi sentite meglio? Ok. Sì, meglio Checca. Bene, perfetto. E niente, quindi seguiteci per scoprire come gestiremo questa breve diretta. Ma breve? Però io dico, l'anno scorso l'abbiamo fatta per 6 ore? Perché siamo partiti... Sì, 6 ore almeno, sì. Nicola, e ce la siamo cavata bene, no? Quindi quest'anno, memori dell'esperienza precedente, ci siamo organizzati un sacco di cazzate da dire. Checca, abbiamo l'ospite in studio, insomma, vada se bene vuoi... quest'anno e soprattutto che vada bene a livello di donazione. Come? Cosa sta succedendo? Abbiamo... Sì, abbiamo un ospite in studio, Checca, se vai ad aprire...
Ah, devi andare ad aprire. Apro io. Perché devo andare a aprire? Sì. Ah, ok, non ho sentito. Io non sento il citofono. Io il pappagallo che mi Vabbè, ragazzi, meno male non siete incetta qua la perché ne vedreste delle belle. Bene, bene. Forza Nicola, Francesca Pisu. Quindi abbiamo 3 oristanesi alla partenza, cioè che sono già partiti. Nicola, Francesco e l'altro non so il nome, dopo lo chiediamo a Francesca. Francesco è stato con noi l'anno scorso, se non ricordo male era infortunato e quindi non ha potuto correre la maratona. E poi nel corso della diretta forse se riescono si collegano anche altri 2 ragazzi di Oristano, dei runner, che potrebbero insomma aiutarci a capire molte cose a livello di corsa, a livello sportivo. Siamo in attesa che arrivi l'ospite che effettivamente ha suonato ma ancora non vediamo nessuno entrare. Sembriamo a porta quando suonano il campanello e entra l'ospite. Non so se guardate porta a porta. Ah, vedo uno No, strumento Checca. musicale. Salve, ben arrivata. Ciao Ire. Ciao, sono Francesca, piacere. Ecco, è arrivata. Eccoci qua. Dove? Aspettate che cambio postazione. Tu senti con Francesca pure così. Ok. Mi piaceva più nell'altra. Bene, allora io Perfetto. Io sto cercando il numero di Andrea. Bene. Io vi saluto, Ecco, cioè sto dietro le quinte, quindi godetevi io lo non la sento spettacolo Stefania. adesso. Io ho le mie, perché non la sento? No, dovrebbe sentirsi. E neanche Ale. Aspetta, Checca, mi Dimmi, senti? adesso ti sento, però io con queste cuffie non voglio vista. Scusate. Cioè, va No, bene sei tutto, sempre ma queste bellissima, cuffie... Ciachi. Pifi. Bene, allora voi... Allora, dicevo, adesso libero lo schermo. Te ne vai, ci lasci? Sto qui, però vi libero un monitor perché a breve devo sentire un'altra ospite e quindi ci Ok, vediamo tra pochissimo. perfetto, grazie Stefi. A Mua. dopo. Ciao ciao. Ciao. Perfetto. Allora, qui a fianco a me vedete una ragazza. Noi vi abbiamo già anticipato che avremmo avuto un ospite in studio e io la ringrazio già da subito per averci dato questa, insomma, la sua disponibilità. Allora, qui con noi abbiamo Irene Locke, che è una musicista, anzi, lo facciamo dire a lei. Scusate. Ora mi sa che le cedo le mie cuffie. Ma ce l'ho? A lei? Ah sì, aspetta. Le cedo le mie cuffie così ci spiega cosa fa nella vita. Noi la conosciamo bene, sicuramente anche voi, e poi ci dirà anche se ci suonerà qualcosa. Certo, sì. Le passo le cuffie. Ok, allora, A te, vai. Eccoci qua. Ciao a tutti. Che dire, io sono... Si sente? Ok, vai. Si sente tutto? Sì, si sente. Vai. Mi chiamo Irene Locke, sono una cantautrice chitarrista sarda di Oristano
Fino a pochissimo tempo fa ero a Los Angeles. Non riesco a parlare. Vai tranquilla, guarda, hai a fianco a me, a fianco una che è peggio di te, vai, Faccio tranquilla. così come in studio. Sì, esatto. Vai. In studio perché non senti... Sento la mia voce doppia. No? Ah, ok, cioè giustamente. È tutto spento, tra l'altro. Si sente la sua voce lei? Sì, la senti in cuffia. Ma anche lei si sente doppia. Perché tu hai il No, microfono. ancora non c'è il microfono. Ma- Io mi- Ma va bene, io adesso va meglio. Ok, perché, prova, vai. niente, fino a pochissimo tempo fa vivevo a Los Angeles, ho fatto 2 anni lì. Ero lì per motivi di lavoro, ho prodotto 2 dischi. Il primissimo lo devo pubblicare a breve. Ho deciso di tornare in Sardegna sia perché mi mancava la nostra terra. Vabbè. Ma è un discorso che poi, mi sentite? È un discorso che poi più o meno fanno tutti i sardi che stanno fuori per un po' e poi la tendenza è sempre quella a tornare in questa isola. È l'esperienza che un po' abbiamo fatto qua dentro e tutti quanti, quindi tu adesso ci dai conferma di questa esperienza, insomma. Assolutamente sì. Alla fine ho capito che preferivo comunque rientrare qua in Sardegna, concentrarmi diciamo su un mercato magari europeo, però l'intento è comunque quello di tornare nuovamente di là. Ho avuto modo Sempre a Los Angeles? Los Angeles, ma non solo. Ho avuto modo di coltivare diversi contatti e collaborazioni, quindi l'idea è quella di poter tornare e fare nuove cose, però adesso avevamo necessità di tornare... Di aria sarda. Sì. Vabbè, seguito ne hai abbastanza. Io ti seguo da quando avevi un altro progetto, che avevi il gruppo poi non c'è più, ogni tanto fate qualcosa? O... Allora, in realtà è da tanto tempo che non suoniamo, però comunque non ci siamo mai sciolti, in realtà. Sì, perché poi vi vedo in altri progetti. Abbiamo piacere di rincontrarci e suonare insieme. Poi alla fine, sai come, diciamo, con il tempo abbiamo avuto modo di avviare i nostri progetti e Sì, nuove cose. assolutamente. Ogni tanto ci si rivede. Vabbè, condividete le vostre esperienze, Puoi comunque dirci sia. anche chi era il gruppo? Esatto. Non so se... Certo, io suonavo con Alessandro Cau e Gianluca Canu con le Sunsweet Blues Revenge. Esatto. Alessandro Cau è il batterista? Sì, no? sì, Sì, col... di Emanuele. Ah, ok. E quindi... Adesso ho collegato. Vai. E quindi sì, abbiamo fatto tante cose belle con loro, molti festival, abbiamo avuto modo di, come dire, viaggiare tanto e adesso stiamo facendo le nostre esperienze, poi ci si rivede ogni tanto. Io ti seguo veramente da tanto, eppure sei giovanissima. Sì. Però fai musica più o meno da quando avevi 8 anni, 6 Sì, anni. davvero, Okay. è così. Quindi è una passione innata questa. Sì. Come hai iniziato? Sono stata fortunata perché sono cresciuta in un ambiente musicale, sia i miei genitori che i miei zii, chi suonava la chitarra, chi cantava, chi era conduttore, chi ha creato agenzie di spettacoli e radio, insomma comunque... Quindi era un ambiente che comunque ti Ho avuto stimolava modo da di- questo punto di vista. Bene. Quindi, insomma, se già ti piaceva la musica in questo ambiente, Sì. hai avuto modo solo di sviluppare ancora di più questa Sì, passione. assolutamente. Bene, io sono molto contenta di averti qua perché alla fine allora, la nostra esperienza con Nicola, che corre questa maratona, è iniziata l'anno scorso e l'anno scorso è iniziata forse, non dico per gioco, ma quasi come una sfida. E quest'anno abbiamo voluto effettivamente coinvolgere delle persone sarde di quest'isola perché effettivamente
siamo un po', cioè a volte tagliati fuori da tante cose e molto spesso non si capisce e non si percepisce neanche il grande potenziale i grandi talenti che noi abbiamo in quest'isola. E uno tra questi è appunto Irene Locche, che io veramente ringrazio per essere passata qua a trovarci e per aver anche sposato il nostro progetto. Quindi adesso non so se sono indiscreto, ma lo sarò. Prego, sono pronta. Ho visto anche un cambio di nome a un certo punto. Sì, allora in sostanza io mi sono trasferita a Los Angeles perché avevo trovato un produttore, Steve Postel. Steve, oltre a una grande carriera, vanta di collaborazioni come Jackson Browne, David Crosby, Kenny Loggins, James Taylor, insomma potrei continuare per sempre. Comunque con la sua guida dovevamo produrre un disco, poi diciamo la campagna di raccolta fondi che feci io comunque non raggiunse la cifra per poter produrre proprio un disco intero. Quindi lo stavi cercando di fare in crowdfunding praticamente? Sì, sì. E con la cifra raggiunta siamo riusciti a produrre un EP, quindi ed è quello che uscirà brevissimo. Sarà un disco di 4 brani in cui hanno suonato Steve Ferrone e Liz Clark. E lui, diciamo, al tempo, quando avviammo questo progetto, mi consigliò di fare un cambio nome, dato che comunque come dire, il prodotto che stavamo andando a creare mirava più a un mercato americano o comunque sia di musica blues. Quindi sì, mi consigliò di cambiare il nome con Irene Locke. Ok. Io mi ricordo il cognome è cambiato. Poi io ammetto, è stata una decisione abbastanza combattuta perché dovevo seguire lui in quanto dovevo fidarmi della sua scelta, però allo stesso tempo ero un po' combattuta perché comunque è un nome che potete immaginare non sentivo mio. Ci credo, nel senso, però alla fine sono leggi di mercato. Esatto, a volte bisogna scendere. Praticamente hai cambiato la pronuncia. Allora, perché magari in America già ti chiamavano così. Sì. Quindi... quindi non era niente di così stravolgente, dico, perlomeno in America, poi ovvio qua magari è più... Allora, il fatto è che oltre a una scelta di mercato, il motivo era anche pratico, perché il mio cognome di là, alcuni lo pronunciavano in un modo, altri in diverse maniere, quindi alla fine lui per chiarire, per unificare il nome artistico in uno solo, mi consigliò questa cosa. Poi alla fine proprio lui, perché io ne parlai poi con lui, mi disse: ascolta, se il tuo cuore comunque non riconosce questo nome, teniamo il tuo. Sì, cioè, non preoccuparti, e così infatti ripresi il mio nome originale. Bene, questa è la vera anima sarda. E dove hai registrato l'album, l'EP che stai uscendo? Sì, l'abbiamo registrato nel suo studio a Los Angeles, ed è stato bellissimo perché è stata un'esperienza unica, allo stesso tempo vai. È stato molto faticoso, ecco. Sono stati tanti, come dire, abbiamo faticato, ma alla fine ci siamo riusciti, quindi la soddisfazione sarà ancora più grande quando finalmente verrà pubblicato il disco. E dove andate a presentarlo? Allora, il mio intento è partire ovviamente dalla Sardegna,
Mi sto proprio muovendo in questo periodo perché la mia idea è quella di fare un concerto proprio promozionale che possa lanciare il disco. Ed inoltre l'intento è quello proprio di tornare lì, ma non solo, cercare delle date nel mercato europeo. Questo è quello che spero. ci stiamo provando. Vabbè, alla fine penso che non sia facile. Tutti quanti pensano al mondo della musica sia tutto bello, ma poi alla fine si parte dal basso, sì. Ci si sporca le mani per cercare, e si mette in mano anche i cognomi. Mi piacerebbe sapere Fidas cosa avrebbero potuto, probabilmente un qualcosa di... Probabilmente un qualcosa di francese. Io ci vedo come cantautore francese, per quanto io sia stonato come una campana, mi ci vedo come cantautore francese. Come ci sentiamo? Ci sentiamo bene? Posso lasciarlo qua il microfono? Ok, così abbiamo... L'ambientale ci ha mollato poco prima di... niente. C'è anche Jimmy Spiga. Abbiamo Jimmy Spiga. Ciao Jimmy. Buongiorno a tutti. Come stai? Bene, arrivo indegnamente dopo Irene, mi perdonerete se insomma vi posso cantare qualcosa, no, meglio di no perché crollerebbe la rete, però insomma, no, sono molto contento di essere qua, vi ringrazio anche quest'anno, è un piacere per me dare il mio piccolissimo... Aspetta un attimo, Jimmy, che io mi collego, parla pure. Sì, no, dicevo che è un piacere, Però, ok. È un piacere per me essere qua, vi ringrazio dell'invito, ringrazio Nicola anche quest'anno dell'invito, è un piacere sposare questa causa. Sei arrivata gente. Fate entrare e preparate il caffè. Se vuoi venire ce n'è anche per te. Magari più tardi riesco a raggiungervi. Sei arrivata, se volete apparire. Trovatevi spazio, fatevi spazio. Ciao. Jimmy, ma dovevi correre anche tu questa maratona? Buongiorno. Allora, sì, in realtà io avevo fatto la preiscrizione perché, come sapete, è molto... Scusami Fabri, volevo innanzitutto ringraziarvi perché mi sembra giusto ringraziare voi, ringraziare Nicola per questo progetto ancora una volta che secondo me è molto importante e che mi sento di sposare ovviamente totalmente. Arrivo indegnamente dopo Irene, a cui faccio i complimenti e l'in bocca al lupo per l'IP. E volevo dire questo, sì, avevo fatto la preiscrizione alla maratona di New York di quest'anno, poi un infortunio e qualche vicissitudine di tipo familiare mi ha tenuto un po' lontano dalle corse, quindi non ho completato l'iscrizione. Adesso risolto l'infortunio, risolte le questioni familiari, ora insomma magari chissà l'anno prossimo potrebbe essere la volta buona. La sto inseguendo da un po' questa infatti anche l'anno ne parlavo, insomma. Sì, è il sogno di chiunque faccia maratone. Sono qua indegnamente anche dal punto di vista della corsa, nel senso che ci tengo a precisare che sono un maratoneta assolutamente amatoriale, scarsissimo, che però si diverte un sacco. Per non pagare le sedute dallo psichiatra va a correre. E quindi insomma i psichiatri ringraziano. Per il momento magari aspetteranno ancora un po', ma non tarderò a fare l'uno e l'altro, ecco, questo. Dobbiamo un attimo correggere un qualcosa, dobbiamo cercare di sentire da qualche parte. Sì. Ok. Io non vi sento più. Ci senti adesso? Sì, ora sì.
Sì, dicevamo che l'anno scorso riuscivamo a sentire tutti quanti, quest'anno non riusciamo a sentire tutti quanti, non so perché, devo capire... Ma prima... Sentivamo perché avevamo tutti quanti le cuffie. L'anno scorso però sentivamo uno schermo anche fuori cuffie, vero? Ok. C'è qualcuno? A posto. Scusate, ma chi è? Ciao, avanti, accomodati. Accomodati. Adesso lo sento? Ci sentite? Sì? Bisogna togliere un microfono. Ok, teniamo solo questo. Forse a destra. Ok, abbassate tutti gli audio voi, probabilmente, e tutti i microfoni ne lasciamo solo uno. Prova Jimmy a parlare tu. Eccomi, mi sentite? Ok, adesso ci sentiamo tutti, penso. Tu ci senti bene? Sì, sì, bene, bene. Perfetto. Possiamo anche toglierlo. Ok. Ok, adesso ci siamo tutti collegati, Irene. Tra poco anche Irene ci suonerà qualcosa, spero. Certo che sì. Del nuovo EP? Sì. Ok. L'idea era quella. È un'anteprima o È un'anteprima. Sì, sì. Quindi è un'anteprima che Nicola, che Irene fa per noi, quindi per invogliare appunto alla donazione all'ospedale microcitemico di Cagliari e nello specifico al reparto di oncoematologia pediatrica. Quindi Irene... Ci credete che io ancora quel termine non l'ho detto perché penso di non saperlo dire, non c'è un termine più. Vabbè, bisogna essere spigliati per riuscire a L'importante però ho fatto la mia donazione comunque, quindi penso sia quello l'importante, no? Diciamo che le donazioni quest'anno sono partite abbastanza bene, siamo arrivati già a 1.748 euro. E come è entrato Jimmy? Come entra Jimmy spacca. Comunque no, è passato da musicista. Beh, musicista è una parola grossa. Ho suonato il flauto alle medie, avevo anche un buon voto. No, vabbè, ho fatto un po' tutti. Bisogna vedere cosa suonavi col flauto. Ho fatto suonato il Mulino Bianco, Sì, beh, era un classico, ero fortissimo su Mulino Bianco. Ma io ho suonato il flauto solo perché mio padre non mi voleva comprare la tastiera, perché dice che non ero portato per la musica, quindi a spendere soldi per una tastiera non era il caso. Non era il caso. Quindi suonavo al saggio di fine anno in terza media, ho portato Hey Jude suonato col flauto, una delle cose più brutte che il mondo musicale io avevo chiesto di fare il playback anche al saggio, ma non mi era stato accordato. No, vabbè, ho fatto il DJ per un po' di tempo, mi piacerebbe, è una passione, una grande passione che rimane, che rimarrà sempre, e che chissà un giorno, magari quando le mie due demoni affettivamente parlando magari saranno un po' più grandi, riuscirò magari anche a rifarlo, chi lo sa, sarebbe molto bello. Bene, allora c'è un'altra persona collegata, se la vedete, che ciao. Allora, se sbaglio il nome, ditemelo, Maria Oppo. Giusto. Ciao Maria. Ciao Maria. Dove stiamo entrando? Ok. Aspetta, c'è un ritorno. Sì, c'è il ritorno. Okay. Un secondo Maria, solo un problema tecnico. Allora, Irene Lopez mi spiega con allora, forse Poetry Slam. Lo dice Irene. Poetry Slam. Giusto anche questo.
Spiegaci tu, Maria. Bene il concetto. Certo, allora il Poetry Slam è una gara di poesia, nel senso che è un contest con giuria popolare di poesia performativa. Si può fare ovunque, nei bar, nei teatri. Io avantieri ero al Cinema Fulgor di Fellini, a dicembre l'organizziamo in un centro sociale. È una gara di poesia in cui si sfidano 6 poeti o poete e il migliore lo sceglie il pubblico. Si estrae una giuria di 5 persone che danno un voto da 1 a 10. Ma come nasce questa? Come la chiamo? Questa disciplina è nata nell'84 a Chicago, quando Mark Kelly Smith, che era un poeta e si esibiva in un pub chiamato Green Hill, decise di che trovava noiose le serate di lettura di poesia convenzionali e quindi aggiunse come variabile questo fattore dell'agonia, cioè della gara, del voto, della gara e della partecipazione del pubblico. E da allora le regole sono rimaste le stesse. E a te come nasce questa passione? A me nasce che durante la quarantena assisto nell'unico periodo di zona bianca che c'era stata in Sardegna a marzo 2021, assisto a un Poetry Slam qua a Cagliari e avevo bevuto un po' troppo, quindi decido, sì dai, voglio anche... Cos'è questa cosa? Io voglio anche farla. Esatto, perché poi è estremamente divertente e coinvolgente. Adesso la parola poesia ci è stata inculcata come respingente, però in realtà può essere di qualità, come dal punto di vista dei testi, però risultare divertentissima e coinvolgente. E quindi mi sono buttata. Molto interessante. Sono andata malissimo. Ma adesso la butto lì, ma qualcosa per Nicola? La butto lì, C'è un pezzo, essendo questa iniziativa dedicata a una causa del genere, quindi al reparto di oncologia pediatrica, io lavoro con i bambini e c'è un pezzo che è dedicato ai bambini neurodivergenti, ai bambini con autismo. Quindi posso portarvi qui. Certo. Perché c'è Francesca in collegamento da New York? Sì. Ciao Franchi. Ciao. Sono partiti, vero? Noi stavamo sulla metro e siamo arrivati adesso in un pezzettino del discoteca, bravo. Mamma mia, è tutto il percorso così. Ci divertiremo un sacco. Ma siete arrivati in un punto da cui è possibile vederli? Ancora no, ci dobbiamo spostare da qui 350 metri più o meno e dovremo incontrarli tra un'oretta. Ok, quindi è pazzesco. Com'è? Vedo che c'è un sole pazzesco. C'è una giornata meravigliosa. Bene, altro che Felpino. 15 gradi. Allora, qui in studio abbiamo 2 artiste che adesso, c'è Irene Lopez che suonerà qualcosa, insomma, per questa grande causa, e poi c'è Maria Oppo, che è proprio per questa occasione, che è una Poetry Slam. Io adesso che ho imparato a dirlo, lo dirò sempre. Giusto. E quindi anche lei improvviserà un qualcosa per invogliare alla donazione. Quindi è arrivata anche la mamma di Nicola. Ciao a tutti. Come?
Saluto tutti, vedo una parte delle persone. Sì, ecco qua. Ciao Orna, ciao Silvi. Ciao Mari. Anzi, ci sono le forze dell'ordine. Ci sono anche i pompieri. E poi collegato c'è anche Jimmy che suonerà un pezzo col flauto. Ciao Jimmy. Io avrei una domanda per Francesca. Jimmy, ho paura però. No, è semplicissima. La domanda è: cosa si prova a fare concorrenza la domenica pomeriggio a Mara Venier? Non è uno scherzo, c'è una certa responsabilità. Però ti posso garantire che una cosa, che io ho più pubblico in questo momento. Non ho dubbi. Che miseria, ragazzi. È uno spettacolo qua. Ho anche una seconda domanda. Quali sono i punti in comune che trovi tra Torangius e New York in questa fase nel 2023? La volevo questa domanda, Bravo Jimmy. È difficile dirlo, però le differenze sono tante. Sì, lo immagino. Mannaggia. Tra l'altro forse Maria non sa che noi a Torangius il Poetry Slam lo facciamo da Scusa, io vivo in via Prinetti, io sono di Torangius. Ah no, vabbè, allora capisco da dove nasce l'arte. E la differenza è che Torangius ha i palazzi più alti. Esatto, anche secondo me. Mi taccio che forse è meglio per il Guardate per un il nostro po', pubblico. a proposito di palazzi, cosa ne pensate? Ma neanche a paragone con Torangius. Guardate, vediamo se riesco a farvi vedere un pezzettino. No, adesso si sente bene. Non so come ho risolto qualcosa. E quando non si sa come mi scogliola tantissimo. Perché poi non so dove. Chi stai battendo le mani? No, ci stai facendo vedere una parte del percorso. No, siete riusciti a collegarvi con Nicola? Sì. No, Nicola ancora non l'abbiamo visto. Allora, ho ricevuto un solo messaggio da Nicola ed è partito adesso, però. Sono Bene. sul ponte. Okay. Hanno appena finito il ponte. Dobbiamo chiamare per rifare l'app a quelli della maratona di New York, perché non funziona in questo momento. Cosa vuoi che ne sappiano a New York di app? Jimmy, sei fortissima, Come sei a livello fisico? Io? No, ora bene. Stamattina ho fatto 18 km, non proprio a New York, li ho fatti sulla pedemontana vicino a Palma Arborea. La devo rimuovere, Francesca? Ok. Ci siamo. Ma Maria e Irene, voi avete a livello sportivo, siete delle sportive? O per voi? Io? Chiedo anche a te. Io a proposito di Oristano mi allenavo con la Gymland secoli fa, pallavolo. Questo gesto vuol dire esatto, secoli fa. È passato tanto tempo e adesso i circuitini a casa, i salti e basta. Irene, prima di partire ero assolutamente tutta la mia settimana lo sport, però diciamo l'esperimento negli States ho dovuto limitarlo. Diciamo che non ho avuto modo di praticarne tanto, ma adesso che sono tornata mi riprenderò. Ma tipo palestra, corsa o... Facevo sia corsa, riuscivo a fare 15 km di corsa e poi mi allenavo tanto in palestra, seguivo diversi corsi, functional training, ho fatto anche Muay Thai, quindi insomma
mi piace, è una cosa che mi piace tanto. Quindi... Bene, bene. Ok, Maria, io so che poi a una certa ora tu devi lasciarci. Sì, sono tranquilla, però sì, Io non vorrei perdere l'occasione di un'improvvisazione di qualcosa per Nicola, quindi vuoi anche farlo adesso, noi ti lasciamo il palco. Certo. Poi da Torangina non posso esimermi dal portare poesia. Esatto, Torangius, patria della poesia. Allora, come dicevo prima, se posso, quindi vado. Voglio precisare che non è una poesia improvvisata, io non so scrivere versi improvvisati. È una poesia dedicata ai miei pazienti, ai miei giovanissimi pazienti con neurodivergenza, perché io faccio la logopedista. E quindi mi sembrava adatta. Non so poi quanto tempo io abbia, se vogliate, perché dura 3 minuti, quindi vi faccio un estratto. Tutta? Se riesci a farla Posso fare come su Twitch, che per ogni verso bisogna pagare. Mai la possibilità di utilizzare degli auricolari? Certo. Ok. Non mi sentite bene? No, non è che abbiamo un ritorno di audio. Ah, ops. Ok. Come va? Così? Così è perfetto, mi dicono. Perfetto, anche Gini. Ok, in realtà ce l'avevo con me, però, cioè ce l'avevo proprio qua davanti, però a volte fanno peggio, quindi ero indecisa se metterle. Ora mi sentite bene? Abbiamo migliorato la situazione a quanto capito. Ok. Scusate allora se prima era fastidioso. No, nessun problema, figurati. Bene, se vuoi poi... Allora. Ok. Irene, resti con noi. Tu hai problemi di orario? No, sto con voi. Ok, perfetto. Perfetto. Ok, allora questo pezzo si chiama Figlio delle Fate. Ok. Posso andare? Sì. Ok, questo l'ho portato tra l'altro alle nazionali a Rimini. Purtroppo mi sono impaperata, quindi perché nel Poetry Slam si fanno anche le nazioni, cioè sono un gioco, però poi si accede anche al campionato nazionale, europeo e mondiale. E qua a settembre erano a Rimini, infatti parlavo anche prima con l'organizzatore perché sono a Rimini in questo momento e ci raccontavamo un po' e sono state veramente una festa. E in quell'occasione lì ho portato questo pezzo che si chiama Figlio delle Fate. E ho piacere di portarlo per una causa così bella. Noi ti ringraziamo, davvero, grazie. E fa così, se la memoria non mi abbandona. Quanto è dura spiegarti il mondo? Quanto dura il rimbombo del tuo caderti dentro e accartocciarti al tuo interno, tu, genio della lampada, tu, stramba matriosca d'anima. Quanto è dura difendermi dai tuoi attacchi, da quel tuo distaccarti e bloccarti a mezz'aria ti racconti una storia d'amore straordinaria che fa toc toc per uscire, farfalla nel bozzolo che fa hic 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 singhiozzo hic hic et nunc, qui è adesso ma a distanza di sicurezza.
A distanza di insicurezza, sei qui adesso, sei qui in questa stanza o sei dentro te stesso? Così perfettamente centripeto e simmetrico nel tuo sfarfallio frenetico. E che posso farci se non fai che infarcirmi di calci l'unico modo che hai di sentirmi? Se non fai che applaudire controvento, sussultare al suono più lieve del mondo, vibra e ti fa cobra lo scabro di queste mura e pavimento che tocchi con le dita e tremi di paura. E morboso godimento, dimmi, sembri bambino, ma tu e gli altri figli delle fate lo fate il girotondo quando il resto del mondo, come pioggia di meteoriti, si mette fra me, te e i riti vostri stereotipati. Ecco, ti vedo già con gli occhi distratti, catturato da quel cassetto aperto, proprio lì, alle mie spalle, dal ciondolo che ho sul petto, coperto di sfumature gialle e blu, dalle cuciture sul giubbotto, come bruciature sulla pelle, ed eccoti lì sull'altra riva che ancora processi la parola di prima, meteoriti, meteoriti. Ma io non voglio mete, voglio solo i miei riti. E in tutto questo rumore di fondo, cosa te ne importa a te del mio sguardo stanco? Scommetto che manco lo vedi, perché sei come specchio. Osservi tutto e non dai giudizio. E allora io ti abbraccio e dimmi, qui e adesso, c'è quiete adesso. Grazie. Giusto in tempo, come per magia, a New York. Ciao ragazzi. Ciao Nico. Terzo Ciao. chilometro e mezzo. Siamo tutti insieme. Ah, ma la state correndo assieme. Siamo pieni di Sardegna. Ciao. C'è anche un imbucato, sì. Da dove viene? Da dove viene l'imbucato? Da Bologna. Vabbè, dai. Dove sei più o meno? A che chilometro? Siamo a quasi 4. 3,80, 3,90, sì. Sei appena partito. Ancora sorridi. Siamo qui. Ancora al respiro. Ancora sorridi. Ti hanno appena dedicato una poesia. Poi c'è anche Irene che poi ti dedicherà una canzone al suo nuovo EP. La raccolta fondi sta andando benissimo. Ho visto, sono felicissimo. Potrebbe andare meglio, direi. Mi veniva da piangere. Dai ragazzi, tirate fuori gli euro. Forza Nico. Ragazzi, ci vediamo all'8° miglio. Ok. No, bugia. Ci vediamo al 10° chilometro prima. Ok, vabbè, siamo lì. Se poi mi fermo per respirare, vi chiamo. Nico, salutaci Francesco. Eccolo. Non Ciao, mi sento, ma mi saluta. Ciao. 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 Ciao, ciao. 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 Ok. Ok. Maria, bravissima. Ciao. No, aspetta. Ciao. Vai. No, non andartene. No, ti facevo i complimenti, non solo per un testo bellissimo e toccante, dico la verità, ma anche per un'interpretazione notevole, cioè proprio brava. Complimenti. Vi è piaciuta? Grazie. Molto, brava. Anche perché forse non me l'aspettavo. Grazie. Io dico la verità, non mi aspettavo questo. Quindi avevo delle aspettative diverse e mi hai sorpreso, dico la verità. Questo è quello che io ho sentito, poi non so gli altri. Vedo Jimmy che facendo con... Mi ha emozionato, devo dire la verità. Complimenti Maria, sei stata cioè, non ho le capacità per giudicare, ma mi ha emozionato, e questo credo che l'arte debba fare in questi casi, e in particolare la poesia. Ho una curiosità sul Poetry Slam, ma c'è anche il dissing nel Poetry Slam? No.
C'è chi lo fa, perché comunque ci sono diversi slammer che vengono dalla scena hip hop. Appunto, io sono un fan dell'hip hop da ormai quasi 30 anni, anzi diciamo che questo è il 30° anno, e quindi ho rivisto alcune cose, chiaramente, no? Essendo versi, ci sono autori hip hop che si avvicinano molto, se vogliamo, alla poesia, altri meno, e mi chiedevo appunto se ci fosse anche il dissing, perché appunto... Guarda, ciò che succede, allora qualcuno lo voleva fare, il fatto è che nello slam poetry arrivano si dice i pentiti dell'hip hop, quindi gli hip hop più carini e coccolosi, quindi un po' l'ultimo più sensibili, gli animi esatto, un po' più sensibili, alle nazionali. Esatto, troppo fragili ed emotivi per fare hip hop, e c'è stato invece il contrario di un dissing, quindi un pezzo di apprezzamento, una poesia di apprezzamento per tutti gli altri, quindi un po' il contrario, però sì, c'era qualcuno che proponeva, io non ho mai sentito, però ci sarà stato sicuramente. Grazie. Nel frattempo che Maria e Jimmy insomma dialogano fra di loro, salutiamo anche Rossella Fa, che si è collegata in questo momento. Ciao Rossella, ben arrivata. Scusate, ma mi volete far morire di crepacuore? Non mi avvisate che c'è Rossella Fa in collegamento? Ma stiate scherzando veramente? Questa tua reazione, Jimmy. Ragazzi, ma non si vedono le palpitazioni? Si vedono, Jimmy, si vedono. Porca miseria, non so se riuscirò ad andare avanti, vi avviso. Ciao Rossella, ben arrivata. Non ti sentiamo? Aspetta, però Rossella, sono un tuo fan da prima che ti chiamassi Rossella, praticamente. Ma hai il microfono disattivato, non ti sentiamo? Ok, attivato. Ciao Rossella. Ciao a tutti. Jimmy, continua così, sei un figo, ti stimo a scoppio. Vai tranquillo, fratello. Bene, quindi insomma questa diretta è una diretta di grandi artisti. Direi che... No. Sì, Jimmy. No, artisti e fan, giustamente. Dove ci sono gli artisti ci sono sempre i fan. Tifoseria. Rossella, riesci a metterti un auricolare? Sì, riesco a mettermi un auricolare, ma non sento dall'auricolare. Devo comunque tenermi una... Non so come collega, sono una boomer, ragazzi, cioè abbiate pazienza, sono antichissima. Se spengo questo... Non so. No, non la sentiamo, Ok, con cosa stai trasmettendo? Cellulare? No, non è cellulare, è un monitor sicuramente. No, sopra una batteria, non perdo che carico, quindi non c'è problema. No, la musicista canta storie, mi hanno detto. Tu la conti? Non riusciamo a sentirti. Togli l'auricolare. Non ti preoccupare. A lei sto dicendo. No, a me stavo dicendo. Stiamo cercando. Quindi, togli l'auricolare e facciamo... Ti sente solo Checca, facciamo così. No, per chi è in collegamento. La sentivamo. Adesso no. Si è mutato. Si è? Ha il microfono mutato. Sì. Di nuovo. Perché forse ha parlato. Prova così. Prova. No, il suo microfono non Siete è qua. voi? Ok, adesso ci siamo. Mi sentite? Adesso sì, assolutamente sì. Bene, Okay, Rossella, non c'è neanche di te, della tua di ciò che fai. Presentati. Allora, io faccio delle cose noiosissime di fatto, faccio la musicista, quindi in questo periodo no, schifo totale, però
siccome a me piace questo mestiere, continuo a farlo, anche se insomma non è proprio il massimo, però aspetta che mi lancio su un aereo perché così smettono di arrivare i messaggi. Gli ultimi lavori che ho preparato mi hanno fatto schifo tutti quanti e quindi non ci sto lavorando su quelli, adesso dovrò prepararne uno nuovo per pazienza, e va anche così. Ma no, allora assolutamente non credo che abbiano fatto schifo. Qui con noi abbiamo altre due artiste, Irene Locke che ha fianco e Maria Ciao Alpo, sorella. Maria Alpo. Non la sento. Ciao. Non la sentivo. Ciao. Tu sei la poetessa, vero Maria? mi fa ancora strano. Sì, che oltretutto ha appena recitato una poesia che dicevo mi ha effettivamente sorpreso, nel senso che non mi aspettavo fosse così e mi ha, come ha detto Jimmy, emozionato e effettivamente l'arte è quello che deve fare. Quindi un'interpretazione top, bravissima. Grazie, importante. Non solo arriva il testo, ma arriva anche l'emozione con cui tu lo racconti, diciamo così. E quindi ha un'interpretazione che mi ha sorpreso, brava, non ho nient'altro da dire. Grazie. Poi adesso attendiamo insomma, il pezzo di Irene e poi Rossella, se vuoi anche tu. Allora, io avrei voluto cantarvi una canzone, ma sono senza voce, ragazzi. Cioè, sono una schifa, ho la voce di una cornacchia oggi. Non so, mi vergogno come un cane, capito? Cioè, come vuoi, io ti ringrazio per la partecipazione a questa diretta, per la tua disponibilità, così come ringrazio Irene e anche Maria, perché rispetto all'anno scorso abbiamo cercato di portare qui con noi delle persone, degli artisti sardi, che hanno un talento che molto spesso rimane per certi versi un po' nascosto. Siccome noi in Sardegna ne abbiamo tanti di talenti, noi li vogliamo tirare fuori tutti. Siamo gente riservata. Vabbè, però è giusto anche saltare fuori in qualsiasi occasione. Quindi poi, per una causa del genere, quello, capisci? Più che altro è quello. Io vi ringrazio assolutamente. Grazie a te. Vedo che si sta collegando Andrea. Ciao Andrea, cosa sta facendo? Ciao ragazzi. Stai facendo ginnastica? Ok. Mi sa che ci canti qualcosa. Rossella, ti ho interrotto? No, tranquilla. Ok. Ciao Andrea, ben arrivato. Ciao ragazzi, io vi sento malissimo in questo momento. Sì, ci sente male, se n'è andato. Perfetto. Abbiamo appena visto anche Nicola. Ragazzi. Sì, mi sono seduto per terra perché ho dovuto attaccare il computer alla carica, ho la parte parecchio distante. Allora, come state? Noi stiamo bene, assolutamente bene. Quest'anno abbiamo un sacco di ospiti di artisti, non so se li vedi. Abbiamo Irene Locke che ci sta per suonare una canzone.
Poi abbiamo Maria Oppo che ci ha appena recitato una sua poesia. Ciao. E poi abbiamo Rossella Fa, che sostiene di avere una voce da cornacchia oggi, ma non credo sia assolutamente così. Quindi io gli ho già chiesto se ci può fare improvvisare qualcosa. Poi vedi tu, Rossella, non voglio... Pensaci. Mi preparo. Fallo per Jimmy. Poi Jimmy non lo so, se vuoi portare il flauto, anche tu hai libertà, Vedi tu. Non ti sentiamo, Jimmy? No, dicevo che tra artisti si cerca sempre di non far fare brutta figura agli altri, quindi eviterò di suonare il flauto per rispetto nei confronti di tutti gli altri. Mi sembra un buon ragionamento, Jimmy. Però, Grazie. volevo dire a Rossella che se siete d'accordo e se lei non può cantare per la sua voce, se ci racconta qualcosa sul suo ultimo libro. Sono informato, No, Rossella. perché non ne sa niente nessuno, perché me ne vergogno come un cane, cioè sono ridicola perché ho scritto un racconto e mi vergogno a portarlo in giro. Però vi posso raccontare un aneddoto interessante che vi mostrerà tutta la mia dabbenaggine. Volevo dire che io mi devo staccare per un po', poi ci risentiamo dopo, vi saluto tutti, saluto in particolare, non so se ci sia vicino a voi, Aurora. Sì, Aurora, ti stanno salutando, Jimmy ti saluta. Ciao Auri, tanti saluti anche da Luvi. Scusate, si parla di scuola materna qua, ragazzi, cose Immaginavamo. importanti, e come sapete i bambini aumentano l'audience. Allora dopo portaci anche le tue giovincelle. Lasciamo perdere, ragazzi, cerchiamo, ci sono già abbastanza guerre nel mondo. Ma va, che in diretta stanno calme. Lasciamo perdere. Grazie per l'ospitalità, ci risentiamo dopo. Va bene, quando promesso. vuoi siamo qua, Jimmy. Grazie a te. A dopo. Ciao. Allora, adesso possiamo staccare. Rossella, se abbiamo, scusaci, ma ti abbiamo silenziato perché sì. In effetti no. Dovete... Ciao Ludo. Mi sentite? Bene io. Ludo, sei in treno? Ma possiamo parlare? Perché gli altri sono mutati. Sì, possiamo parlare, ma magari stanno lavorando loro dietro. Ah, ok. Sì, sono in treno comunque. Sono in città. Ok, dicevamo, stavamo parlando tra di noi. Ciao Andrea, ciao Ludovica. Ciao Fabri. C'è Irene che ci sta, Ciao France. che ci sta dedicando un pezzo dal Wow. film. Stanno apportando la chitarra fino a poco fa. Adesso ce la godiamo. Vi silenzio così. Fabri, c'è un ritorno mostruoso, è un ritardo incredibile. Mi sto zitto, mi muto. Vai.
Ok, questo brano si chiama Keep Walking e darà il titolo al disco. Keep Walking significa continuare ad andare avanti, continuare a camminare, ma il senso è quello proprio di andare avanti. Just have words to say to you. What remains is meant on the floor. Come on, baby, drag me away with you. Throw away my trash. Think about the words stuck in my flesh. Now I see what I did now know. When I begin to focus on you. When I look at my face, I don't see myself. You know I'm good for talking. Got to walk out the door. Walking, keep walking, keep walking. Gotta keep walking. Mi sentite? Mi senti? Ho scoperto che in questo studio c'è un'acustica niente male, quindi brava Irene, complimenti. Grazie a voi per questa Complimenti davvero. Io ti ringrazio perché allora se non si dona dopo una canzone fatta da Irene Locche, questo è molto grave, quindi direi che basta poco. Rossella, adesso io non sento Rossella io. Direi che sono disattivata. Ah no, mi avete riattivato l'audio, ok? Complimentoni per questo, anche per il fatto che in anteprima per noi. Quindi se mi ha emozionato Maria, mi ha emozionato anche Irene, sotto aspetti diversi.
Perfetto, odio queste cuffie. Quindi io ti ringrazio moltissimo, ti faccio anche un grossissimo in bocca al lupo per i tuoi nuovi progetti, per questo insomma nuovo progetto che sta per uscire, giusto? Sì, ok, ma farai un concerto? Sì, adesso non posso ancora dire data e luogo, ma la verità è che ci sto ancora lavorando, Allora, però sarà una questione di poco ormai. Perfetto, allora ce lo farai sapere Sì, per tempo. pubblicherò tutto sui social a breve. In realtà non ho ancora pubblicato, non ho reso pubblico il fatto che sono tornata in Sardegna, oggi è la primissima volta bene. che... Quindi insomma ci hai Sì, ho voluto... dato questo onore anche in questo senso. Quindi... Pensavo che fosse l'occasione più bella, insomma, dato che appunto Nicola sta correndo per una cosa così importante, ho pensato insomma che non c'era occasione migliore per insomma, poter fare qualcosa o contribuire anche in piccolo, diciamo, a mettere il musicista. Esatto, da atleta e musicista direi che doppiamente grazie, allora non solo per averci suonato qualcosa di tuo, ma anche per insomma aver svelato in questa diretta insomma delle cose tue personali che insomma hai rivelato insomma un po' a tutti per questa occasione. Quindi io ringrazio insomma Irene, che se vorrà continuare a stare con noi ancora, se vorrai suonarci anche qualcos'altro, poi sei libera di farlo. Qui non ti costringo, nel senso che assolutamente non. E in questo momento, dopo questo pezzo di Irene, io ci tengo a ringraziare ancora gli sponsor che hanno supportato il progetto Un Sardo corre New York, che sono Fratelli Cellino, Riso Ferrari, Studio Radiologico di Maurizio Picciau, Polo Termica, Studio Tributario Consus, Trattoria Margherita, Sistella Viaggi, Medici del Benessere, Jeff, Iosto e Frammento di Cagliari, Y Sport, Ondulor, ASMO Tristano e Spicchio Pizza. Io ringrazio tutti questi sponsor, ringrazio tutte le persone che hanno donato fino ad ora, e ringrazio anche tutte quelle che lo faranno, perché so che comunque ci sono ancora tante persone che doneranno. Ringrazio le persone che ci hanno dato la disponibilità di entrare in diretta con noi. Maria, Rossella. Eravamo nel momento Sardegna, stanno dando gli sponsor. Ringrazio anche Andrea. Ciao Fra. Ciao Fra, ragazzi. Dove sei? In mezzo al casino. Sto aspettando Nico tra 4 km. Dista più o meno da noi 4 chilometri, distano perché stanno viaggiando insieme, stanno correndo, stanno tenendo lo stesso passo con Francesco. Sì, li abbiamo visti, si è collegato prima. Voi riuscite a vederlo probabilmente più di me, perché comunque io lo vedrò tra 4 chilometri e poi forse, se non c'è troppo casino, lo becco un'altra volta e poi all'arrivo. Ciao Andre! Ciao Franci! Finalmente Ciao Franci! Ciao a tutti! Andrea è il nostro più grande sostenitore. Ragazzi, io sto facendo una fatica a sentirvi perché c'è una sovrapposizione d'audio terribile. Ancora? Scusate, io ne approfitto per dire che devo andare, volevo sentire la canzone di Irene, non so se sia ancora con voi, fateli complimenti, grazie, complimenti davvero e grazie per l'anteprima. E niente, devo scappare, donate, io dovrei aver già donato, adesso controllo per sicurezza, ed è stato un onore e un piacere. Grazie a te, grazie della disponibilità, della poesia bellissima. Ciao! 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 E speriamo insomma di vederci presto per altre insomma bellissime occasioni come questa.
Certo, e venite ai Poetry Slam, basta cercare su Instagram e trovate tutto. Che non ve ne pentirete. E forza Nicola, a presto, ciao. Ciao Maria, ciao. Ciao Maria. Ok, allora Nicola, io c'ero mi ho dato la posizione. Se mi mandi la posizione anche tu la sovrappongo poi quindi Ok, sei tu. adesso vi lascio, ti invio la posizione, ok? Ci ricolleghiamo 1 chilometro prima dell'arrivo di Nico, ok? Ok, ciao Ciao ragazzi, ciao. Allora, noi salutiamo Irene e la ringraziamo per essere stata con noi. Eccoci qua, grazie mille per aver partecipato a questa diretta, per il tuo pezzo. Siamo certi che avrai contribuito alla riuscita di questo grande progetto, senza dubbio. In bocca al lupo per tutto. Grazie Simone, grazie a voi per questa bellissima occasione, opportunità. Forza Nicola, donate. Okay. Grazie Irene, a presto. Un bacione a tutti. Ciao, grazie a te. Grazie Ciao, ancora. ciao. Bene, anche Irene ci ha lasciato. La ringraziamo per essere stata con noi. Ciao, grazie mille. Abbiamo appena parlato con Francesca, lei non ha ancora visto. Sì, dimmi Rossella, io Rossella non la sento però. Perché? Aspetta che vorrei parlare. Perché? Perfetto, adesso mi sentite, giusto? Prego Ok. Rossella, Tocca a me? Sì. Ci sono? Sì, sei, Presente? vai. Ok, allora ragazzi, vi canto questa canzone che dovrebbe essere nel mio nuovo spettacolo, che però non mi piace lo spettacolo come è uscito, per cui me lo devo riprendere un attimo in mano per rimetterla a posto. Però questa canzone mi piace e ve la dedico con tutto il cuore. Ve la suono io, mi sentite? Arriva la chitarrina? Sì. Lassù dove i pensieri sposano le nuvole, lassù tutte le cose sono più romantiche, è lì che mi piace andare a prendere parole da cantare. Il trucco è non confondere l'amore con la voglia di trovare assieme un po' di intimità. Dentro le pentole degli angeli, brodo di rime per la mensa dei poeti poveri, ma lassù, ancora più su, dove si può capire che non c'è niente da capire. Malinconia, cugina della luna, lava i calzini della poesia. Oh ba ba ba, ba di do da ba oh da ba ba ya di do di day, ba ya da bi ba. Dee da da bo do di day di dee bye. Oh ba 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 dee ba da do day, dee dee do da ba ba da ya do di da be. Di da do do ba be, di da do do ba ba do di day. Dentro le pentole degli angeli, brodo di rime per la messa dei poeti poveri,
ma lassù, ancora tanto più su, dove si può capire che non c'è niente da capire. Malinconia, cugina della luna, lava i calzini della poesia. Per Nicola. Brava, corri. brava. Corri. La faccia della voce, la corna. No, guarda, un disastro, spingendo molto, facendo fatica, capito? Però per Nicola e per i bambini queste cose si fanno. Brava Rossella, grazie, complimenti. Amore, grazie. Hai cantato benissimo. Grazie. Dove sei? Ok, grazie. Cos'altro posso fare? Allora, ragazzi, chi è collegato e sta guardando questa cosa, dia un soldino, per favore, che qui in Sardegna, in Italia in generale, ma in Sardegna, la sanità, diciamo, è un po' a gudania. Se non ci pensiamo noi a queste cose, mi sa che sono un po' trascuratelle, ok? La figata che abbiamo qui in Sardegna è che abbiamo medici d'eccezione, d'eccellenza, che in altri posti li vorrebbero, e invece stanno qua a curare i nostri bambini e i nostri malati. Diamogli una mano, ragazzi, perché se aspettiamo alle istituzioni arrivederci e grazie. Pensiamoci, diamo un soldino. Mettiamoci qualcosa anche noi. Ascoltiamo Rossella, che ha detto delle parole sante. Guarda, proprio in questo momento. Che culo. C'è qualcuno che ha c'è un ritorno. Eccoci Nico. Ciao ragazzi. Ciao Nico. Abbiamo rallentato un po' perché i due sono entrati a far pipì. Ok. La cronaca. E quindi ne ho approfittato adesso. Siamo 9 km e mezzo. Sesto miglio superato. Stiamo tutti abbastanza bene, sembrerebbe. Ti sta aspettando Fra. Sì, mancano 2 miglia circa. C'è bel tempo lì comunque. Allora, qui ci sono 18-19 gradi, è sereno. Ogni tanto minacciava acqua, però adesso si è pulito. Bene. No, dai, Nico, siamo arrivati a 1773. Grandi! Grazie! E ha appena cantato anche Rossella Fa, una canzone. Grazie Rossella! Adesso sicuramente farà salire le donazioni, quindi la ringraziamo moltissimo. Ecco, e qui si è arrivato. Grazie Rossella. Io adesso passo sotto i 10k. Adesso. Ok. C'è gente che già sta esultando, perché? Per cosa? È Luca, è con fare 10. È con noi. È con Luca. Ok. Mi ricorda tanto Nicola lo scorso anno, perché è la sua prima maratona fatta a New York. Fotografia, salutate! È la sua prima maratona fatta a New York. Però aspetta un momento, un po' stato podistico di tutto il rispetto. A me, se non posso dire in francese, rompe il culo. Quindi, però se la sta godendo. È lì che dà la mano a tutti i bambini. È bellissimo. Fino adesso lui è emozionato della maratona. Grande! Ma Francesco è ancora con te? Francesco è qui. Eccolo. A fianco abbiamo Alberto, vero? Alberto da Cagliari. E poi gli altri sono dietro 10 metri. Forza ragazzi, forza Nico. Grazie, ci vediamo tra poco. Va bene. Ciao. Che chiede di sposarlo. Non so se c'è qualcuno in studio che vuole Ma sei tu che stai facendo una dichiarazione, ho capito bene? No. C'era un ragazzo con un cartello che cerca sposo o sposa, non si sa. Ma hai visto che collegato con noi c'è anche Andrea Castroreale?
mi è sembrato, allora ragazzi, abbiate pazienza, ma io Non vedo vedi niente. però mi è sembrato di aver rimosso a destra. Ciao Nico, ciao Nico. Ciao Andre, grazie. Ma smettila. Grazie a tutti. Ascolta, una sola domanda. presenti. Una sola domanda. Vai, Andre. Ma com'è che state correndo assieme? Avete tutti lo stesso passo o vi state controllando per stare assieme? Io ho il passo per tenerli mezza gara, poi faranno quello che vogliono. No, diciamo che stanno rallentando tutti gli altri. Abbiamo deciso di farla, non si dice, scaramanticamente, ma proviamo a farla tutte allo stesso tempo. Stiamo correndo insieme perché abbiamo deciso di entrare tutti nello stesso cancello, che era l'ultimo disponibile della nostra onda, e in quel modo potevamo farlo. E quindi niente, ogni tanto ci facciamo il pollice in su e ci andiamo a divertire. Ascolta, io vi sto monitorando. Ciao Marzio. Io non vedo niente. Mi salutando la Castro Reale. Ciao ragazzi. Ciao Marzio. Ciao Gabri. al posto vostro sul divano e oggi sono qua. Che spettacolo. Allora, ve lo dico in sardo. Satranno via la Svezia in Gui. Cosa Trusu? Era a Londra l'anno scorso. No, sì, è vero, era a Londra davanti al telefono come voi. Ascolta, io vi sto guardando quantomeno sull'applicazione, vedo in tempo reale dove vi trovate, se è fedele. Guarda, credo quasi al settimo. Guarda, credo che vi stiate intersecando con la 7ª strada, quasi. Al momento 11ª. 11ª, sì. Ma blocchi. Sono sulla 4ª strada, sulla 14th Avenue, Sì? giusto? E tra un po' dovrebbe intersecarsi con la 7ª, ma perché io vedo solo il telefono, lui. Sì, a breve. Sì. 3 strade, ci siamo quasi. Perfetto, Non so se avete perfetto. provato nell'applicazione le videocamere. Avete Le? provato? Le No. videocamere ci sono sul tracciato. Ci sono dei punti in diretta dall'applicazione dove c'è la videocamera. La mia applicazione nel mio iPhone bugga. Ragazzi, Vabbè, ci ha mollato Nick. Marzio. Io ho anche la diretta fatta da Francesco. Eccolo qua. Vediamo se riusciamo a... Sì, sì, sta facendo una controdiretta su Instagram, Cane Marzio. A chilometro 12. Andrea, adesso sono. ci senti meglio? Allora, ti spiego cosa ho fatto. Nel momento in cui mi ha mandato il link, io ho provato a aprire dal Mac e mi chiedeva di installare Chrome, per cui sono andato direttamente nell'applicazione di Chrome, per cui avevo YouTube su Safari e Chrome quindi stavano bisticciando tra di loro. L'ho compreso dopo. Perfetta Fabri. Okay. Allora, intanto volevo fare i complimenti a Rosella, che è ancora collegata, ma anche a Irene prima, bravissime. Mi sento di dire, ecco, adesso piccolo rientro, mi sento di voler fare un complimento, un apprezzamento a tutti gli sponsor che hanno creduto nell'avallare questo progetto di Nicola per la seconda volta, e lo dico perché mi sono sentito parte attiva con la volontà di cercare di coinvolgere degli sponsor, e mi rendo conto di quanto sia veramente difficile e alle volte sottovalutato, ma tutti coloro che hanno invece partecipato attivamente e quindi hanno creduto in questa missione, perché poi io la definisco una missione, niente, sono meritevoli di un complimento enorme, perché sì. Consideriamo anche che
normalmente il crowdfunding, la raccolta fondi, noi la vediamo sempre nelle lotterie di Natale, in televisione, invece fatta da un privato così è veramente è qualcosa di lodevole, è veramente eccezionale, perché realmente quanti di voi a livello personale o di qualche persona hanno potuto assistere a una missione perché fosse orientata a una raccolta fondi con queste finalità, peraltro. Quindi Fabri, il reparto oncoematologico del microcitemico di Cagliari. Sì, che lo sai dire anche tu, dai. Perfettamente, è uno scioglilingua meraviglioso che ho imparato. Per cui niente, questa è veramente lodevole questa cosa, quindi complimenti a Nicola, complimenti a tutti gli sponsor, complimenti a voi che gli state a fianco e complimenti a questi artisti che si stanno affiancando, perché sia Rossella che Irene insomma sono una piacevole condivisione anche questo giro, insomma. Fantastici tutti, veramente. Sì, è che quando si uniscono le forze, quando si unisce l'arte, quando si unisce comunque il cuore di tutti, secondo me si raggiungono sempre degli obiettivi importanti. E a volte effettivamente basta poco, nel senso che anche Rossella, Irene e Maria che ci hanno dato la loro disponibilità, quindi perdonatemi, anche Maria. Complimenti anche Maria, perdonatemi, la stavo rimuovendo. Sì, e comunque mancano 8 euro per raggiungere 1.800 euro, cioè veramente. Quindi sì, ma ragazzi, non parliamo di 8 euro, qui io penso che dovremmo fare risultati importanti. L'anno scorso è stata l'apertura di una strada, quest'anno speriamo che diventi una superstrada e se Nicola ne avrà forza e voglia e volontà, l'anno prossimo un'autostrada. Sì, quest'anno diciamo che siamo partiti un po' tardi, ma perché il macchinario che avevamo ordinato, che neanche l'ASL riusciva ad avere, è arrivato dopo circa un anno, quindi non potevamo riprendere di nuovo senza aver donato quello, quindi abbiamo ripreso un po' più tardi. Però effettivamente, dai, diciamo che questo link poi resterà anche nei giorni a seguire aperto per un po'. E infatti secondo me sarà cura un po' di tutti quelli che ne vivono la sensibilità, continuare a tenere vivo questo link, questa sensibilizzazione, perché è possibile che non succeda tutto oggi, anzi speriamo che succeda anche nei prossimi giorni e che quindi le manifestazioni di cuore, di volontà, nelle possibilità di ognuno, senza fare, come dire, senza dichiarare una cifra, possono essere tante e importanti, insomma. Sì, assolutamente. No, dai. Sì, vai Rossella. Aspetta che tanto abbiamo il regista dall'altra parte, Lollo che... Ok, mi ha riattivato, visto. E a questo proposito, cioè a proposito del fatto del non restar fermi a fare le cose un giorno perché succede una cosa particolare, ma nell'impegno continuato, vorrei parlare di questa cosa molto bellina. C'è una persona qui a Cagliari, non posso dire nome e cognome, Maria Grazia Lintas, perché non vuole lei che venga detto, che da anni raccoglie fondi organizzando delle feste. Lei fa queste feste indiane dove tutti ci vestiamo da hippie indiani, che è divertentissimo perché io sono nata come hippie, non come fricchettona, come hippie proprio, cioè amore e pace proprio in tutto il mondo. E lei organizza, dicevo, non vuole che dica il nome, Maria Grazia Lintas, queste feste indiane, raccoglie fondi da portare in India, perché anche in India c'è moltissimo il problema della microcitemia, e quindi lei porta fondi lì per un ospedale con cui ha preso contatti tanti anni fa e porta fondi lì per aiutare i ragazzini a trovare delle soluzioni, perché lì soltanto i bambini ricchi si possono permettere di essere curati, e quindi lei porta i soldi a questi bambini un pochino più bisognosi, perché tanto quelli ricchi già se lo possono sfangare da soli. A proposito questo, dicevo del fatto dell'operare sempre in maniera continuativa. Chi è quella bambina meravigliosa che sta giocando lì? La voglio.
La voglio rubare. Chi sei? Comunque, capito, cioè ci sono tante realtà di questo tipo e a noi fa piacere che ci siano, perché l'aiuto reciproco che abbiamo visto tutti quanti durante la pandemia, tutti quanti ci volevamo bene e poi di nuovo si va a scadere nell'odio. No, teniamolo perché fa bene. Allora, io ne ho parlato col mio chirurgo plastico di fiducia, che mi ha detto che stare sereni, fare belle cose che ti nutrano l'anima, tiene la carnagione più giovane. Quindi io mi organizzo e faccio beneficenza, cose belle, tratto bene i miei vicini, cerco di non bisticciarci, se mi rompono proprio le scatole li mando a fanculo, però vabbè, lì per lì, poi senza rancori, ecco, così in maniera light, vivo il più serenamente possibile perché il mio chirurgo plastico mi ha detto che previene le rughe. Quindi ragazzi, organizziamoci, facciamo queste cose, sbulliamo la danara da dare al centro, com'è che si chiama? Andrea, dillo tu che l'hai imparato. Ospedale, il reparto oncopatologico, quindi l'ospedale Bravo, quello. Sbulliamo lì, qualche soldo. Assolutamente. Ok, spero di non aver detto troppe fesserie. No, è uscita una parolina colorita, ma c'è la bimba in ascolto. No, vabbè, approvata anche dalla Crusca ormai quella parolina. Basta. No, ma direi che effettivamente... Direi che effettivamente basta poco, quindi non spendiamo soldi in creme, ma facciamo buone azioni, giusto? Direi che è la cura migliore per le rughe. Ma soprattutto diciamo che ci sono anche altre persone che fanno tutti i giorni qualcosa per... Aspetta, non si sente niente perché c'è Rossella che vuole... Allora, guardate qua, ho 108 anni. L'avreste mai detto? Faccio un sacco di beneficenza, do soldi ai poveri, aiuto gente che ne ha bisogno, tratto bene i miei vicini e ho 108 anni. Guarda, l'avresti mai detto? Fa bene, ragazzi, sbullate. Allora, Nico sta per entrare in Lafayette Avenue. Vado a sentimento, ha passato il 12° chilometro. Sì, forse è a metà strada fra il 12 e il 13. Quindi ha incontrato Franci e non ci ha fatto vedere. Ma tu sei esperto di New York, soprattutto. Io? No, magari. Chiedo scusa, come? Sembrava stessi parlando tipo Torangius, roba proprio... No, ma allora, l'anno scorso avete spammato l'applicazione che io ho fatto in modo di ricostruire all'interno della mia memoria, invece sono andato a cercare i messaggi che passavano fra me e Francesca. Anzi, un lasci. E mi ricordo che mi avesse dato questa applicazione, per cui ho trovato l'applicazione, ci sono rientrato e conoscendo il numero di petrolio di Nico lo sto seguendo, per cui c'è una mappa, una cartina di Manhattan dove leggo le cose. Io ho fatto solo un viaggio con Manuela quando era? Il 2021? Nel 2021, aprile 2021, e mi ha marchiato a caldo. Il suggeritore, fammi capire. Sì, non mi ricordavo se era il 2021 o 2022. Cioè, vabbè, l'anzianità è dirompente, ragazzi. Per cui no, al contrario, mentre eravamo in giro per le strade di New York, Nicola mi assisteva in modo spaventoso, abbiamo fatto delle video con WhatsApp, mi diceva gira a destra, gira a sinistra, guarda quella porta, come se fosse veramente ad Oristano, qualcosa di spaventoso. Quindi, oltre a essere un bravo maratoneta, una perfetta consulente di viaggio, quantomeno su New York. Ma Jimmy poi ci ha mollato. Doveva assentarsi un attimo e forse ha detto che sarebbe tornato dopo ha detto di portare anche le figlie, ma mi sa che
Ha detto che di guerre ce ne sono già troppe. Bene, dov'è Nicola in questo momento? Vicinissimo al 13° chilometro. Stiamo parlando di chilometri o miglia? No, lo vedo come 13K, quindi presumo che sia un chilometro questo. 13°, cioè abbiamo anche qua dentro. Quindi decimo miglio dovremmo essere al 16°. Certo che poi io qua, tra l'altro, dietro la mia scrivania c'è il tapirulano. Mi sa che ci facciamo anche noi. Chi è che si mette così? Quantomeno esatto. Per solidarietà, voglio dire. Esatto. Però alla fine in qualche modo la maratona la facciamo anche noi, cioè stando qui, seguendo la diretta. No, certo. Cioè è una maratona faticosa anche quella. Un po' diversa. Eccola Franci. Ciao Franci. Ciao ragazze. Stanno gridando qualcosa dietro. Ma l'hai visto? L'avete visti? Li abbiamo appena visti, si sono fermati un secondo solo però. Però allora anche noi li abbiamo visti, erano in perfetta forma. Sì, emozionatissimi, molto. Stavano già piangendo. E voi? Anche. Si vede. Abbiamo rinunciato alla diretta per quello. Avete fatto bene. Abbiamo raggiunto i 1.803 euro. Wow! Grazie, sì. Grazie a tutti. Continuate a donare. Sì, qua stiamo cantando, stiamo ballando, stiamo facendo di tutto. Bravi. Però voi siete a New York comunque. Esatto, c'è un piccolo, capito? Sì. Ciao Giulia. Ciao Giulia. Oh, ciao ragazzi. Ben arrivata. Ciao. Grazie. Che piacere. Spero che la linea mi tenga, perché oggi qui dopo le tempeste sul litorale è un po' traballante, va? Diciamo così. Allora, Giulia è una delle, diciamo, delle massime esponenti della comunicazione oristanese. Diciamo che è un altro esempio di quelle persone che è uscita fuori per poi tornare, giusto Giù? I ritornanti. I ritornanti, ottimo, mi piace. Sono i ritornanti, coloro che ritornano, esatto. E speriamo di fare qualcosa di buono, no? Esattamente. Ma come sta andando? Io mi sono appena collegata. Allora, Nicola sta andando bene, nel senso che al 13° chilometro per ora tiene il passo, tiene il sorriso. Però ne mancano ancora 30 di chilometri, quindi non ci abbiamo tempo. Le ragazze che vi collegate, Francesca è la compagna di Nicola. Dai, bene, piacere riconoscerti, piacere. Dai, forza! L'altra ragazza, di cui non ricordo il nome, ricordamelo. Lavinia, ecco. C'è una certa età anche. No, vabbè, è che sto vedendo un sacco di Io apprezzo moltissimo questi. È la compagna di un altro ragazzo di Oristano che sta correndo la maratona. Sta correndo, grandi. Bene, bene. Ci portano in questa diretta. Invece gli altri collegati, che vedo una bimba fantastica. Meravigliosa. Di Nicola. Aurora. Grande. Ciao Auri. C'è Andrea Castroreale che ha fatto la maratona di New York l'anno scorso e l'ha vinta. No. Dai Franci, raccontala tutta. L'ho fatta esattamente come quest'anno, in assistenza e remoto. Grande. Va bene, farla comunque. Allora, il supporto lo teniamo vivo. Sì, giusto, è un supporto fondamentale questo. Assolutamente, grazie Andrea per il tuo supporto. È fondamentale. Poi qui in studio con noi abbiamo tante altre persone, c'è la mamma di Nicola, c'è la sorella, c'è Lallo, c'è Chiara, c'è Alessandra, insomma abbiamo tanta compagnia. Sì, poi avevamo Irene Locche che ci ha fatto anche un pezzo inedito, ha suonato. Maria Otto ha recitato una poesia, Rossella Fa che ha cantato una canzone e anche lei ha fatto tutto un discorso relativo alla sanità, alle donazioni
che secondo me è servito molto, perché in quel momento è salita subito a 1.800 euro la donazione, quindi è importante. Giulia, quindi adesso tocca a te fare il tuo appello. Io sono totalmente impreparata. Se volete vi racconto come ho fatto a perdere gli occhiali e a ritrovarli. Questo è il massimo dell'interesse di oggi. Cioè, purtroppo non ho tantissime cose in questo momento, mi trovate in chiusura di un progetto tra l'altro, però vi avrei voluto far vedere qua fuori com'è il mare in tempesta, ma direi che anzi c'è anche qualcun altro lì che surfa tra la gang di quelli che sono lì in agenzia, mi sa che no? Che che non si sa se ha surfato o no, non si può dire, non lo sappiamo, non lo vogliamo sapere, però insomma dai, qua c'è anche una bella comunità di surfistici. No, ma fammi delle domande, fammi sentire un po' come Scusa, prima volevo chiedere a Francesca e Lavinia, tutto a posto? Perché ho visto un agente della polizia dietro di voi. Perché stavamo infrangendo una regola. Stavamo invadendo la pista. Ah, fate attenzione per cortesia, A volte lo facciamo Fate attenzione. Ragazzi, noi ci scolleghiamo nuovamente e andiamo al prossimo incontro con i ragazzi. Quindi prendiamo la metro e ci spostiamo. Ma se riuscite a collegarvi nel momento in cui stanno passando, sarebbe top. Vediamo come se siamo forti di cuore. Provateci. Ok, grazie ragazze. Grazie a voi ragazzi. Ciao, a dopo. Ciao. Ciao. Giulia ci ha abbandonato? Probabilmente non funziona. Dopo dovrebbe connettersi anche. In questo momento sta guardando, non è che sta guardando, sta fotografando il Cagliari. C'è Alessandro Tocco che ci spiegherà un po' com'è la fotografia sportiva, diciamo. Ed è in questo momento allo stadio. La partita è finita. Il Cagliari ha vinto, vi dico. Com'è andata? 2-1 per il Cagliari. Vedi, finalmente qualche notizia. Esatto. Dobbiamo mandare un po' di video, ma siamo nei tempi, diciamo. No, io ogni tanto lo ricordo perché quest'anno, per questa diretta, abbiamo cercato di invitare un po' di personalità diverse e tutte quelle che non sono riuscite a presenziare ci hanno fatto un video. Non so se avete già visto quello sulla pagina di Un Sardo a New York di Nicola, il video di Fabio Aru che ha fatto un augurio a Nicola. Avevamo quello di Francesco Pruneddu che lo stesso doveva partecipare ma oggi è partito a Copenaghen per un progetto lavorativo. Abbiamo oltretutto il video di tante altre personalità, tra cui anche il nipote di Bud Spencer. Esatto, addirittura. Sì, un Pedersoli che fa parte di... lui è fa uno sport, è a capo di uno sport che MMA dovrebbe essere. Poco. Tra l'altro c'è un evento, e dopo vi leggeremo perché ci hanno chiesto di dirlo, tutti questi ragazzi ci hanno aiutato, tra cui una DJ, una cantante che l'anno scorso ha fatto tra l'altro a Sanremo. Tra un po' vi faremo vedere un po' di video, insomma. Intanto donate, perché donate, ma se non potete donare, fate passare un attimino il nostro link, cominciate a spammarlo sulle chat, su Instagram, su Facebook. Mi sento molto boomer quando ho detto passate nelle chat. Mandatevi i messaggi. Ma diciamo che qua boomer c'è solo una persona. Io. Alza la mano. Le alzo tutti e due. Tutti e due. No, ragazzi, lo siamo tutti. Esatto, qui dicono che sia io la boomer, ma mi sa che Ma lascia c'è una perdere. che deve saltare fuori ma non salta. Lallo zitto. Lallo zitto. Spieghiamo perché si chiama Lallo. Ma non lo so, allora noi stavamo facendo le prove della diretta in questi giorni
e l'altra mattina eravamo dislocati in sedi diverse e quindi abbiamo fatto la prova e io ero da una parte, Fabio dall'altra, Giorgio dall'altra e lui è apparso in diretta chiamandosi Lallo, non si capisce perché, si chiama Giorgio ma è apparso come Lallo, quindi da oggi lui sarà Lallino in agenzia. Comunque siamo una gabbia di matti ragazzi, a parte Aurora che è così seria, guardate l'attenzione di Aurora. Aurora, ci saluti per favore. Poi fai un augurio a Nicola. Ma Aurora cosa sta guardando nel computer? Il Teletubbies. Certo. Aurora sta guardando noi allibita. Esatto. Ma com'è possibile che li vedono anche in televisione? Allora, l'anno prossimo la devi correre tu la maratona. No. O tu o mamma. Se la genetica non mente. Anche Ornella fra un po' devo imparare a allenarmi. E Andrea ci ha detto è una sorpresa, non potevamo dirlo, però dai, diciamo che l'anno prossimo la corre lui la maratona. Io? Sì. Non so come, però mi piacerebbe quantomeno esserci. Poi se dovessi correre anche col monopattino. Ma quale sarà? Non abbiamo un esperto quest'anno. Quale sarà il limite in cui si può correre la maratona? In cui ancora il limite massimo, intendi? Sì. Non ne ho idea davvero. Stavo guardando l'anno scorso, ma è confermato? Io non lo ricordavo così basso, perché poi realmente mi sembra basso. 3 ore e 28 l'anno scorso, Nico? No. 5-0. Ti ricordi malissimo. Ma lo sai che nell'applicazione mi passa in 3 ore e 28 il finish? E non so perché, è per quel motivo che poi ha preso quell'onda. Com'è? Oggi ha preso quell'onda perché aveva il pettorale di quel tempo. Pensi Quindi che sia così? Io penso che abbia dichiarato quel tempo per avere quel pettorale. Ah, ok. Effettivamente li fa, quest'anno potrebbe essere. 1 e mezzo. Sì, perché si parla di tempo stimato, realmente hai ragione. Massimo 8 ore e 30, ci dice Jimmy. 8 ore e 30, quindi equivale a chilometro, cioè camminando no, non ce la faccio neanche camminando. Invece quella che l'ha vinta l'anno scorso l'ha fatta in 2 ore e 8. 2 ore e 8 Vabbè. non è possibile. Sì. No, non ci credo. Vabbè, cercatelo. 2 ore Ragazzi, si chiama Evans. Jimmy, entra in aiuto per cortesia, perché magari sto dicendo minchiate, scusate, c'è la bambina. Però sì, Evans Shebet. Allora, qui mi dà un estimate finish time a 4 ore 05:47. Allora Andrea, da che parte stai? No, guarda, no, davvero, dai, adesso scherzi a parte. Allora, al 15° chilometro, io avrei già mollato con te. A voglia. Ma figurati. allora adesso ricerco la notizia. Sì, l'anno scorso. Ma quest'anno la Rai non ho capito, non la dà la maratona, l'ha data all'inizio, poi non la trovo più. C'è ragione. Che cosa c'è ragione? Maratona. Qua stanno parlando di ripetizioni. Non ne più neanche io. Vodafone è morta? Sì, ma proprio... Spero che non ci cada la connessione. Speriamo non cada la connessione a noi perché siamo Vodafone. È quello che è fermo, Nicola. No, è Vodafone che... Sì, è un Kenyotta. Un Kenyotta in 2 ore e 8 e 41 minuti. Evans secondi. 41 secondi. Evans Shebet. Oltretutto per il suo 34esimo compleanno. È mica poco, Kenyotta.
prendo mai un kenyotta che vince la maratona. Mi sembra un po' strano, però Sono 2 ore e 8. scarsissimi di solito. Con la corsa in modo particolare. È veramente tanta roba. Chi c'è? Annalisa. Annalisa, dispositivi non Però c'è collegati. dispositivi non collegati. Annalisa, 2 ore e 8. Stiamo salutando un attimino in agenzia. Tutto bene, Andrea? Sì, Andrea Stiamo è riorganizzando per... sta correndo la sua comodo. maratona di Milano. Ci puoi scommettere. È domenica, ragazzi. Ciao, grazie. Quindi Se mi vedete a sguardo sollevato, perché ho la televisione un po' più in alto rispetto alla mia seduta e quindi adesso c'è un po' Formula 1, un po' calcio, c'è un po' di roba. La Formula 1 come sta Tienici andando? informati. No, la Formula sarà più tardi, realmente adesso è una fase di niente, paddock live. Ok. Fate voi perché io devo fare una cosa qua, devo mandare i video. Ah sì, adesso infatti mandiamo un po' di video che... Allora, quello di Francesco Prunedu forse l'abbiamo già mandato, ma possiamo anche rimandarlo. Anche quello di Fabio Aru. Ma io li mando al nostro Lallo. Sì, Lallino. Al nostro Lallo che manderà un po' di video. Comunque mi sono già cambiato di nome, quindi Hai già cambiato? Che nome hai messo? Nodo. Nodo, ok. Molto più istituzionale, dai. È come le email. Ho visto una prova che c'erano nomi un po' particolari, diciamo. Aurora, ma questo cerchietto? È troppo che bellino. Troppo bellino, ma l'hai messo per l'occasione o lo usi spesso? Vai anche a scuola con un cerchietto così? No, perché? Così hai paura che te lo rubino? Ah, non si può portare. Ah, quindi l'hai messo oggi per questa occasione bellissima. È bellissimo davvero, eh. Non ce l'avevi un altro, così me lo sarei messa io. Sì. Come se avete il telefono Perfetto. Se mi metto quel cerchietto arriviamo a 2000 euro sicuramente. Vieni qua che me lo provo anch'io, vediamo se mi sta bene. No. Come mai sei vergognosa quest'anno? Non lo eri. Vediamo un po' se mi sta questo bel cerchietto. Direi che mi sta bene. Cosa dici? Sono credibile? Aurora, sono credibile con questo cerchietto? Mi sta bene? A me piacciono molto i bambini, mi piace molto giocare, si vede? Te la prestiamo? Sì. Tanto so che è brava, vero? Quindi dopo che io ho indossato questo cerchietto vi chiedo ancora a tutte le persone che ci stanno seguendo di donare. Arriviamo a 2000 euro quando Nico arriva a 20 chilometri. Riusciamo? Poniamoci questo obiettivo. Siamo a 1800. A quanto siamo? A 1903. Dai, e allora 2000 euro fra poco. Non farcela. Vediamo dove siamo con Nico. Spammate. Mandate messaggi. Dai, avete tutti quanti la zia di quella che vuole mandare ma non lo sa fare, aiutatela a farlo. Quando la zia c'è bacino corto. Vabbè, ma si può donare anche €1. Cioè... il braccino corto direi che non va bene oggi. Non va assolutamente bene. Non va bene per questa causa. Non va assolutamente bene perché va in favore del reparto di quello. Oncoematologia. Bravo Andrea, guarda. Pediatrico. A fine diretta lo direi come niente. No, ma io ormai è una parola che ho preso, capito? Sì, si vede. Comunque bravo. è abbondantemente si sta avvicinando al 17° chilometro. Bene. Pian piano, ragazzi, non ti dico il 50%, ma stiamo arrivando lì, Sì.
Diciamo che è molto... Bedford Avenue. Sì, ce l'ho anch'io. Abbiamo Sandro Capai, stand up. Ok, allora riniziamo con Fabio Aro, insomma. Sì. Facciamo rivedere il video di Fabio. Sta arrivando, abbiamo la regia. Ciao ragazzi, sono Fabio Aru, ci tenevo a fare i migliori auguri a Nicola Marras che si appresta il 5 novembre a partecipare alla Maratona di New York per una causa molto importante, la raccolta fondi da destinare al reparto di oncoematologia pediatrica del Micoso Sistemico di Cagliari, e quindi tutti assieme sosteniamolo e facciamogli i migliori auguri. Un abbraccio. E questa è un'altra nostra bellissima eccellenza in Sardegna, perché veramente Fabio Aru ha fatto il ciclismo in Italia e nel mondo e viene da Villacino, Ristanese. Ne facciamo vedere un po' la ruota a qualcuno. Mi dicono di parlare. Ciao Annalisa. Ciao Anna, sì. Anna, entra in diretta. Ma non riesce a entrare in diretta, c'è dispositivi non collegati. Com'è possibile? Anna, ci senti, non ci senti? Che problema abbiamo? Chat privata, perché noi abbiamo una chat privata. Diciamo. Non ci riesco, ho un problema con... No, questo è... Ah, ok. Ciao ragazzi, Annalisa ci sente. Annalisa è una che... Nicola per la maratona di New York, e invito tutti gli spettatori che stanno guardando in questo momento a donare mediante il link in allegato. Ringrazio Nicola e ringrazio lo Studio Nodo per avermi dato la possibilità di aiutare questa raccolta fondi per il reparto di oncoematologia pediatrica di Cagliari. Forza ragazzi! Grande Angelo Tarantino, che se non sbaglio coach Catman, non so davvero ragazzi, non so cosa voglia dire, ma adesso lo cerco. Comunque è un personaggio importante. No, sì, assolutamente sì. È tutto nel mondo dell'MMA. Insomma, adesso Giorgio ce ne manderà un altro. Mandaci Pedersoli. È lento quello oggi. Ma stavamo rischiando di avere in diretta anche Laura Pausini, perché era impegnata il 5 novembre, se no... Tengo tanto a ringraziare Nicola e Studio Nodo per questa iniziativa e vi invito a cliccare sul link. Si sente male. Lui è il nipote di Bud Spencer. Nonché coach MMA. Ok. Mentre il Catman è la persona responsabile della prevenzione e trattamento dei danni fisici al combattente. Ok. Durante le pause tra i vari round, cioè, penso che sia una figura. Penso che c'è una figura, è una figura molto importante. Penso ci sia anche nella box, se non sbaglio. Chi conosce esatto. Chi conosce l'MMA? Io no. Come sport? Nessuno? Io no. Tu non lo conosci? Pesante? È una cosa che se non la Penso che sia quello sport sul ring dove si tirano calci e pugni in forma libera. Vabbè, con la giusta regolamentazione, non sono quelli in gabbia di ferro, ma hanno la possibilità di utilizzare sia le mani come i pugili che i calci da karateka piuttosto che da judoka. Ok. No. Credo che sia quella la disciplina. Sandro Capai. Ok, adesso mandiamo un altro contributo che ci è stato mandato. Nicola, per la maratona di New York ti mando tutta la mia energia e ci tengo ad invitare tutti gli spettatori a donare tramite il link allegato. Questa è un'importante iniziativa, quindi donate.
Grazie Nicola, grazie Studio Nodo per l'invito e questa raccolta fondi è destinata al reparto oncologico pediatrico di Cagliari. Forza ragazzi, ci vediamo presto. Grande Mauro Cerilli. Sì, sono tutti giovani che tra l'altro gareggeranno, se non sbaglio, al Cage Warriors Academy Italy, che si terrà a Sassari il 18 novembre. Noi siamo stati, abbiamo un contatto con chi si occupa chi gestisce l'evento a livello sardo, quindi si terrà a Sassari. Ci hanno mandato loro i video di Lorenzo Borromeo, Gloria Peritore, Valentina Dallari, Carlo Pedersoli Junior, Mauro Cerilli, Angelo Tarantini e Senza Cri, il video che dobbiamo ancora mandare. Questi ragazzi Senza Cri è una cantante Ludovica. Ludovica, eccola. Ciao Lulu. Ciao, sono arrivata in città, scusate, ma Lulu, ho provato a invitare tuo padre, ma non so se Fabri e Franci vedono un Filippo in attesa, non so se entra. non lo so. Io penso di essere al Financial District adesso, però il nostro turno comincia tra un'ora e mezzo. Quindi ora mangeremo qualcosa e poi andremo lì. Non hai iniziato? No, I'm gonna wait here. No, non ho ancora iniziato, iniziamo all'1. Adesso ho incontrato una ragazza che farà la volontaria come me, italiana anche lei, e niente. Adesso sì, facciamo dall'1 alle 5, quindi in teoria dovremo vedere un po' di persone arrivare, perché noi siamo verso la fine ma non proprio alla fine, quindi in teoria quella dovrebbe essere l'ora di punta in cui arrivano più persone nel nostro miglio, perché siamo al miglio 17, quindi quasi verso la fine ma non proprio alla fine. Ma nello specifico cosa fate? Allora, esatto. Allora, aspetta, intendi cosa facciamo come volontarie? Sì, nello specifico cosa fate come volontarie e come siete arrivati a fare le volontarie alla Maratona di New York. Ok, allora parto dalla seconda domanda. Allora, noi siamo tutte au pair, quindi ragazze alla pari. In realtà penso che praticamente saremo tutte ragazze alla pari a fare questa cosa, perché in realtà le nostre agenzie ci mandano tipo, io mi sono iscritta a luglio penso, se non prima. Quindi tipo verso giugno ci mandano, vuoi essere una volontaria alla Maratona di New York? Quindi si possono iscrivere tutte le au pair da tutti gli Stati Uniti. Infatti questa ragazza che con me viene da Filadelfia, non vive a New York. E sostanzialmente il nostro compito sarà quello di dare acqua e Gatorade alle persone che corrono, quindi se la vogliono ovviamente lì. E niente, sostanzialmente questo, dare ristoro alle persone che corrono, sì. Soprattutto sei diciamo che quasi alla fine, quindi vedrai persone che di ristoro probabilmente ne hanno bisogno. Sì, direi di sì. Sì. È la prima volta che lo fai? Sì, prima volta, però le mie amiche l'hanno fatto l'anno scorso e mi hanno consigliato loro il punto in cui farlo e il turno, perché in realtà ci sono 2 turni, c'è il primo che è adesso in corso ed è penso dalle 10 fino all'1 e poi c'è il secondo turno che è dall'1 fino alle 5, quindi la fine proprio diciamo, però secondo me a un certo punto sarà tipo secondo me dall'1 alle 4, perché poi l'ultima ora sarà più che altro sistemare e quant'altro, perché le persone saranno già passate per quel miglio, quindi direi sì, 3 orette dai, 4 massimo. Da quanto tempo sei a New York? Sono 10 mesi? Sì, 10 mesi ora. Sì, però io vivo a Long Island. Purtroppo si sta per concludere la meravigliosa sosta. Sì, a gennaio si torna. Purtroppo. Sì? Sì, a gennaio finisce. Non c'è modo di rimanere?
Ma allora, il modo di rimanere, sì, cioè potresti fare l'au pair un secondo anno, potrei fare l'au pair un secondo anno, ma il fatto è che in realtà ho altri progetti, quindi per quello tornerò in Italia, perché poi vorrei fare un'esperienza in Spagna, quindi ho altri progetti, diciamo. Sì. Vai via da New York ma non torni a casa, insomma. No, torno a casa per un po', altrimenti mia mamma e mio padre mi tengono regalo. Quanti anni hai? Posso chiedertelo? Sì, 25. Boh. Sì, 25. La stessa età di Andrea. La stessa età di Ma chi è Andrea. Gamba. Non basta neanche, capisci? Aggiungi. No, pensavo stessi dicendo la stessa età di Francesca. No, ma tu ce n'hai 26, fra. Io ne so 2 in più, dai. Esatto. Esatto. E comunque. Allora, è arrivato con noi Sandro Cappali. Sandro Cappali, ecco. Ciao Sandro! Ciao, buon pomeriggio. A proposito di artisti oggi, A proposito di artisti mi sembra già troppo. Però Sandro, io ti seguo, quindi per me è artista. Va bene. Anche per me. Cappali è uno stand-up comedian sardo. Sì, esatto. Spiegaci cosa fai. Faccio il comico, cioè sei un comico monologhista praticamente. La stand-up è un genere di comicità senza la quarta parete in cui il comico parla direttamente col pubblico in maniera informale. Per spiegarlo in modo semplice e veloce. Quindi sono un comico. Qualcuno qua mi dice che stai facendo delle serate anche a Oristano. Delle serate come? Delle serate a Oristano? Hai fatto? Mi sono esibito a Oristano un anno fa alla birroteca Il Gatto con gli Stivali. Okay. Un anno fa mi pare, e adesso sarò il 2 dicembre, ve lo posso dire tra un po'. Perché non sarà una data del tour ufficiale, ma sarà una serata che farò insieme ad altri comici. Sempre Salvi? Il 2 dicembre, sì, altri comici sardi. Il 2 dicembre ancora non abbiamo annunciato la cosa, però a breve nei nostri canali ci saranno tutte le info, quindi sarà il 2 dicembre a Oristano. Allora, io ho vissuto parecchio a Roma, e a Roma già nei locali anche 10-15 anni fa c'erano già stand-up comedian nei vari pub, però noi sardi avevamo un po' tendevamo ad andare dietro per non farci toccare perché effettivamente io ho sempre avuto paura di essere preso per il culo durante quindi tu dici quando poi perché sei super maloso ok, quindi quando fai le serate in Sardegna il problema è che il pubblico vorrebbe stare tutto nelle ultime file, ma non si può stare sempre solo nelle ultime file, quindi c'è questo sì. Allora io verrò a vederti, se quando faremo una serata di Stano a Cagliari io verrò a vederti, però se ti ricordi la mia faccia non tirarmi in causa. Va benissimo. Io non tiro in causa quasi nessuno se non alzano le mani, io faccio le domande, okay. Se qualcuno non si... solo volontari. Perfetto, ma come nasce questa tua passione? Ma io ho iniziato come autore comico, cioè quando ero ragazzino, avevo 16 anni, quando ho iniziato scrivevo per un po' di vari siti web, con siti satirici sul web, ho iniziato a scrivere magari per altri comici, eccetera. E scrivevo e basta perché avevo troppa ansia per salire sul palco in prima persona. Infatti per anni ho scritto e basta, scrivevo sul web, sono entrato ad esempio in progetti tipo lercio.it. Quindi ho iniziato sul web fondamentalmente tanti anni fa. Poi nel 2016 un mio socio, che poi è diventato il mio socio, il mio amico Albert Ulisalan Canepa, che è di Cagliari, mi chiede se lui già faceva stand-up comedy in giro per l'Italia e mi chiede se mi andava di organizzare con lui una data a Cagliari di stand-up. Io gli dico inizialmente: guarda, ti aiuto dal punto di vista logistico, ma tanto io sul palco non ci sarò mai. Poi
mi ha convinto e da lì, dal 2016 più o meno ho iniziato e poi da lì... È iniziata la tua carriera, direi. Come? È iniziata la tua carriera, direi. Io invece ti dico come ti ho conosciuto. Vai, su TikTok, vai. Su TikTok mi è apparso tra i preferiti. Ringrazio TikTok allora di questa cosa, il sacro algoritmo di TikTok. Che poi non penso fosse un tuo canale. Hai il canale TikTok? Io ho un canale TikTok, vedo che a volte ci sono altri canali che ricaricano i miei video, ma finché ricaricano video che ho già caricato io mi fanno solo un piacere, quindi... Assolutamente. Mi piace tantissimo, ma secondo me bisogna essere bravissimi. Però te l'ho detto, mi mette imbarazzo a me vedere, ho paura, cioè non riesco a seguirmi lo spettacolo perché ho paura che mi venga messo in mezzo. Ok. Ma sai, allora, secondo me cioè, è anche un compito del comico cercare di mettere a suo agio il pubblico, nel senso che tu non so se sei mai andato a vedere una serata dal vivo, cioè andavi a Roma? Sì. Ok. Mi ci trovavo, diciamo che ero in un pub, c'è il campo. Ok. Secondo me è anche comunque compito del comico cercare di far sentire a suo agio il pubblico, sia dal punto di vista, cioè godetevi lo spettacolo, ma anche nel momento in cui vado a parlare col pubblico non deve essere una cosa solo alle spese del pubblico, cioè la base è sempre che il comico prima di prendere in giro qualcuno si è preso in giro per mezz'ora, cioè devi prendere in giro te stesso per mezz'ora e poi puoi permetterti di fare battute sugli altri, secondo me. Però secondo me cioè, il romano lo accetta perché è abituato a prendersi in giro, insomma. Ok. Il sardo lo vedo adesso. No, sì, culturalmente il romano è più autoironico, indubbiamente sì, anche secondo me. Il sardo, la permelosità è galoppante, quindi non lo so. Ma non lo so però, non lo so. Non Secondo me... differenze. Ma sì, ho notato differenze, ma dipende molto dalla zona, della Sardegna, dipende molto. Cioè, ad esempio, il romano è vero che è molto autoironico, molto sarcastico, però allo stesso tempo come pubblico non è facile il romano, proprio perché vivono in una città in cui 24 ore su 24 tutti fanno battute sempre. Quindi il romano non è proprio una persona che la sera dice sai cosa faccio adesso? Vado a vedere finalmente un comico, finalmente qualcuno che scherza. Quindi poi per assurdo in realtà nelle città in cui si è meno predisposti alla battuta costante secondo me poi si è un pubblico più buono, un pubblico migliore poi la sera davanti a un comico. Sulla permolosità si dipende, però poi in realtà io in Sardegna dipende dalla zona e non dirò le zone in cui è più difficile, però dipende dalla zona, ma tipo Cagliari, Oristano e Alghero sono pubblici meravigliosi sempre, dalla mia esperienza. Poi. Quindi stai evitando di entrare in Barbaggia, roba del genere? No, vado anche lì se mi chiamano, sarò felice di andare, Diciamo che ci sono meno mani alzate in certe zone quando chiedo. C'è qualche coppia con cui posso parlare, non c'è proprio la Guarda, io vedo certi concerti organizzati magari pro loco, roba del genere, di gente che vorrebbe farti ballare nei paesi sardi, no? E invece sono tutti a fine piazza, nessuno che si mette sotto il palco. No, certo. Capita Dai, in certe zone. In causa oggi, Fabrizio. Potresti metterlo in mezzo oggi, dai. Mettilo in imbarazzo. Non so cosa. Ho bisogno del contesto del palco, altrimenti si salva. Per una volta che in prima fila avrei dovuto in effetti colpirlo, invece. Esatto. Nel tuo profilo ho visto un video dove parli di di qualcosa di tuo nonno. Sì. Di tuo nonno che in realtà non è daltonico, ma non riconosce un'arancia ma è vero, è proprio vero. È vero. Sì. Quella storia è vera, tra l'altro. Allora, se ce la racconti qua, perché ci sono. Allora, tu vedi me, Fabrizio e Andrea e Aurora che disegna, ma in realtà qua nello studio ci sono tante persone che adesso si chiedono, raccontala anche a noi. Ok, devo fare un pezzo quindi adesso. Facci un pezzo, dai. Ok, perfetto. Una dai, richiesta questa che è il esclusività ama piena. quando è fuori dal palco. Se posso chiedertelo, cioè. Proprio...
Allora, no, posso tornare a stressare? No, scherzo. A prendere in giro la prima fila. No, scherzo. Assolutamente No, il pezzo posso raccontare il pezzo. Non posso fare il pezzo perché è una legge non scritta fra comici, non si fa un pezzo fuori dal palco. Posso raccontarlo però, Il pezzo e poi vi racconto anche un aneddoto in più che non c'è su internet, una cosa che è successa dal vivo. No, parla del fatto che mio nonno è daltonico. E racconto di come ho scoperto che come mio nonno mi spiegava che era daltonico, fondamentalmente mi prendeva un'arancia, mi diceva ad esempio questa arancia io non la vedo arancione, la vedo sul verdignolo, ok? Sì, esatto. E la battuta era ok nonno, però quella non è un'arancia, quella è una mela, quindi forse confondi la frutta, non è un problema di colore. Però poi in realtà la questione che mi colpiva tanto è che mio nonno a quanto pare è daltonico, ma per tutta la vita ha fatto l'elettricista, ok? E quindi nel monologo mi chiedo come poteva essere una giornata di lavoro tra mio nonno e i colleghi, dal momento che è un lavoro in cui è abbastanza importante riconoscere i colori. Ma da poco, nella data maggio al Teatro Massimo a Cagliari, mio nonno ha fatto irruzione sul palco durante lo spettacolo. E tutti pensano che fosse preparata, ma non era per niente preparata, soprattutto non da me, cioè io non sapevo nulla, non sapevo neanche che c'era mio nonno in sala. E quindi ha fatto irruzione, e allora una volta che è salito sul palco l'ho obbligato a raccontare una barzelletta. E devo dire mio nonno si è trovato molto a mio agio, cioè anzi da quel giorno mi chiama e mi chiede se per altre date ho bisogno di una spalla, quindi forse è stato un errore, o forse sta cercando un lavoro. Esatto. Forse ha capito che dopo tutti quegli anni da elettricista è il caso di trovare un lavoro che non richieda la conoscenza dei colori. Fantastico. Comunque, mentre parlavi abbiamo quasi raggiunto i 2000 euro. Ma bene. Continuate a donare nel link, allora, continuate. Assolutamente. E il Nick è quasi al 21esimo chilometro, siamo a metà. Metà maratona è fatta. Certo, se mi dicessero sei a metà, direi che sono 21 chilometri. Ok. Quindi la maratona di New York in tutto quant'è? Adesso faccio io le domande. Le maratone 42 km, 190. È proprio una... Ok. Sì, un tipo di maratona di... Sono esperto di corsa, come vedete. No. Anche io, tantissimo, te lo dico quanto. Come? Non sei sportivo, Sandro? Ma facevo in un'altra vita, facevo gare in moto. Dico in un'altra vita perché ogni volta le persone dicono non sei quella persona, sei una persona paranoica, ansiosa, non può essere. Poi ho giocato a calcio nella vita, come tutti. Però è da un po' che in effetti non faccio sport. Cioè, la mattina mi sveglio, vado a prendere il treno, faccio lo spettacolo ed è da un po' che faccio questo, quindi... Ma sei tifoso del Cagliari? Perché oggi sono tifoso del Cagliari. Non ho ho visto tutte le partite di quest'anno tranne le ultime 2 e mi sembra chiaro che non devo guardare il Cagliari. Claro. Mi sembra evidente che non devo guardare. Sembra chiaro anche a noi, Quindi mi cercherò degli impegni da fare durante la partita da qui fino a maggio e il Cagliari rimarrà in Serie A grazie a questa cosa. Ti hanno assunto? Esatto, per non mi paga la società per non guardare la partita. Sono un influencer per la società, ma al contrario, cioè mi danno soldi per non guardarlo. Non influencer. Esatto. Come? Sei a Cagliari tu? Sono a Milano adesso, io faccio base a Milano da 2 anni. Poi in questo periodo sto viaggiando tanto, quindi faccio solo base qui ogni tanto a Milano, però sono a Milano adesso. Ma hai fatto scuola o studi per fare quello che fai? Ma no, io ho iniziato, cioè ho fatto, è stato molto da autodidatta, cioè ho iniziato a scrivere quando ero ragazzino e ho imparato tutto col tempo, tutto sul campo, quindi no. Suggerisco che hai iniziato con tuo nonno. Ho iniziato con mio nonno, esatto. No, in realtà questa è la cosa divertente. La cosa che mi stupisce è proprio questa, che io prima che iniziassi a fare questa cosa,
Mio nonno non è che fosse esattamente il comico delle cene, è proprio una cosa che gli si è sbloccata adesso, e da quando sto sul palco io che ha questa voglia di... un nonno come tutti quelli che abbiamo avuto, perché mio nonno non ricordo, gli ho voluto un bene l'anima, ma 2 parole forse che ho sentito dire. Esatto, uguale, esatto. Io sì, io dico che io in una battuta racconto che non ho mai parlato con mio padre, però parlo molto con mio nonno. È una cosa che abbiamo in comune con mio nonno è che neanche lui ha mai parlato con mio padre, e quindi è una cosa che si tramanda in famiglia, quindi non siamo mai... Sì. Fantastico. Insomma, adesso Nicola quindi è al 21esimo. Sì, ci sta passando praticamente adesso. Ok. Francesca dove sarà? Francesca non si è ancora collegata. Vado a prendermi un goccio d'acqua. Sì. Allora, speriamo che adesso continui a salire anche la donazione. Grazie Sandro per questo momento di ironia, risata. Grazie a voi. Sicuramente adesso andremo anche a seguirti. Facci sapere le tue date in Sardegna. Tanto sì, noi siamo sempre a Cagliari, Sassari, insomma ci spostiamo parecchio, quindi okay. Seguiremo sicuramente. Io adesso continuerò anche a guardare tutto ciò che pubblichi sul tuo profilo, perché effettivamente no, è bellissimo. Sei molto bravo, molto veloce. Vero. Assolutamente, quindi grazie anche per aver partecipato con noi a questa diretta. Io non so se hai ancora la disponibilità di rimanere con noi. Io per un po' ci sono, poi non so se fino... Dai, però improvvisaci qualcosa. Però se ci sono altri ospiti, no, devo non lo so, parliamo della maratona, come... Allora, gli altri ospiti c'era Irene Locche con noi prima, che ci ha fatto un pezzo, un'artista sarda, una cantante. C'era Maria Oppo che ci ha recitato una poesia, e c'era anche Rossella Fa, anche lei ci ha cantato una canzone, quindi diciamo che quest'anno abbiamo cercato di coinvolgere diversi artisti. Però Sandro, avrei apprezzato che c'erano tutti, quindi se ne sono andati. Ma che senso? No, io ho pensato che la lista degli ospiti con le performance che hanno fatto fosse per farmi pesare il fatto che io non ho fatto il pezzo su mio nonno e l'ho solo raccontato. No, bellissimo. No, assolutamente. Però adesso dirò una cosa seria. Comunque la scena sarda a livello artistico sta galoppando, nel senso che finalmente molti giovani, molti artisti che stanno... Tu non hai continuato la tua carriera. Perché da bambino saliva imitava benissimo Paolo Villaggio. Imitava Paolo Villaggio, ok. Sì, okay. Bello. E pare che fosse anche molto bravo. Da bambino come? Da bambino, era l'imitatore di Paolo Villaggio da bambino. Tu pensa. Se vuoi fare un pezzo su questo, allora, puoi farlo. Quando ero piccolo, avevamo vinto con l'Unione Sarda il bingo, c'era una serata finale in cui c'erano tipo 400 persone in cui ti premiavano. A me mi avevano messo sopra un tavolo a imitare Fantozzi. E poi sono diventato così, questo è un trauma. E poi hai lasciato questa carriera di imitatore. Sì, però il mio analista la conosce benissimo come storia, perché poi mi ha lasciato degli strati. Ok. Allora, in questo momento, Lo sapevo. Mi chiedo scusa, in questo momento mi è arrivata una notifica dove Nicola ha passato in questo esatto istante la metà della gara. Ok, siamo anche noi a metà. Quindi. Siamo a 2053 di donazione, 2000 euro. E Nicola ha passato insomma a metà gara, quindi direi che stiamo andando secondo la tabella di marcia. Assolutamente. Quindi aspettiamo il collegamento, se riesce Francesca a collegarsi, visto che siamo già, o anche direttamente Nicola. Ma è la Formula 1
Questo chilometro secondo me ha avuto una sosta perché dai 5,41, 5,45 che aveva, ha avuto un passo di 6,40. Aspetta che ve lo dico, che è un banner che gira. Last mile. Un attimo, vi dico 6,56, quindi magari ho incontrato Francia e si è fermato. Può essere, sì. Speriamo. Se vi ricordate, l'anno scorso si è fermato tipo a 500 metri. Riusciva dai crampi. Sommerso dai crampi, non riusciva ad arrivare fino alla fine. Che è comprensibile, se posso. No, ma l'anno scorso era... correva senza allenamento, tra l'altro, quindi... quasi. L'anno scorso è stata una grande sfida in tutti i sensi, non solo a livello fisico, ma anche a livello di prima diretta, di primi collegamenti tra New York e Milano, quindi è stata una sfida un po' per tutti, però è andata bene e anche oltre le aspettative. Quindi quest'anno abbiamo cercato di alzare un po' il livello, invitando tanti artisti, tra i quali anche tu, Sandro, che ringrazio, insomma. Grazie a voi. Così. Grazie a voi. Assolutamente, quindi ti ringrazio perché siamo arrivati a 2000. Quindi siamo partiti, sei entrato che avevamo 1800, siamo arrivati a 2000. Bene. Se rimani un'altra mezz'oretta arriviamo al 2005. Ma no, ma continuate a priori a donare. Sì. A donare sicuramente. Cioè, Maria Luisa che oggi è un po' silenziosa, solitamente... Stavo pensando, ciao Sandro, che io ho una cosa che sicuramente voi comici non sarete molto contenti. Scusa, non ti sento. Aspetta, non ti sentivo. Adesso ci sei di nuovo, forse. Ok. Niente, ho fatto una cosa che a voi comici forse non è. Grazie soprattutto alla serie di Setup Comedian. Praticamente sono andata per la prima volta con un ragazzo che non vi aveva mai visto. Ok. E la prima cosa che ho detto è: se chiede se è la tua prima volta, non alzare la mano. Hai fatto bene. Gli ho dato l'avviso, gli ho tolto possibilità di battute, lo so. È giusto. È giusto. Si potrebbe fare tipo le regole per sopravvivere alla prima fila a una serata di stand-up. Esatto, perché poi Tipo, ha visto... se siete una coppia dovete essere sicuri di stare insieme ufficialmente, cioè se siete una coppia che è ancora in quella fase in cui non si sa che state uscendo insieme, ma non mai prima fila, perché uscite sicuramente con una discussione da fare, cioè di sicuro. Può essere un modo, se vuoi chiedere all'altra persona ufficialmente di mettervi insieme, sederti in prima fila può essere un modo per obbligare l'altra persona a discutere di questa cosa, perché ad un certo punto verrà intervistato. Infatti dopo un paio di battute mi sono girato e ho detto: hai visto? E lui ha capito. Vabbè, ma ci stava provando lui. Con chi? Con te. Quindi, come è andata, infatti, esatto. Come è andata poi? Adesso. È andata bene. Questa è la versione della prima fila in una serata. Questa è la stessa. Quindi sì, purtroppo l'ho fatto, ma... No, ma ci sta. Sappiamo che ci sono dei bugiardi quando facciamo le domande. Lo sappiamo spesso. Nicola, eccolo qua, guarda. 22esimo quasi. Nico, com'è? Scusate, non mi sentivo. Allora, abbiamo fatto la meta. Mi sentite? Sì. Allora, abbiamo fatto la mezza. Ci siamo ancora tutti. È giusto un ragazzo a 100 metri. Non è proprio come farlo a Oristano, perché solitamente a questo punto ci si scalda. Adesso bevo e rallento. Però qua non sento adesso. Ok, sopra. Mi Mi sentite? Sì. Ok, sentivo voci, non capivo. Diciamo che
le massime di 17 gradi sono andate un po' a farsi benedire. È Perché c'è calata? il sole. Io no, è salito. Io sono a maniche lunghe e mi vorrei spogliare. Se lo fai aumentano le donazioni, Nico! Allora, ragazzi, io non vi vedo. Vorrei mandare un bacio a tutti quelli che sono lì. Non so se sono arrivati Giorgio Ornella. Non ho capito. Giorgio Ornella. Ah, Giorgio Ornella. Sì. Ci sono. c'è Ornella in rappresentanza. Ok. Invece... Ciao figlio. Ciao Orne, non ti vedo. Ti Come sento va? solo. Bene, bene, dai. Bene? A metà. Bravo, dai, continua così. Ancora ce n'è. Dai. Hai Nico, in superato questo la- momento... Avete sentito il Ludo? No, non ci siamo... Sì. Ah, sì, voi sì? Sì. Il figlio. Ludovica, sì, è intervenuta. No. Ok. E invece il mio bambino? Bambino. Il bambino che non abbiamo sentito, Michi, ma lo chiamiamo, cosa facciamo? Io ho provato prima, non mi hanno risposto, va bene. Se può si fanno sentire. Se non ci sono, salutatemelo voi. Nico, in collegamento c'è anche... Ciao, amore! Ciao Nicky! Ciao, sì. Dai, grande, continua così. Dai. Ci sentiamo più avanti. Come vanno le donazioni? Come vanno le donazioni, dice? Abbiamo superato i 2000. Bravi! Sono gli altri. Bravi! Lontano. Allora, ci sono. Dai, siamo a metà maratona, possiamo fare altri 2000. Nico, bravo, sei sempre con Marzio? Sì. Ok. Bravo. Siamo ancora tutti insieme. Ascolta, in collegamento in questo momento c'è anche Sandro Capai. Ciao Sandro! Ciao Nicola, ciao. Come va? Ma io bene, io però sono seduto a casa mia nel mio divano, quindi a te come va? A te come va? Non so chi sta meglio, forse sto meglio io, dai. Forse sì. Dai, bene. Anche qui va bene. Adesso respiro un po' perché arriva il ponte e quella è una mazzata e poi ci sentiamo più avanti. Grazie a tutti e mano al portafoglio. Dai! Ciao amore, Vai, ciao figlio. Vai. Ciao. Luisa sta dirigendo la diretta. Eravamo minorenni al comando. Ci creduto, Vabbè, la maggiore età da poco. E comunque è marchiato. Non so se avete visto che c'è marchio è aziendalista. Certo, sono qui in rappresentanza della palestra di Nicola, Esatto. naturalmente. Ed è stato imposto. No, questo è in maniera molto cordiale, mi è stato detto di sì. Andrea, tra l'altro, ha venduto invece il motorino a tutti quanti, quindi dovrebbe essere un partito di moto. Sì, era una vita fa questo, in un'altra vita anche. Però sei esperto di motociclette, insomma. Ma, oddio, le cose sono cambiate parecchio, quindi manco da molto nel mondo, quindi adesso sono più, come dire, sono più affine alle telecomunicazioni. Tu cosa correvi, Esatto. Sandro? Come? Che moto usavi? Io facevo enduro, avevo un beta. Ok. Figo, no? Sì, prima o poi voglio raccontare questa cosa sul palco, però non so ancora come, però prima o poi ne voglio parlare, ne voglio raccontare. Io il beta le ricordo più come trial. Sì, però c'era anche la versione da enduro. C'era anche la versione sì, da enduro. Sì. Poi anch'io, come tu giustamente dicevi, non sono aggiornato. Io avevo 10 anni fa una moto di 10 anni prima, quindi non sono anch'io esattamente... cioè, quello che c'era usavo, però... Esatto.
Ma ero molto centrato fino a prima del 2010, dopodiché è cambiata la vita professionale, quindi sì. Ok. La diretta Sandro, posso farti una domanda sulla Vai. tua professione? Di calorie. Vai. Volevo sapere, c'è un momento in cui riesci a creare, ti vengono meglio appunto le battute, oppure sono vari gli orari, tipo la mattina, prima di andare a letto, quando ti svegli? Allora, io di base uso la tecnica che, cioè magari mi vengono in mente degli spunti in qualsiasi momento. Infatti è molto importante vivere e fare cose, banalmente, no? Cioè per un comico stare chiuso in casa a scrivere, scrivi poco, si scrive più andando a fare altre cose, cercando di dimenticartene, e poi ti vengono in mente gli spunti da lì. Io in genere mi segno nelle note del telefono uno spunto per un'idea, e poi quando salgo sul palco facciamo le serate in cui proviamo i pezzi nuovi e il pubblico sa che noi proveremo cose nuove per la prima volta, e in genere mi prendo un po' le bozze che ho segnato durante i vari momenti della giornata, e quando sono sul palco cerco di svilupparli un po'. Quindi di base non c'è un momento preciso, diciamo, non c'è, ogni momento è sempre... in ogni momento ti può venire l'idea, che è una cosa bella ma è anche un tormento, perché sei costantemente, ogni volta che ti succede qualcosa, ogni volta che hai uno scambio di parole con qualcuno, hai sempre l'idea che pensi, chissà se questa cosa la posso rivendere sul palco. Mi sembra di copiare a qualcuno, quindi. No, beh, in generale poi racconti le cose che succedono, le ricostruisci sempre, È un'ispirazione. Sì, esatto, infatti poi la domanda classica è: ma è tutto vero quello che racconti? E di solito la risposta è più o meno. Si cambia sempre qualcosa, si esagera sempre, poi di base, si esagera sempre. Prima hai detto che tu scrivevi prima e poi dopo dal 2016 siamo sul palco. Tu hai fatto degli studi, pensi che siano utili, per questo che ormai, vabbè, sarà che a me la bacchetta di Facebook, seguendo voi comici, mi propone anche corsi. Ok. L'algoritmo che ti spia. E quindi ero curiosa di sapere se alla fine... una cosa come appunto l'arte che sia dentro, c'è lo spirito comico, può essere d'aiuto studiare, uno si potrebbe dal nulla dire voglio fare il comico, studio, oppure ce l'hai o non ce l'hai? Secondo me lo studio è molto importante. Poi ci sono, cioè in generale sì, cioè devi avere un certo tipo di senso, cioè un senso dell'umorismo devi avercelo. Devi avere la tua chiave di lettura sulle cose, la tua chiave di lettura umoristica. Quello può essere che ce l'hai o non ce l'hai, però secondo me è sbagliato dire o ce l'hai o non ce l'hai, perché c'è tanto di studio, che non vuol dire necessariamente fare un corso, attenzione, Cioè si può studiare benissimo da autodidatta, puoi semplicemente guardare i comici che ti piacciono e iniziare a chiederti perché ti piacciono, perché ti fanno ridere. Ci sono un sacco di manuali che sono molto utili, quindi no, non è necessariamente fare un corso, però studiare è importante, anche perché poi nella comicità diventa molto importante, una volta che studi e conosci le regole, trovare la tua voce, trovare il tuo modo di raccontare le cose. E quello significa anche non rispettare più le regole e farti le tue regole, però per non rispettare le regole devi conoscere le regole di base. Che questa cosa penso valga in tutte le discipline, non solo non solo nella comicità. Quindi studiare è importante. Come? I tempi comici per antonomasia, c'è la pausa, le cose principali per far sfogare. Forse i tempi comici è una cosa molto che ce l'hai o non ce l'hai. Forse quello... Però sì, poi i tempi comici sono la cosa più importante. Che la stessa battuta può far ridere tantissimo come niente se è detta nel momento sbagliato. Esatto, e il pubblico non si rende conto di questa differenza, però a volte capita, c'è un comico professionista, capita che una sera una battuta butta giù il teatro dalle risate e la sera dopo sbagli di un secondo e all'improvviso non è più divertente. Il pubblico giustamente non se ne rende conto perché è il pubblico ed è giusto così, però è assurdo, però queste cose contano. Sì. Molte volte... come la barzelletta, cioè dipende da chi la racconta effettivamente. Esatto. Io
Io ad esempio sono pessimo a raccontare le barzellette, infatti invito mio nonno sul palco in genere a raccontare. Però no, è vero. Se c'è un Gigi Proietti che raccontava qualcosa, era poi vabbè, grazie. Però è Gigi Proietti, nel senso che non ce la fai a raccontare certe barzellette. Sì, che poi Gigi Proietti penso che sia forse l'esempio massimo del perfetto equilibrio fra studio e talento, credo. Sì, è vero, è assolutamente vero, mamma mia. E invece tu ti ispiri a? Ma allora io mi ispiro tanto alla comicità americana, anglosassone in generale. Da Woody Allen a Louis C.K. a un sacco di comici contemporanei che ci sono ora. In generale in Italia sicuramente è stato molto importante per me Daniele Luttazzi, perché che poi è come io quando ho iniziato, proprio all'inizio, io scrivevo nella palestra di Luttazzi, che era un blog di Luttazzi, e aveva una rubrica in cui le persone potevano mandargli le battute e lui ogni giorno pubblicava quelle che preferiva e ti mandava magari le guide su come si scrive una battuta, ti rispondeva alle email, ti dava dritte su come migliorare, eccetera. Io sento che le basi le ho imparate tutte lì. Sì, assolutamente. Ma guarda, io era uno dei miei comici preferiti. Ma cos'è successo secondo te? Ma è stato un mix di cose, cioè è stato, adesso uso un termine che viene usato spesso, abusato, si abusa spesso di questo termine. Nel suo caso era vero, è stato per anni un comico veramente scomodo, veramente molto scomodo. Adesso si usa veramente per chiunque, ma Luttazzi veramente, il presidente del Consiglio interrompeva summit internazionali per parlare della questione Luttazzi, cioè nel senso queste robe non esistono più. La famosissima Ferrara. Esatto. E quindi poi c'è stato il problema che pare che prendeva delle ispirazioni un po' troppo da comici americani, però detto questo Luttazzi è stato anche quello secondo me è un alibi, Forse non eravamo esatto, cioè è stato più la scusa che cercavano da anni per farlo fuori. Esatto. Quindi però adesso pronti per lui, perché adesso sarebbe più permesso un Luttazzi. Allora è un po' precursore, secondo me. Io non lo so, sinceramente. Il fatto è che continuando il discorso, forse sì, adesso siamo più pronti a parlare di certi argomenti liberamente, però forse lui era comunque ancora darebbe ancora fastidio. Anche mi ricordo un monologo che aveva fatto su che ancora ora secondo me non si potrebbe sentire neanche un monologo su scusami, ha saltato mentre dicevi monologo su Anna Falchi. Ok, no, ma infatti ho fatto immagino io lo seguivo a teatro era ancora peggio. A teatro era ancora peggio. Certo. Fra l'altro mi pare che l'ultima sua data in teatro è stata a Cagliari. Ah, ok. No, io l'ho visto a Roma e tra l'altro l'ho visto c'era la Guzzanti prima di lui ed era nel periodo c'era un fermento perché c'era al governo Silvio Berlusconi, c'era il caso Luttazzi, il caso del Biagi, eccetera. Sì. C'era molto fermento, però per noi che guardavamo era fantastico. Certo. Sì. L'avevo incontrato, mi aveva detto che in televisione non ci sarebbe più stato. Santoro l'aveva invitato per ultimo, se non sbaglio, in televisione. Sì, aveva fatto il Rai per una notte, che ugualmente aveva fatto un pezzo leggerissimo. Sì, l'aveva toccata pianissimo. Esatto. È stato fantastico, è vero. Dov'è Nicola? Andrea, tanto tu lo stai seguendo. Sì, stanno attraversando il ponte sopra Roosevelt Island e quindi tra un po' atterrerà nuovamente a Manhattan. Atterrerà, sì. Sì, perché adesso è sul ponte. Ok. Che chilometro stiamo? Quasi 25. Ci stiamo avvicinando al 25esimo.
o meglio si sta avvicinando al 25esimo. No, anche noi. Ci sentiamo coinvolti, ma non stiamo sacrificando niente, insomma. Ha il peso di tutti noi, poverino, una zavorra. Bravo. È un peso però di 2063, piano piano ci stiamo, in questo momento 61 persone hanno appena fatto una donazione, seppur piccola. L'anno scorso siamo riusciti a accontentare il microchip temico e riusciamo anche quest'anno. L'anno scorso è arrivato, però arriva dopo, quest'anno siamo superiori sicuramente. Vero, sì, la sensazione è questa. Sì, siamo superiori perché poi continuerà durante i giorni adesso questa... Certo, ma mi pare che durante la maratona l'anno scorso non ci fosse questa cifra. È vero. Non abbiamo quest'anno la diretta su Instagram, che di solito va un po' di più, ma perché Nicola si è solo dimenticato di lasciarci le credenziali. Ma dettagli. Ma ancora non hanno implementato la cosa, quindi insomma anche Instagram cambierà fino all'anno prossimo. L'anno prossimo tutti quanti a New York, chi vorrà venire magari. Instagram ha i suoi perché che noi non possiamo capire. Esatto. Che cazzo, se n'è andata? Non ho capito. No, sono qua. Torna da noi. Bisogna cercare tanti sponsor effettivamente. Dal giorno prima, da qualche... Il giorno prima. Francesca è stanca, dopo 3 ore e un quarto anche noi cominciamo, anche perché di solito questa cosa è nata un po' così, noi non utilizziamo i social se non quello dei nostri clienti. Quando dobbiamo passarci 5 passaore diventa l'anno scorso per errore impegnativo. L'anno scorso per errore ci siamo messi a fare questa cosa perché doveva esserci un'altra persona a farlo, una persona esperta, e poi ci ha mollato il giorno prima. Quindi ci siamo improvvisati un po' come presentatori. È andata bene, alla fine siamo riusciti nel nostro intento, quindi... Io devo fare una cosa, quindi... sì, abbiamo preso il gusto, sì, poi ci chiedono gli autografi, adesso è un casino. Esatto. Aurora, hai fatto i tuoi disegni? Sì, faccene vedere qualcuno, vediamo un po'. C'è Nicola. Wow. No, ma si vede da lì, lo vedete? Lì nel computer. No, qua. Lì, Auri. Che belli! Sono tutti disegni della maratona. Facci capire, spiegaceli un po'. No? Questo è il video della maratona, sì. Ah, questo glielo dai quando rientra, Ma che poi quando rientra Nicola? Venerdì della settimana prossima. Venerdì della settimana prossima, quindi si fa una... O meglio, della settimana che sta entrando. Ok, potete vedere in onda adesso l'importo della donazione, siamo a 2063, quindi insomma sta salendo, a poco sale, quindi dobbiamo fare sempre di più ovviamente. Io ringrazio anche ancora gli sponsor che hanno sostenuto Nicola, che sono... sì, abbiamo anche un video che ci hanno mandato i ragazzi di Sistella Viaggi, quindi non so se Giorgio riusciamo a mandarlo, vediamo cosa... Ciao da Tokyo, Eccolo siamo qua. dall'altra parte del mondo perché vogliamo salutare il nostro amico Nicola, un sardo a New York, e vogliamo augurargli in bocca al lupo per la sua maratona. Vai Nico, e mi raccomando tutti a sostenere le donazioni per l'impegno di Nicola. La donazione servirà per aiutare il microcitemico di Cagliari. Un abbraccio, saluti da noi. Forza Ciao, Nico! Vai! Che poi loro erano a Tokyo, mi sa, vero? Sì. Bravi anche loro, bravi, hai visto? Non stavano correndo nessuna maratona. Però c'è anche la maratona di Tokyo che rientra tra le... Ci sarà, la faranno anche a Tokyo. No, in quell'incrocio famosissimo. Stavo dicendo che rientra tra le 6 major del mondo. Riuscire a entrare. Assolutamente. No,
Comunque, oltre a Stella Viaggi, che ringraziamo per averci fatto il video da Tokyo, ringraziamo i fratelli Cellino, Riso Ferrari, Studio Radiologico Maurizio Picciau, Polo Termica, Studio Tributario Consus, Trattoria Margheritas, Stella Viaggi, Medici del Benessere, Jeff, quindi Iostro e Frammento di Cagliari, Y Sport, Ondulor, ASM Oristano e Spicchio Pizza. Continuate a sostenerci in questo progetto, donate, basta veramente poco per far stare, o meglio, per augurare delle cure migliori ai bambini del microcitemico di Cagliari, nello specifico del reparto di oncoematologia pediatrica. Quindi già quando si tratta di malattie l'argomento è importante, in più se si tratta di bambini diciamo che il cuore va aperto maggiormente, quindi anche il portafoglio va aperto maggiormente in questo caso. Assolutamente, quindi io invito a donare, non so a che chilometro sia Nicola, se sia 16° miglio è tornato anche sui tempi importanti, perché vedo 5 minuti e 40, quindi probabilmente il ritardo che poteva avere prima potevano essere delle salite, esatto. Dal ponte dal Queensboro Bridge sono scesi e niente, adesso sono su una strada che forse, se riesco a trovare il nome ve la dirò, ma riusciremo ad arrivare a 25 al 30° chilometro? La prima strada, com'è? No, 25 al 30° chilometro. Certo, sì, bisogna farlo. Dai ragazzi. Se tutti donavate, donerebbero. L'italiano c'è. Esatto, le coniugazioni mancano però. Ragazzi, io dal momento che non sono la persona adatta per correggervi sui verbi, io purtroppo devo andare. Purtroppo devo andare, però quindi volevo salutare tutte e tutti, quindi continuate a donare, forza Nicola, continuate a donare nel link. Non so se sto indicando nella direzione del link, però c'è un link e voi... Grazie alla regia per essermi venuta in aiuto. Ciao Sandro. Ciao a tutti e a tutte, buona serata. Grazie Sandro, Grazie grazie a voi. Grazie mille. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Abbiamo un momento di pause. Io contavo che ci fossero più invitati, invece siamo solo noi due. Cioè più invitati, più partecipanti nei riquadri. Sono stati parecchi. Forse hanno abbandonato nel corso delle ore. Sì, tutti quanti hanno fatto, tutti all'inizio abbiamo fatto canti e balli e suoni. E poi ci hanno aiutato molto quelli della Cage Warriors Academy, che appunto quelli che fanno MMA. Perché? Perché poi a sabato, il 18 novembre, ci sarà un evento a Sassari, dove ci sarà Angelo Tarantini con il Tarantini Fight Club, praticamente. È uno sport che tra l'altro ha un terzo tempo all'interno della gabbia, perché poi si chiama gabbia, diciamo che si fanno parecchi si fanno male. Non so quali tipi di regolamenti abbiano, però sono molto seguiti. Se vai a vedere le dirette c'è molta gente. Nico aveva postato qualcosa, o comunque mi aveva detto qualcosa come se avesse intenzione di partecipare a una manifestazione di MMA lì a New York, ma con dei prezzi inavvicinabili. Quindi sì, questo testimonia che è seguitissimo, come forse uno degli sport più importanti, perché si parlava di diverse migliaia di euro per stare sicuramente in prima fila per poter assistere a uno di questi spettacoli. Sì, ma è figo
Negli incontri moderni, ad esempio, mi fanno presente, non si possono dare calci a una persona con almeno un ginocchio a terra e sono vietati i colpi alla gola. Almeno quello, perché effettivamente... Però sono degli atleti, Maria Luisa ce lo può confermare, sono degli atleti, penso a tutto tondo, perché comunque sono... Se quando reggono tantissime tecniche arti marziali, sì, sono varie tecniche di sport. Quindi... Esatto, quindi sono molto forti. E ci hanno aiutato in tanti questi atleti qua. Ci hanno mandato il video in diverse persone, ci hanno anche chiesto di citarli, perché a livello sardo c'è un evento a Sassari che pare sia abbia una portata importante. Adesso non so i livelli proprio esatti, i numeri, però insomma è un evento a cui partecipano a livello internazionale insomma molti atleti, quindi si terrà a Sassari il 18 novembre andiamo a vederlo, Andre. Io dove questa? A Sassari il 18 novembre. Guarda, mi sono aperto MMA effettivamente la palestra di Sassari. Scusa. Niente, mi compare una Fight Neuro Academy, una Wolfpack Fighting Club a Cagliari. Vabbè, comunque sì, leggevo qualcosa, è sport a tutto tondo, realmente arti marziali. Assolutamente sì. Figo. Ci sono altri disegni. Secondo me è molto cattivo. Sì, diciamo che... Però sai che c'è, che sì, molto cattivo probabilmente durante, poi però li vedi all'esterno, c'è un terzo tempo, un po' come, non lo voglio avvicinare, è come il rugby, no? Momento di distensione e relax. Sì, diciamo che si sono sfocati poi all'interno. Esatto, però non vive più l'antagonismo da palco, insomma, dopo, come magari nel calcio non rappresenta niente, però. Calcio, Lukaku ha appena sbagliato un rigore, mi dicono. Gli ha parato. Gli hanno parato? Ho letto che gliel'hanno parato, sì. Io sono sintonizzato sul Gran Premio del Brasile, Leclerc alla grande è uscito prima della partenza. La macchina ha avuto un problema idraulico, è andato a barriera subito. Perfetto. Quindi la Ferrari è perfetta, esatto, strepitosa. Ma siamo in bandiera rossa perché alla partenza è successo un patatrack e quindi gara fermata e quindi red flag, bandiera rossa. No, leggevo dell'MMA. Io sto cercando di guardare un canale, prima era la Rai, perché avevo messo un canale dove si potrebbe vedere la maratona, ma ho visto che non c'è da nessuna parte. Rai 2 ho letto, non c'è. Non lo so. Hanno dato... Maratona. No, tempi supplementari, su Rai Sport c'è addirittura pallavolo in questo momento. Allora, vediamo se vi do un aggiornamento. Maratona New York. Dove? Ma scusa, l'applicazione, sulla scorta di quello che abbiamo come informazione dall'anno scorso, come localizza il hanno i braccialetti. C'è qualcosa, per forza, ci deve essere un transponder, perché sennò come farebbe? Sì, ma c'è in ogni gara, c'è quello per il chilometraggio praticamente. Ok. C'è quello per i tempi, no? 17° miglio passato in questo istante. E poi io ho la posizione data direttamente da Nicola, perché mi aveva mandato su WhatsApp. Questo è arrivato. Chi è? Allora, è 4,58, sempre Etiopia. E ce l'ho in questo momento. Dove lo dà il tuo, Andrea? 17° Passato il 17° miglio sulla First Avenue, sulla prima strada. Sicuramente lato est di Manhattan, a fianco a Roosevelt Island. Questo è quello che è arrivato prima. Non fa mandarlo?
Vediamo un Che po'. vedi, questo è quello che hai dato prima. Ah, uno l'ha già finita 2-0 qua, 4 minuti meglio dell'anno scorso, tra l'altro. Sì, perché tanto era 2-0. Etiope, non è kenyota. Etiope, 2 ore 04 e Che 58. atleti. Porca miseria. Che vuol dire? A quanto corre? Boh, non riesco, sarà sotto i 3 minuti a chilometro. 20 km. Quindi 3 al chilometro, sì, 3,5. Ma ci pensi? Comunque io sto riducendo la cartina del tracciato. Realmente, ragazzi, ha già fatto tantissima strada. Sì, rispetto all'anno scorso, Già. parecchio. No, voi dovete sapere che ci hanno portato dei dolci. Una torta fantastica di Ornella. Sono limitato. Ci sei, Andrea? Ti vediamo. Sì, mi sono oscurato perché ho spento le luci che facevano. C'era Manuela che stava lavorando nel tavolo dietro e quindi avevano le luci accese e facevo una sovraesposizione. Sì, adesso accendo le luci. No, dammela per favore. Così ho un'illuminazione superiore anziché. Ok. Meglio? Sì, un po' meglio. Adesso ti vediamo. Un po' meglio. aspettando. Prima c'era un faretto che entrava sulla camera ed era fastidioso. Allora, gli amici, dovevamo avere delle altre persone che in questo momento non riescono a connettersi. Vabbè. Mi stanno scrivendo che sono gli amici di Jeff, quindi frammento. Ok, io sto Etto di Cagliari. Esatto. Qui avevamo anche, si doveva prendere anche Antonella Nelly Rana, che adesso provo anche a scriverle di nuovo. Francesca di nuovo. Olè, Ok. 28esimo quasi nel frattempo, chilometro. Ho dei riferimenti in miglia e chilometri differenziati. Ciao ragazzi. Dove Ciao, siamo? Franci. Ce li siamo persi in realtà. C'è un po' di gente, ecco. C'è parecchia Voi dove vi gente. trovate? Sulla First Avenue. Ma Però loro sì, sono già passati? sono già passati, non li abbiamo Perché beccati, ma esatto. per pochissimo, perché comunque c'è un casino di gente, ma anche volendo, anche arrivando per tempo, c'è talmente tanta gente che loro non Che è avrebbero. impossibile. È impossibile Mai farsi riconoscere, esatto. Quindi Guarda, sulla First Avenue al Franci. 28esimo loro adesso. Sì. Dove sono loro ragazzi? Tanto voi Al alla fine- 28esimo chilometro. Quindi li 2,8. abbiamo persi stanno salendo su. Wow, li abbiamo. Comunque sono più veloci di voi. Sono più veloci di noi con la metro. Ma non Ascolta, potete Franci. capire. Sì. Sulla base di quello che diceva quel ragazzo l'altro giorno in palestra, le metropolitane sono incasinate, sono chiuse? Non Avete si trovato tutto respirava, aperto? no, tutto aperto, ma Eh. non si respirava. Ma anche adesso io non riesco a girare la fotocamera, ma forse facendo così, non so se vi rendete conto di che cosa c'è. C'è un fiume di gente. C'è un fiume di Una gente fiumana. praticamente. Cioè, se prima riuscivamo a vederli, ok, a stare su bordo pista, chiamiamolo così, adesso no, cioè ci sono 2,5 metri di pubblico prima di arrivare alla pista, quindi non è semplice. Niente, Sì, ce io li siamo nell'applicazione- persi. Sì, io nell'applicazione ogni tanto becco l'icona della videocamera e realmente anche sul tracciato c'è moltissima gente, si percepisce chiaramente nel bordo tracciato che Moltissima, Vero. poi c'è un tifo pazzesco. Non so se sentite il tifo, ma No, è da paura. Dove ce l'avete la bandiera dei quattro mori? Ce l'abbiamo qui! Attenzione che arrivano di nuovo i vigili.
Lavinia, ma tu di dove sei? Marchigiana. Ok, e Sono quindi di adottata Macerata. sarda. Sono ormai, dai, un po' sarda anche io, un pochino, dai. Più Così, sarda di me, ragazzi. Ma sei già stata in Sardegna, presumo? Sì, tantissime volte. Tantissime. Ok. Lì... amo la follia, posso dirlo? Cioè, devi. Ma tu corri con Francesco? Ti capita? No, devo essere sincera, abbiamo corso veramente poche volte perché tenere il ritmo di Francesco è difficile, è molto complicato. Soprattutto sì. per me che non corro è difficile. Mi immagino. In quanto Anche pensi perché... Come? Quanto pensi che la finiscano? Stanno andando bene, sono sincera. È una maratona abbastanza complicata perché è tutto sali e scendi. Esatto. Io spero in meno di 4 ore, dai, mettiamola così, meno di 4 ore. Allora, vi devo dire che l'ultimo chilometro sicuramente sono in salita. La nostra regia ci ha messo, solo che non abbiamo, no, più che altro non abbiamo qualcuno che effettivamente, abbiamo i tempi, figo. Allora, vedi, l'ultimo chilometro adesso lo sta dando il 5,40, quindi, anzi, qui lo vedi ancora a 9,06, però realmente bugia, è il chilometro 5,40, il miglio 9,06. 5,40 è bellissimo passo, è quello che stavano tenendo fin dall'inizio. Assolutamente, buonissimo. Loro sarebbero dati, scusami Fra, sarebbero dati stante a 4,06 all'arrivo. Ottimo, sarebbe devo ottimo. dire che... Fra, ti ricordi come l'aveva chiusa l'anno scorso? In quali tempi? Ragazzi, oltre le 5 ore. Addirittura? 5,02 forse. 5,02, sì, esatto, 5,02 l'ha chiusa l'anno scorso. Qui il tempo stimato Quindi è quest'anno 4,06. lui è No, partito, stavolta si è messo il braccialetto, questo braccialetto che ha ritirato ieri, praticamente in questo braccialetto ci sono i tempi che lui deve tenere per arrivare in 4 ore e mezza, quindi il suo obiettivo era farla in 4 ore e mezza, esatto, sì. Secondo me no, se continua così secondo me riesce a chiuderla prima delle 4 ore. Però, ma comunque l'intorno, però ottimo ragazzi, tempo. considerate che gli ultimi 10 chilometri sono quelli che dicono tutto, insomma, sono i più difficili. Però sai Fra, ha la consapevolezza di aver già fatto la maratona l'anno scorso, e se tutto è ancora come prima è insieme a Marzio ancora, che forse l'esperienza sulla maratona c'è, quindi un po' la motivazione, un po' la dosata. Ragazzi, è la 30ª maratona per Cane Marzio, la festeggia oggi. La consapevolezza di riuscire a gestire le forze ce l'ha tutta, no? Sì, assolutamente sì. Anche se è molto caldo, in questo momento è veramente c'è molto caldo, sì. Ce l'ha detto anche Nicola, ha detto che altro che 17 gradi. Che poi Nicola diceva che lui è a maniche lunghe e quindi sente molto caldo. Mi sento malissimo. Lui è partito a maniche lunghe, cioè aveva aspettative diverse per quanto riguarda il clima, Attenzione, invece no. Sarebbe dovuto partire con la manica corta. Sì, ma come fai? Perché le previsioni probabilmente non erano queste. Sì, le previsioni erano ben diverse. E poi comunque considerate che noi siamo partiti dalla Sardegna, che comunque la media erano 18-20 gradi. Arrivare qui è... Saluta Tiziana Figa. Ciao Ti! Aiuto! In Sardegna qua c'è freddo. No, qui c'è caldo, cioè io ho la felpa adesso, ma si può stare tranquillamente a manica corta, si sta bene. Sì. Franci, gliel'abbiamo detto a Nico di strapparsi la maglietta, non era convinto. Oh, eppure non avete capito, qui c'è gente che corre con il perizoma. Sì, vabbè, gli artisti non mancheranno. Un casino,
no, Aspettavi a farci ci sono vedere. veramente dei personaggi. Ma no, Bisogna condividere qua. Dovete collegarvi quando passano quelli. ma non Va bene, Checca, va benissimo. E che ci cadrebbe il telefono dalle mani. Adri, non fare così. Dai. perché secondo te è un bel vedere un uomo che corre col perizoma? No, Lasciamo perdere. Lasciamo perdere, facciamo così. Meglio così. Meglio lasciar perdere. Davanti o dietro? Il perizoma da Franci, ma avete... Ma avete, Andre? Franci, avete idea di spostarvi ancora per fare un'altra tappa davanti? Perché tra Per non pochissimo siamo già al incontrarvi. 30°. Allora, Avete idea di non incontrarli di nuovo? adesso andiamo dritti a Central Park perché avevamo l'appuntamento qua. Oltre al traffico, ci ha fregato. Cosa ci ha fregato? Ci ha fregato. Allora, ci siamo fermati al ristoro anche noi. No, il perizoma mi siete fermato. Dobbiamo confessare che ci siamo fermati al ristoro anche noi. E niente, quindi... ci siamo idratate un attimino e ci sono sfuggiti i ragazzi. Lo sai che devi Acqua, giusto? Acqua. Comunque, Allora, in realtà l'acqua costa Io troppo. li avrei aspettati dentro un locale. Ci abbiamo pensato. Io l'avrei fatto. Vabbè. Adesso ci spostiamo a Central Park. Ho sentito Jolly che l'anno scorso si è collegato con noi e niente, quindi anche lui ormai è in arrivo. Ci becchiamo tutti quanti lì e aspettiamo i ragazzi. A questo punto lo li fate a piedi aspettiamo nel Central all'arrivo. Park? Vi spostate a piedi nel Central Park? Dipende quanto dista. Ma guarda, la verità è che Noi se siamo- siete sulla prima non è tanto, sono 1, 2, 3, 4, 5, No, 6 in realtà isolati. non è vero. Sei isolati, potremmo farli tranquillamente. Sì, li facciamo a piedi. Andre, dipende dai locali che ci sono. E questo purtroppo Ogni non, tanto ci... non rientra nelle mie. Perché Comunque Dipende sono al quanti ristori 30° dobbiamo quasi. fare, ecco. Sono al qua si chiamerebbe 30°. successo là. Quasi. Allora Grandi. ci dobbiamo sbrigare. Allora ragazzi vi molliamo perché andiamo a aspettarli all'arrivo. Fatevi rivedere non appena siete a Central Park. Sì. Esatto, appena arrivate collegatevi. Ok, volevo... Lavinia, poi quando vieni in Sardegna siamo curiosi di conoscerti di persona. Volentieri. È fantastica. No, me ne immagino. Guarda, io conosco bene Francesco, quindi se sta con Francesco, poi come lui, quindi molto dinamica, molto Grazie. di compagnia, diciamo così. Quindi organizziamo una cena fine maratona. Maratona. Festeggiamo la maratona. Volentieri, con molto piacere. E Mi chiamo niente. anche Andrea. Grazie. Assolutamente sì. Andre, però ogni tanto dovresti venire anche qui con noi. Chiediamo la donazione. Allora, guarda, io Oristano se fossi stato Oristano l'avrei fatto, però la mia porzione di vita si sposta in quel della Barbagia, quindi in Oliena, e Oristano ci sarò nuovamente martedì sera e mercoledì. Mi sarebbe impegnato un po' troppo a essere oggi nuovamente su Oristano, però dai, la prossima volta chissà che non riusciamo a vederci davvero in agenzia, sarebbe bello. Come stanno andando le donazioni? Sono un po' ferme adesso. E io sono sicura che da questo momento inizieranno a donare. Franci, Sì. io sono sicura che se mandi per il Zoma, Se io dovessi... Picco in alto, Checca, guarda che io ti ho dimostrato ieri di essere molto pericolosa col cellulare, quindi... Ma io te lo sto chiedendo per quello. Ieri durante le prove della diretta, non avete capito che Franci, mentre riprendeva, a un certo punto ha ripreso Nicola in mutande. Cosa che non avrei mai voluto fare. Ho per caso ripreso Nicola in mutande e noi sì. Grazie, che carina.
Quindi sei capace di Vabbè, tutto. piccole distrazioni. Mi è partito il telefono, non me ne sono neanche accorta. Franci, provaci, io aspetto. Ok, Franci, farò del mio meglio, prometto. Mari, tu mi appoggi? Certo, pensa alle donazioni. Ecco. Anche se Ragazzi, sono sicura che aumentano. Sì, sei sicura? Togliti la felpa e metti la bandiera. Cosa? Togliti la felpa e metti la bandiera. Franci, tu sei a 1000 per oggi, Vabbè, io volevo salire le donazioni, e il mio obiettivo è quello. Comunque, la felpa... aspetta ragazzi che vi ho perso. Questo è perché non ho capito, i danni telefonici. Ecco, bravo, i danni telefonici. La felpa potrei toglierla, ma perché c'è Basca a noi, Comunque 1,5 chilometri avevano le fallo per quello, vero Mari? Ragazzi, noi vi salutiamo e corriamo. Infatti si sta connettendo molto meno, Nico, proprio perché sta tentando il tempo, secondo me. Come dici? Beh, l'aveva dichiarato, ma l'aveva dichiarato poi insieme, mentre l'anno scorso era pressoché solo, correva da solo. Quest'anno con Marzio e l'altra compagnia probabilmente sta facendo il professionista della situazione. Stamattina erano carichissimi, erano una meraviglia. Guarda. Poi considerate, sono arrivati ad Harlem, sì, li stiamo seguendo anche noi. Sì, ma 1,5 chilometri sono nel Bronx, quindi stanno andando bene. Wow, bravissimi. È il 30° portato? Sì, siamo. È perfetto. Mancano all'arrivo. Quest'anno non ci fa fare neanche gli straordinari. No, vabbè. Però ci fa comunque piangere. Non ci ha dato la possibilità. Sì, il discorso finale ce l'ho, ma improvviso. Annalisa che tenta di... Quanto manca? 12? 13? Sapete quanto manca l'arrivo? Sapete quanto Vabbè, 30, 31, 11 chilometri. Ragazzi, Piccioli. un bacio, ci vediamo a Central Park. Noi ci Dai, presto. andate veloce. Va bene, vi aspettiamo. Ok, ragazzi. Continuate a donare, mi raccomando. Donate il più possibile. Spammate, visto che ci siete anche voi, spammate il link per la diretta, il link per la... Dateli il link. Ok, ragazzi. Esatto. Ok, un bacio. Ciao a tutti. Ciao. A dopo. Ecco, abbiamo una regia piuttosto attenta quest'anno. L'anno scorso... Sì, l'anno scorso era le prime armi il nostro... Fate però come il prete che diceva di donare, vedi, Perché? E lui diceva, mi raccomando, donate, date. Vabbè, anche quello. Citazione. Esatto, cheat. Antonella Neliron tenta di connettersi ma non ce la fa. Chi è Antonella? È una ragazza che ha fatto tutte le major. Le 6 major le ha fatte tutte quante. E quindi ha dato il contatto a Nicola ma non riesce a collegarsi. Mi dice che la trovate fuori proprio. No, fino so, a 10 perché lei è... fino a 10 noi li teniamo. 1, 2, 3. Ma non so se sia legato al fatto che c'è gente. C'è Nicola. Eccolo. Oh ragazzi, mi avete fatto aspettare 1 chilometro. Tutto bene, Nico? Tutto bene, ci stiamo ancora. Adesso vi sentate fra. Comincia a sentirsi la fatica sulle gambe. Non è vero! Forza ragazzi! Sono in forma sbagliata, una ballerina. Ora più sorridente l'anno scorso. L'anno scorso era... Mamma mia, l'anno scorso era proprio... Faccio le ragazze. Sì, ve lo siete persi. Però la bandiera. Hanno fatto fatica ad avvicinarsi al percorso. Non vi hanno trovato. Vabbè. Speriamo 11 comunque. Stavano guardando per Izoma. Anni mia.
anche noi comunque ogni tanto si vede perché Non per il erano anche delle qua. vetrine. Per i Gioma in pista. Qualcuno c'è. Il prossimo anno anche tu. Fallo per le donazioni, Nico. Come state? No, veloci, sì. Siamo tornate! Volevamo dire a Nico che abbiamo preso un integratore e ci siamo perse. Nico sa già che ti sei persa tra i perizomi. Nico, ma c'era troppo pubblico, non ci avresti visto. Comunque, sta finendo Harlem, sta finendo Manhattan, stiamo per entrare al Bronx. Facciamo 1 ora e 10 meno dell'anno scorso. Siete dei grandi! Adesso vi salutiamo perché c'è la salita. Bravi, vai Nico! Ciao ragazzi! Ciao, Dai, a dopo! Ciao, grazie! Ciao ragazzi! Ciao! Volevamo solo fare un pochettino di casino, insomma, di tifo. Quanto era grande quella birra? Allora, Fabri, io sono rimasto male perché le birre piccole, le spine americane... No, le spine fanno male, le spine piccole. Sono 0,50. Quindi se tu prendi una birra piccola è una 0,47 sostanzialmente. Perché in America dicono che tutto grande ci saremmo rimasti male. Esatto, e questo lo conferma. Comunque stanno prendendo il ponte per scendere nel Sì, Bronx. se non ci muoviamo non li becchiamo neanche all'arrivo. Vi lasciamo ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Dai, quest'anno sta andando, però questo è il pezzo più difficile, perché lo diceva quella salita sul ponte. Esatto. Io se riesci a mandarci quegli altri CDCD, no, ce lo scrivi tanto. Giulia Nicola per la Intanto maratona di doniamo. New York e invito tutti siamo? gli spettatori che stanno guardando in questo momento a donare mediante il link in allegato. Ringrazio Nicola e ringrazio lo Studio Nodo per avermi dato la possibilità di aiutare questa raccolta fondi per il reparto di oncoematologia pediatrica di Cagliari. Forza ragazzi! Perché non a fare? Ah, aspetta, perché sto facendo... Perché non metti così? Un augurio a Nicola per la maratona di New York, ti mando tutta la mia energia e ci tengo ad invitare tutti gli spettatori a donare tramite il link allegato. Questa è un'importante iniziativa, quindi donate. Grazie Nicola, grazie Studio Nodo per l'invito. Questa raccolta fondi è destinata al reparto oncologico pediatrico di Cagliari. Forza ragazzi, ci vediamo presto. Volevo fare Quindi abbiamo un enorme in bocca al superato- lupo a Nicola che corre la maratona di New York e inoltre vi invito a partecipare alla raccolta fondi per il reparto di oncoematologia pediatrica di Cagliari e per donare trovate il link in allegato. Mi raccomando, donate, grazie Studio Nodo e grazie Nicola. Forza, sei tutti noi. Ciao. Francesco Pruneddu e grazie agli amici di Studio Nodo posso mandare il mio incoraggiamento a Nicola Marras che anche quest'anno parteciperà alla maratona di New York a scopo benefico. Tutto il ricavato sarà devoluto all'ospedale microcitemico di Cagliari e nello specifico al reparto di oncoematologia pediatrica. Segui anche tu la diretta su Facebook, YouTube e Instagram, fai la tua donazione attraverso il link che sarà pubblicato e sostieni anche tu questa nobilissima causa. Forza Nicola! Voglio fare il più grande in bocca al lupo a Nicola che sta correndo la maratona di New York e lo sta facendo per una grandissima causa, per aiutare il reparto pediatrico dell'ospedale di Cagliari. Infatti qui sotto trovate un link per le donazioni, mi raccomando sosteniamo tutti insieme questa causa, grazie allo Studio Nodo e a Nicola, forza!
Ragazzi, sono Fabio Aru, ci tenevo a fare i migliori auguri a Nicola Marras che si appresta il 5 novembre a partecipare alla Maratona di New York per una causa molto molto importante, la raccolta fondi da destinare al reparto di oncoematologia pediatrica del Microsoft Sistemico di Cagliari, e quindi tutti assieme sosteniamolo e facciamogli i migliori auguri. Un abbraccio. Jimmy di nuovo. Ciao Jimmy. Eccoci. Ciao ragazzi, come va? Seguendo? Non ho capito, scusami. Stai seguendo prima con Sandro Capai, ci hai visto? No, ho visto un pezzetto, poi purtroppo dovevo staccare ogni tanto perché avevo degli impegni, però ho visto che i ragazzi stanno andando bene. Ho visto che invece Francesca e Lavinia hanno mancato il passaggio, cose che capitano in tutte le maratone, quindi le capisco. Cosa succede più che altro al corridore a quel chilometro? Perché adesso hanno superato la metà, sono a 10 chilometri più o meno. Quindi sono intorno al 30, giusto? No, 32 quasi. Ecco, questo è il momento più critico per ogni maratoneta. È lì che si vede se i 3 mesi minimo, insomma, per non dire 6 a seconda del grado di preparazione di ciascuno, danno veramente i loro frutti, perché c'è un detto tra i maratoneti che è quello del muro del 30, o meglio, spesso anche il muro del 32, proprio tra il 30 e il 32 che si vede quando che ti compare proprio il muro, cioè le gambe si fermano, il cuore è al massimo, insomma è il momento più faticoso per qualsiasi maratoneta. Lì... A me in realtà viene da pensare che chi la corre in quel momento dice mi mancano solo 10 km, ne ho fatto 30, me ne mancano 10, quindi si sente anche un po' più rilassato e più libero. Però in realtà non è così purtroppo, perché ne hai appunto 30 sulle spalle, è un momento, è forse il momento più duro, proprio perché ne hai ancora 12, che comunque vuol dire per un maratoneta medio, diciamo così, non per i campioni, quantomeno dai 50 minuti all'ora di percorrenza, quindi è ancora tanto. È quello dei 30-32 è proprio il momento più difficile, il momento in cui il corpo ti chiede veramente il conto. Per questo è importante fare tutta una serie di allenamenti e farli bene, perché proprio per superare il cosiddetto muro del 30. Poi è quasi matematico che in quel momento arrivi una piccola crisi. Può arrivare per alcuni al 28, può arrivare al 30, può arrivare al 32, però quello, diciamo, tra il 28 e i 32 sono i 4 chilometri in cui veramente la maratona ti presenta il conto, ecco, è il momento più difficile, proprio perché in realtà ti manca ancora un'ora in buona sostanza, e non è poco. Siamo vicini al 33esimo in questo momento, quindi il 32 li hanno superato. Superare brillantemente, superare bene questa fase, diciamo che vuol dire andare in discesa. Dopo il 32 inizia la discesa, nel senso che è ancora tutto molto, molto difficile. Ovviamente stiamo parlando di grandissima fatica e di grandissimo dispendio di energie, però è il momento più difficile, è veramente il momento in cui chi si ritira, 9 su 10 si ritira in quella fase, ecco. O comunque... E ti devo dire che secondo me, anche per la presenza di Marzio, che sicuramente sta dando un conforto e un supporto importante, il tempo che riporta l'applicazione sull'ultimo chilometro, quindi nella fascia dove tu la stavi indicando come critica, è ottimo, 5,43. 5,43 il passo? Beh sì, sicuramente. Di quest'ultimo chilometro.
Sicuramente Poi potrà anche fare salire, se non sbaglio. Guardate, il percorso di New York è un percorso difficilissimo, è uno dei più difficili tra le maratone più importanti, tra le cosiddette major, perché presenta tutta una serie di falsi piani che distruggono l'atleta, perché il falso piano a volte è peggio della salita, perché si tende a sottovalutarlo, e invece Ti prova le gambe. esatto, ti prova le gambe e il fiato. Quindi diciamo che 5:40 a New York è un ottimo tempo. La presenza di Francesco sicuramente aiuta, perché è un maratoneta molto molto esperto, parliamo di circa 30 maratone corse. L'esperienza in questi casi è fondamentale, e avere una persona al proprio fianco che ti aiuti in questo caso è fondamentale per fare un buon tempo. C'è una preparazione migliore rispetto all'anno scorso in termini di proprio preparazione Sì, atletica? però non ho mai capito perché non ha mai provato la maratona, cioè, ma molti lo fanno. Sostanzialmente detesta correre. No, ma non si prova mai quel tempo, cioè non si prova mai il 42. No, il 42 in allenamento non si prova mai, si arriva a 36, c'è chi arriva a 34, perché comunque è un crescendo che si fa, si arriva alla domenica, diciamo così, della gara, anche con un po' di voglia di arrivare ai 42, quindi. Ma poi non è solo, guarda, la prova della distanza è sicuramente importante, ma non è tutto. Quello che conta sono tanti lavori che si fanno in silenzio durante la settimana, che non hanno nulla a che vedere con la distanza così lunga, ma sono molto importanti. Ne dico uno su tutti che si fa poco tempo prima della maratona, che sono le cosiddette ripetute 3x5000. Quindi con solitamente altri 5.000 di riscaldamento, diventano 20 km fatti con una certa velocità, e vi assicuro che sono allenamenti molto molto difficili e con un dispendio energetico pazzesco, che richiedono tempo, richiedono costanza, e quindi insomma la preparazione è molto dura, però poi sono quelle cose che ti ritrovi appunto al 32 e dici cavolo, meno male che l'ho fatta, e ho superato il 32. Poi a New York appunto si aggiungono tutta una serie di difficoltà ulteriori che la rendono una delle maratone più difficili, perché ricordiamoci che Nicola e Francesco stamattina si sono svegliati, penso, intorno alle 4 e mezza probabilmente, per riuscire a raggiungere la partenza che è avvenuta, come abbiamo visto, intorno alle 9, alle 10 ora di New York, quindi parliamo di diverse ore comunque di veglia prima della partenza, di fisico che comunque si muove, si affatica, e di difficoltà nel mangiare, perché ricordiamoci che l'alimentazione è fondamentale. Uscire di casa tante ore prima, non avere a disposizione magari insomma le risorse energetiche necessarie, insomma bisogna calibrare anche tutte queste cose. Vi assicuro che non è facile. Per questo New York, oltre a essere una delle più belle maratone del mondo, è anche una maratona che presenta un certo livello di difficoltà, non è uno scherzo, quindi è una fatica che vale doppio, e per questo bisogna donare, secondo me, ancora di più, perché appunto non è una fatica da poco, insomma, non è uno scherzo. La maratona per il fisico è veramente una prova molto molto dura, per il fisico, per la mente, per chi la prepara, sono tanti mesi, è veramente un impegno importante. Si sottrae tempo a tante altre cose, a tante altre passioni, agli affetti, per carità ragazzi, non si sta andando in miniera, non mi fraintendete, però è un... guarda Sinner, che per un po' di fatica ha mollato Parigi. Esatto, e lì, esatto. anche lì non sta andando in miniera, insomma.
Sì, vabbè, però per ottenere una prestazione fisica degna di quello che si sta facendo, penso che sia anche giusto a volte richiedere dei tempi di riposo adeguati o delle tempistiche. È fondamentale, è fondamentale. Io credo A che livello fisico credo sia importante. assolutamente. Stanno lasciando il Bronx. Sì, quindi stanno per entrare a Central Park. No? Questo è un passaggio molto importante. Scusami, ti interrompo un secondo, poi ti lascio la parola. Questo è un passaggio importantissimo perché questo momento qua è molto molto faticoso, coincide un po', no, con quelle distanze che avevamo detto, ma poi c'è questo ponte che comunque appunto è molto faticoso, però poi arriva finalmente l'arrivo, diciamo così, di nuovo in quella zona lì che è in cui si respira già un po' di più insomma l'arrivo sì, esatto, e si vede la fine, anche se ricordiamoci che New York è durissima anche perché gli ultimi 2 chilometri ci sono dei pezzi appunto in salita vicino a Central Park che provano tanto chi la fa. Scusate se ho interrotto. Assolutamente. Jimmy, ma l'anno prossimo la farai anche tu, quindi? Guarda, l'ho detto anche l'anno scorso, mi piacerebbe molto. Ovviamente New York è uno dei miei sogni, dei miei obiettivi. Ho avuto la fortuna di allenarmi a New York quando sono andato in vacanza. Già solo allenarsi a Central Park, insomma, viene la pelle d'oca per gli appassionati di corsa. Non oso immaginare arrivare al 42esimo chilometro con la pelle d'oca, con i brividi di tutto il pubblico di Central Park e quell'atmosfera che si respira lì. Quindi, è un sogno, speriamo di riuscire a realizzarlo. A livello fisico ti sei ripreso bene? Non hai più... Sì, okay. per fortuna sì. Adesso proprio stamattina ho fatto una bella corsa di 18 km con 3 carissimi amici. È stato molto divertente, abbiamo fatto anche il post, diciamo, c'è chi è a New York e c'è chi è alla Pedemontana, perché era una corsa alla Pedemontana di Tiria, ognuno ha la pista che si merita, però è stato divertente. Comunque l'importante è ritrovare la forma. Quanti chilometri hai fatto oggi? 18. Ma oggi 18, una distanza lunghetta, io sto riprendendo piano piano, sto allungando di nuovo piano piano, in vista magari di qualche obiettivo primaverile, e quindi piano piano si cresce con i chilometri e con gli allenamenti. Quali gare ci sono in primavera? In primavera in Italia ci sono le 2 maratone più importanti, forse, che sono Roma e Milano. Roma il 17 marzo, se non sbaglio, comunque la terza settimana di marzo, mentre Milano è la prima domenica di aprile. Ovviamente sono 2 maratone molto molto partecipate, assieme a Firenze, che invece è tra 2 settimine. E quale farai? Non lo so ancora, non ho deciso. Deciderò, penso, intorno a gennaio-febbraio, quando vedrò un po' com'è la mia condizione. E poi c'è un problema quest'anno da non sottovalutare, che sta portando diverse persone che conosco a scegliere Roma rispetto a Milano, e cioè il fatto che Milano sia la settimana dopo Pasqua. E quindi, insomma, siccome quando si fanno questo tipo di gare, soprattutto se si vogliono fare in un certo modo, si deve tenere anche un certo regime alimentare, insomma, le feste non sono proprio consigliate, quindi arrivare alla gara poco dopo Pasqua non è il massimo, perché comunque insomma, scegliere Roma su Milano è un must. Non ho capito. È un must, cioè uno sceglie Roma, non Milano. Guarda, la maratona di Milano però è molto molto bella, è organizzata come tutte le cose che fanno i milanesi, è organizzata alla perfezione. E poi Milano, devo dire che negli ultimi anni, tu lo sai meglio di me, Fabri,
è migliorata molto come città e si attraversa veramente tutta, perché è una maratona molto molto cittadina. Quindi si passa in tutte le zone nuove, City Life, si passa ovviamente il centro, si gira alla perfezione, si passa davanti al Duomo, davanti alla Scala, San Siro, insomma è una maratona molto molto bella e molto, molto sentita, con sponsor importanti, quindi risorse importanti che rendono un'organizzazione decisamente forse tra le migliori d'Italia. Roma, come tutte le cose di Roma, invece forse leggermente sotto dal punto di vista magari ma perché la città così, insomma, non è una questione, delle organizzazioni sono tutte e due super collaudate e competenti, però ovviamente la città, Roma, si presta un po' meno, però ovviamente che ve lo dico a fare, correre l'arrivo davanti al Colosseo da solo basterebbe, no, Esatto, come sempre. È stata la mia prima maratona a Roma, quindi ce l'ho nel cuore, è stata bellissima, purtroppo sotto un diluvio torrenziale, indimenticabile, però bello. Vabbè, a noi non c'era caldo. No, infatti, no, anzi, poi è stato proprio uno di quei diluvi come quelli che sta facendo in questo periodo, tropicale, diciamo, e quindi è stata veramente una prova molto dura, però bellissima. Veramente Roma si passa davanti alla Piazza di Spagna, per dire gli ultimi 5 chilometri, Piazza di Spagna, Piazza Navona, Altare della Patria, quindi insomma è meraviglioso. E a Oristano non riusciamo a farla la maratona. In Sardegna è da diversi anni che non si fa. Si è fatta la maratona di Cagliari, non so sino a che anno, non lo ricordo. Io è dal 2015-16 che sono un po' così nel mondo della corsa. Si faceva la maratona di Cagliari. In Sardegna è difficile perché io credo che servano davvero tante risorse, bisognerebbe trovare uno sponsor importante, bisogna azzeccare il periodo perché ormai in Italia ce ne sono davvero tante, i costi per raggiungere la Sardegna sono tanti, quindi per rientrare nei costi bisognerebbe trovare una combinazione vincente sotto tutta una serie di punti di vista. Secondo me la Sardegna può puntare, come sta anche facendo, di più su distanze un po' più brevi che richiedono un minore sforzo organizzativo, tipo le mezze maratone. Ce ne sono alcune che nel periodo pre-pandemia attiravano un sacco di gente anche dalla penisola, penso alla mezza maratona di Chia, la stessa Cagliari, la stessa Oristano ha avuto dei numeri importanti. Ovviamente la pandemia ha rallentato moltissimo questo settore, ma adesso piano piano si sta ripartendo. Oristano, voi lo sapete meglio di me, c'è un gruppo che insomma sta cercando di dare lustro a questa gara. Secondo me bisogna avere pazienza perché i risultati arrivano poi dopo un po' di tempo. Bisogna anche non scoraggiarsi perché sono anni in cui si hanno più partecipanti, anni in meno, però secondo me la Sardegna può dire la sua con queste distanze. La maratona credo che sia uno sforzo organizzativo banalmente per chiudere le strade. Good job, guys, you're almost there. Ragazzi, io Ciao sono Ludovica. corrono, stiamo dando l'acqua, aspettate, vi giro la telecamera, come si fa? Come si fa a girare? Oddio, ma non Dimmi tu posso le girare la conosciute, telecamera. Ludovica. No, non posso. Aspetta, non lo so. Cioè su Facebook, ma sono da un altro sito. Good job guys, you're doing great. Mi girerò così. Oh, vede? Sì, si Ma voglio vede. girare la Nostra telecamera. voce. Non No, so aspettate. se StreamYard te lo faccia fare. Ludovica è una volontaria in pista. Fornisce acqua e Gatorade. E lei di Oristano, ti devo dire, Jimmy, la figlia di mio cugino, quindi si trova nell'anno alla pari e sta facendo a New York. Bellissimo. E quindi si è candidata per fare anche questa presenza alla manifestazione.
Dicevo, questo è uno dei motivi, per esempio, pensate quante persone come Ludovica che fanno un lavoro preziosissimo e totalmente appunto volontario servono per fare una maratona, ne servono tantissime perché c'è un ristoro ogni 5 chilometri. Quindi appunto sono risorse, dispendi di risorse umane importanti, e quindi onore a Ludovica che si presta a fare questo compito, insomma. Ciao Auri. Saluta Jimmy. Saluta, fai ciao. Wow, che belle orecchie. Ma noi volevamo Luvi anche. Dov'è? Facciamo la carrambata tra un po'. Facciamo la carrambata. Arriva, non temete. Mi sembra che stiamo entrando. Dimmi. Vai, no. Stiamo entrando? No, dicevo, si dice che la maratona siano 40 km con le gambe, 10, ora non mi ricordo esattamente come si dice, però stiamo entrando nella fase in cui si fa col cuore, ecco, l'ultimo chilometro con le lacrime agli occhi. Nico adesso ha un gran cuore. Sì. Il passo viene dato sempre buono, 5,54. Ma lo vediamo anche qua. Una mezz'oretta siamo a casa. Sì. Quest'anno un gran risultato. Ci devi far vedere un altro video, Gio? Certo. Sei dimenticato? No, adesso stai dando i numeri? Una persona che tra l'altro sì. È un DJ, probabilmente. Volevo fare un grandissimo augurio e in bocca al lupo a Nicola per la maratona di New York e colgo l'occasione per ricordare, invitare gli ascoltatori a donare cliccando sul link che trovate in allegato. Quindi ringrazio nuovamente Nicola e lo Studio Nodo per avermi invitato a partecipare a questa raccolta fondi per il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Cagliari. Grazie mille, ciao. Grazie a te. Valentina Dallari è una DJ che tra l'altro ha circa 1 milione di follower su Instagram. L'ho seguita come DJ, è molto forte. Jimmy. Jimmy è sparito più che altro. Sì. Ciao ragazzi, sono Fabio Aru, ci tenevo a fare i migliori auguri a Nicola Marras che si appresta il 5 novembre a partecipare alla maratona di New York per una causa molto molto importante, la raccolta fondi da destinare al reparto di oncoematologia pediatrica del Microsoft Sistemico di Cagliari e quindi tutti assieme sosteniamolo e facciamogli i migliori auguri. Un abbraccio. Grazie Fabio. Ciao Fabio. Grandissimo. Ecco, no, mi sono ricordato la formuletta magica che è 30 km con le gambe, 10 col cuore, 10 con la testa, 2 col cuore e 195 metri con le lacrime agli occhi. Si dice appunto, quindi dopo i 30 con le gambe subentra la testa, proprio per quel discorso che dicevo prima. 30 con le gambe, 10 con la testa, 2 col cuore e 195 metri con le lacrime agli occhi. Quindi adesso diciamo nella zona testa. È nella zona testa, esatto. È nella zona testa che è la cosa più difficile da allenare quando si prepara una maratona, perché il fisico a volte si può essere anche portati, però la testa a volte ti abbandona. Scusate, forse qualcuno mi aveva mutato, non lo so. Central Park è pressoché lì davanti e quindi non manca proprio poco a questo punto. 36esimo chilometro dovrebbe essere questo pallino. Vabbè, il pallino non lo fa vedere. Sì, 36. Vero? Quindi mancano 6 chilometri secondo me. Sì, ci siamo. È la fase veramente in cui inizia il conto alla rovescia, diciamo così.
Assolutamente sì. Chissà che quest'anno veramente si è collegato pochissimo. L'anno scorso si è collegato molto di più, ma secondo me perché sa che può fare un bel tempo è molto più concentrato. Lo vedo molto più concentrato. Quindi non è... Perché anche il fisico glielo permette di più. Quindi, secondo me anche il fatto, come diceva Jimmy prima, il fatto anche di avere Francesco a fianco, di correre insieme a lui, magari gli dà anche una sprint diverso, una forza diversa. Guardate, è fondamentale. Tra l'altro, questo per Francesco è un tempo decisamente lento, perché Francesco ha delle capacità e ha un tempo in maratona decisamente più veloce, quindi sicuramente il ruolo di Francesco in questa fase è fondamentale, sta sicuramente aiutando moltissimo Nico, lo sta supportando in maniera importante. Francesco non era in formissima a causa di un infortunio importante che ha avuto 6 mesi fa, quindi ha deciso di fare questa maratona con attenzione senza forzare troppo, però insomma Francesco ha un personale di 3 ore e 17, quindi con ritmi ben superiori, e quindi sicuramente andando a questa velocità ha la capacità di supportare Nicola in maniera importante. Diciamo. Sì, in pratica sì, secondo me in pratica sì. Quindi tra l'altro Francesco è molto bravo in questo ruolo. 2 settimane fa ha fatto il pacer, 3 settimane fa ha fatto il pacer alla maratona di Napoli. Ha fatto il pacer alla maratona di Napoli portando le persone che volevano finirla, se non ricordo male, nelle 4 ore e 15. Quindi ripeto, è un maratoneta molto molto esperto, con tantissime maratone alle spalle, che quindi sa che cosa vuol dire, sa come rimediare alle crisi, sa come affrontarle, sa come evitarle. Sono tutte cose che ovviamente sono fondamentali. Quello che intriga è che dentro una maratona poi c'è tutta una storia, cioè ci sono tanti pensieri, penso, che arrivano nei pochi chilometri di corsa che ho fatto, poi si pensa di tutto, si cerca di... Sì. Ci sono volte in cui vorrebbe mollare, volte in cui... L'allenamento, diciamo così, mentale è molto molto importante, perché appunto riuscire a scacciare i brutti pensieri, scacciare la voglia di fermarsi, di rallentare, come superare anche dal punto di vista mentale queste piccole crisi, questi attimi di sconforto che arrivano, è tutta parte dell'allenamento che, come ho già detto, è molto mentale, al di là dello sforzo fisico, che è particolare per una maratona, e si porta veramente il proprio corpo al limite. Per quanto riguarda la testa, è sicuramente importante riuscire a controllare e a far prevalere le sensazioni positive rispetto a quelle negative, che possono arrivare anche in un percorso bellissimo come quello di New York, perché comunque, ripeto, è una gara davvero difficile. Parlo sempre da totale amatore e non da runner esperto, assolutamente. Lungi da me Però vedo tanti infortuni in questo sport, cioè è traumatico poi come sport. È sicuramente uno sport traumatico, però devo dire che c'è anche tantissima imprudenza e tantissima leggerezza e tantissima, questo lo posso dire serenamente, la corsa dà una grande dipendenza, per cui quando il medico, il fisioterapista ti dicono fermati un mese perché magari hai questo problema, è difficilissimo, cioè è molto facile trovare chi non riesce a fermarsi un mese e magari da un banale stiramento arriva allo strappo. Adesso faccio il classico excursus di una pubalgia
può diventare cronica. Una lesione al ginocchio, un'infiammazione può diventare cronica. Quindi è sicuramente uno sport usurante, perché la corsa è di per sé usurante. Se è fatta ovviamente... I fisioterapisti ringraziano. Ragazzi, diamo tantissimo lavoro ai fisioterapisti, osteopati. Ma hanno detto amici osteopati, hanno detto guarda, quello E il padel e il crossfit sono le... Credo, posso dire senza averlo mai fatto, ma credo, statistiche alla mano, che il CrossFit sia oltre ogni limite. Il punto è che bisogna avere anche un po' consapevolezza di quello che si fa, cioè se io ho 48 anni, dove voglio andare? Cioè non devo vincere nessun campionato del mondo. C'è un po' il naso, non so perché. Come? Ok. No, sto ascoltando. Chiamato in causa l'esperto chiamato in causa, cioè... No, io sì, la mia è questa, è dovuta al fatto che ho degli amici che mi dicono che si esagera in tutti gli sport. Nella corsa è il primo, sicuramente. Nella corsa si esagera, cioè se ti dicono se tu hai un dolore, fatti controllare, controlla il dolore. Se ti dicono fermati una settimana, fermati una settimana. Se invece ti fermi 3 giorni, probabilmente quel dolore rischi che ti diventi cronico e rischi di peggiorare la situazione e poi di non poter correre per un mese anziché una banale settimana. Cioè purtroppo chi è, ma me compreso, nel senso si è a volte dipendenti da questa bellissima droga che è lo sport e la corsa in particolare, quindi tantissimi runner danno grande lavoro a fisioterapisti, osteopati, ortopedici e quant'altro, è così. A volte c'è leggerezza sull'attrezzatura, per esempio si sbagliano le scarpe, si trascura l'aspetto scarpa, che sembra banale, invece è fondamentale, si trascura l'aspetto alimentare, tipo l'idratazione o anche proprio appunto l'alimentazione. E mi dicono che questo aspetto, che nella corsa è molto alto, nel CrossFit sia altissimo. Così mi dicono, poi magari chi me lo dice sbaglia. No, è vero, guarda, io in questo momento sto seguendo uno sport a livello fotografico, a parte i trail e le maratone, ma gli OCR, che è un altro mondo ancora, non so se conoscete la cosa. Forse è un misto tra il CrossFit, il trail e la corsa. Sì, ho capito benissimo. Anche lì gli infortuni, però ho seguito anche CrossFit, quindi effettivamente il problema del CrossFit non è che è traumatico di per sé. No, assolutamente, viene come viene fatto. È che magari tu inizi a farlo sbagliando, adesso faccio per dire un po', questo riguarda tantissimo la corsa, ma immagino anche il CrossFit, un po' tutti gli sport, si trascura il riscaldamento. O non lo si fa come lo si dovrebbe fare. Nella corsa tantissimi non fanno il riscaldamento. Qui arriva una questione, caro Jimmy, se posso permettermi, perché chi è che lo trascura? Le persone che si avvicinano in maniera amatoriale ad un qualsiasi sport e non si affidano a persone preparate. Assolutamente, certo. No, ma la colpa è totalmente dell'atleta, non dello sport. Corsa e tutto quanto, ci sarebbe sicuramente un'incidenza minore sugli infortuni, perché ma non voglio essere frainteso, la colpa... No, sto solo completando quello che la responsabilità è totalmente dell'atleta, non dello sport, perché... ma non sono atleti, è quello il problema, sono persone che si avvicinano amatorialmente e si affidano a persone non laureate, che spesso hanno un brevetto comprato in 2 settimane di corso, quindi che l'anatomia e tutto ciò che ci può stare intorno, tutte le materie che possono essere attorno, che si affrontano in più di 2 settimane di corso,
non sono presi in considerazione. Questo non toglie, io sono la prima, nonostante sia laureata, che non tutti i laureati siano competenti e sanno tutto, tutte le materie, per l'amor del cielo. Però in moltissime palestre, secondo me anche nella scena oristanese sta migliorando la questione, sicuramente ci sono tecnici più qualificati e preparati. Come è vero appunto che ci sono persone curiose e intelligenti, citazione, l'intelligenza non si studia, si può diventare corti in qualcosa ma non intelligenti, quindi ci sono anche istruttori di alcuni sport che non sono laureati ma sono molto più competenti di alcuni laureati, questo vale tutte le cose, però se ci si affidasse di più a personale specializzato, il riscaldamento, cioè non è l'ABC, è di più. Le scarpe, il tuo istruttore, la tua istruttrice te lo dice, lo sa. Ora, piccola parentesi, perché secondo me ci sta, io insegno alle scuole medie, sto parlando anche di vari posti, non solo dei paesi vicino ad Oristano, eccetera, i ragazzi fanno attività fisica con le sneakers. Guarda, per carità. Genitori, aprite le orecchie, quindi io da insegnante di educazione motoria naturalmente non posso richiedere ai genitori spendete soldi, andate, anche se ormai le scarpe da ginnastica te le lanciano dietro anche a 19,90 €, 20,90 €, che per fare dell'attività a scuola vanno benissimo. Io questo lo dico in classe, lo dico ai colloqui, lo dico con i genitori. Quindi è dalla base che parte un approccio poco professionale o non so se superficiale verso l'attività, che poi porterà a un sacco di danni, perché se uno pensa basta, voglio correre, prende, improvvisa, dovrebbe passare assolutamente. Siamo Ma pieni poi di c'è anche poi un discorso da fare sociale, esatto. Guarda, ma non solo sullo sociale. Sì. Quindi, C'è un problema sociale che si chiama competitività, che ripeto, vedi persone che a 45 anni pensano di poter vincere le Olimpiadi. Sì, ma questo nel padel, nel crossfit, come nella corsa è pieno di persone che sono lì ipercompetitive. È un problema di approccio. Anche alcuni sport che permettono anche ad età avanzate allora, di avere risultati però no, vi ma, dico che no, ma ci sono le classifiche dei 45 anni anche nelle maratone, cioè nelle maratone c'è il primo degli ESM 45 che sono i 45 anni, quindi non è che escludo la competitività, ma è quella competitività malata. C'è sull'occhio, deve fare immobile. Scusate, c'è una mostra che ci sta infastidendo, scusa Jimmy. No, figurati, quella competitività malata che porta, secondo me, al discorso degli infortuni. Ecco, tutto qua. Non è lo sport che fa male, è il modo in cui si fa lo sport che fa male. Ti dico però, sul CrossFit io ho visto delle cose che probabilmente... Allora, il CrossFit, il problema è che devi avere una tecnica veramente avanzata per fare gare di quello sport, nel senso che il tuo corpo è normale che cerchi di tralasciare determinate tecniche per fare determinati tempi, e questo è dovuto, se la tecnica non l'acquisisci, è perché è uno sport che quasi dovresti avere un a uno come istruttore o 1 a 5 massimo, ma questo in tante materie, e ahimè a volte non basta questo poi per tenere una palestra in piedi probabilmente, quindi si lotta sulla competizione dei prezzi e allora si va a trovare un compromesso. È quello che diceva prima, esatto, è quello che diceva lei prima, è la professionalità, l'affidarsi a persone competenti. Poi mamma mia, questa roba dell'educazione motoria, siete degli eroi voi insegnanti di educazione motoria. Ci ripetiamo, nessuno ci darà la medaglia, ma lo facciamo lo stesso. No. Perché i ragazzi... Uno dei miei migliori amici fa il tuo lavoro e mi racconta delle cose veramente agghiaccianti, cioè nel senso il fatto è che loro non sanno la differenza, e per me, io lo dico sempre ragazzi, cioè io indosso delle sneakers perché devo fare una determinata cosa, però tu che devi correre, saltare, eccetera, non sanno cosa vuol dire indossare una calzatura che c'è, che si presti il piede, sì, ho ammortizzato, ho fatto apposta per i cambi di direzione. Semplicemente forse qualcuno che pratica dell'attività sportiva presso società private, mettiamola così, allora spesso ha delle scarpe adeguate. Ha già l'abbigliamento e lo porta. Lo sfrutta anche per la scuola. Sì, però
anche alle superiori, che comunque voi dite alle secondarie del secondo grado, i ragazzi sono più grandi, ma ho avuto delle belle esperienze dove i ragazzi erano volenterosi, volevano fare le attività, la maggior parte aveva le sneakers, penso forse per moda, per essere carino anche mentre faceva attività, però sì. Nei miei trekking ho visto gente fare tiscali con le ciabattine. Ho visto dei video, esatto, ho visto un video di uno scalatore internazionale che faceva un video di promozione di denuncia perché vedeva persone sui ghiacciai con le sneakers e jeans. Il discorso è sempre lo stesso. Perché poi arriva lì... Quasi 39. A mancare Ci siamo, direi che ci siamo. Quindi 3. Sì, celebriamo la presenza nel polmone verde, perché ormai... Se non si sono fermati a bere, probabilmente quest'anno vediamo l'arrivo. Perché l'anno scorso è stato un po'... Dovremmo essere in zona Met, giusto? 39esimo. Quella cosa che si vede dovrebbe essere il Met, non vorrei sbagliare, ma sembra il Met sulla quinta strada. Sta salendo. Il Met Museum ne approfitta. Ma è già tra gli alberi adesso, no? Sì. Però quella strada che vedete là dovrebbe essere la quinta, no? La Fifth Avenue. Questa sul lato sinistro rispetto al centrale. E quell'edificio là dovrebbe essere il Met. Ne approfitto un secondo, se mi consentite, un po' di promozione. Al Met c'è un gigante di Monteprama, ormai da qualche mese, starà lì sino al 6 dicembre, credo che sia motivo di orgoglio per tutti noi, perché insomma per la prima volta una delle nostre bellissime statue, dico nostre perché è un patrimonio dell'intera Sardegna, ma dico dell'Italia intera, arriva in uno dei musei più importanti del mondo, 6 milioni di visitatori all'anno. Il gigante Manneddu si trova all'ingresso dell'area greco-romana, quindi come si entra nei bellissimi padiglioni del Met ce lo si ritrova subito sulla sinistra, ed è un'emozione grandissima per un sardo, secondo me, avere appunto una delle statue. Perché c'era il Met là. No, come ci siamo arrivati lì, nel senso a New York, come ci siamo entrati? Esatto. Ci siamo arrivati grazie alla Fondazione Monteprama, che adesso ha in gestione... Era un attimo, lo sapevo perché avrebbe risposto. Beh, in realtà non è solo la fondazione, ma è grazie ai rapporti della fondazione con la New York Academy, con la Columbia University, grazie anche alla Dinamo Sassari, che è partner della fondazione in questa operazione, ha due società della Galassia Dinamo che si trovano appunto che operano negli Stati Uniti, che sono partner privati e che insomma, grazie al Ministero degli Esteri, al consolato italiano a New York, insomma c'è stata tutta una rete di collaborazione che per una volta ha portato a questo risultato, che per me, che sono insomma non mi occupo di archeologia, ma ho la fortuna di collaborare con la Fondazione Monteprama, è un risultato straordinario per la Sardegna, insomma. Pensate, come dicevo 6 milioni di visitatori, se il 2% decidesse di fare un viaggio in Sardegna, banalmente, insomma, anche dal punto di vista turistico, io credo anche nello scambio, banalmente anche solo culturale tra le civiltà, ma anche il ritorno dal punto di vista turistico potrebbe essere sicuramente importante. Ad esempio dici con delle crociere? Guarda, non sono un esperto di turismo, per discutere di crociere o meno, però diciamo che ci sono anche altri modi. C'è Maria Luisa che si sta togliendo tanti sassolini dalle scarpe. Comunque noto con piacere che non sono l'unico a impegnarsi le giornate, anche tu qualche impegnino te lo sei messo durante le giornate. No, io per me è un piacere, mi piace avere le giornate impegnate. Purtroppo è difficile poi andare a correre, perché ricavare il tempo per... No, facciamo un appello magari, ecco, questo sì,
a che a Oristano ci siano sempre più strade illuminate per consentire a noi runner disperati di poter uscire a correre anche la mattina molto presto, la sera tardi, perché a volte è davvero difficile ricavarsi un percorso che non sia in mezzo alle macchine, insomma, in mezzo alla città. Credo che questa roba del running, delle camminate, c'è tanta gente che cammina, non per forza, c'è tanta gente che va in bici, è importante esatto, secondo me. Che va in bici, insomma. Questo appello mi sento di lanciare. Dobbiamo fare gli auguri oggi? Ad Alice, che compie 15 anni. Ok, dobbiamo fare una cugina di Nicola. A una cugina di Nicola, Alice, tanti auguri, compie 15 anni oggi. Auguri Alice. Alice, di ai tuoi genitori di donare. Alice, vieni in diretta. Alice, una somma pari al valore del regalo del compleanno. Sperando che non sia l'iPhone 19.000, ma insomma, perché a quel punto raddoppiamo la cifra delle donazioni. Esatto. Valeria Meloni, grazie. È la mamma, quindi la mamma di Alice adesso dovrà donare. Ok, e siamo intanto arrivati quasi il 40°. Questo momento è veramente straordinario perché si corre dentro Central Park ed è veramente uno scenario fantastico. La tempistica di corsa, Giorgio. Vai, quanto ti piace. L'alleno, vai. L'alleno. Un po' di sciollorio dopo 5 ore di diretta. Ci sono passati in fretta oggi, dai. Sì, dai. Sì, tra una canzone e l'altra. Tra l'altro c'erano tanti ospiti all'inizio e poi ci hanno mollato tanti dopo, ma pazienza. L'anno scorso alle 10. Sono leggermente. Scorso... il signor Nodo, non è leggermente il banco non si vede, era coperto da Donora. Signor Nodo. Il banner non Il si vede. quadrettino che è aperto. Ah, scusa. No, era per. Magari non si vede. Che hai messo, c'era il tempo stimato di arrivo ed era coperto dal. Esatto. Allora. 3:52, che Franci diceva che sarebbe arrivata che avrebbe fatto sotto le 4 ore. 4:05 però. L'ultimo finish. Quindi ha recuperato un minuto da quello che diceva. 4:05:26. Questo è un momento fantastico perché si sta per fare il curvone e questo tratto è disseminato di tribune, quindi l'incitamento del pubblico gioca un ruolo fondamentale. E poi lo scenario di Central Park, che è veramente unico, sicuramente fa il suo in questo momento. Ho i brividi da parte loro perché veramente questo è il momento forse più emozionante, l'entrata dentro il parco. Le lacrime di cui parlavi. Sì, sicuramente, perché si sente davvero il calore del pubblico, si ha la percezione di aver compiuto l'impresa. È ancora molto difficile perché c'è qualche salitina, c'è qualche saliscendi anche dentro il parco, ovviamente, perché il parco è fatto così, è un po' saliscendi ed è molto impegnativo per un maratoneta che ha ormai le gambe molto stanche. I continui saliscendi sono veramente mettono a dura prova le gambe e la testa, però ormai ci siamo, insomma, siamo arrivati. Tra poco c'è quel bellissimo curvone che vedete, che è sicuramente uno dei momenti più emozionanti di tutta la gara. Di faticamento. Può essere. Jimmy, quel pezzo di percorso che c'è dopo la scritta finisher. Signor Nodo, ce lo fa vedere? Signor Nodo. Sì, infatti, perché esatto. Ok, il pezzo che viene dopo. Rosa, verde. Quello è finish line, è l'ultimo chilometro, presumo. Finish line è proprio la linea di arrivo. Finish line è la linea di arrivo. Probabilmente quel percorso che è tratteggiato dopo, probabilmente, non lo so, magari è l'area appunto ristori.
medaglia, eccetera. Immagino, solitamente la finish line è proprio la linea in cui si arriva, diciamo. Ok. Ti considero. Bravo. Per tutti vale, perché c'è scritto bello in grande. Pensati arrivato, direbbe la nostra influencer. Considerati arrivato. Aiuto, mamma mia. Zoom, vai con Google Maps. Lo aspettiamo. Mi sa che è andato in bagno. È fermo. È fermo. Sì. Io. Dai, L'ultimo chilometro per il gioco. Guarda, è come la Formula 1, è tutto di al secondo. Un aspetto che nessuno considera della maratona è che bisogna anche andare in bagno. 42 chilometri, sì. Sì, ma quante volte va di media uno in bagno in 42 chilometri? Non lo so. Tu tante volte. Io non verrei quanto bello. Secondo me 1/2. Secondo me è un po' Sì, al momento sembrerebbe fermo, sapete? donazione anche, quindi c'è Magari c'è un rifornimento probabilmente lì, ragazzi. È fermo perché magari al 40° c'è il rifornimento. Contando che sicuramente è una maratona e non è come una corsa più breve, però ci sono persone che bevono pochissimo, meno rispetto ad altre, lo stesso vanno in bagno meno rispetto ad altre, quindi certo. Sicuramente una tappa per certo, tutti si fa all'interno di una maratona, c'è chi magari più trattiene. Sì, probabilmente c'è il ristoro, quindi è possibile che ne abbiano approfittato per farsi insomma una piccolissima pausa magari di un minuto. Ci potrebbe essere anche molto traffico al ristoro del 40 e quindi potrebbe essere non semplicissimo accaparrarsi il bicchiere. Distanza più lunga che hai corso, qual è quindi la tua? Io ho fatto 6-7 maratone nella mia vita. Ok, le hai fatte tutte. E secondo te, cioè, mi dà l'idea, cioè, già nelle percorse brevi, cioè se ti fermi sei perduto. Non so con quale leggerezza le gambe ce la faccio. Infatti è molto difficile. Io mi vengono i brividi a pensarci. No? È molto difficile, anche lì è un po' soggettivo. Io tendo sempre a non fermarmi ai ristori, nel senso mi prendo il bicchiere e bevo in corsa. C'è chi invece, per esempio, riesce a fare 30 secondi, un minutino di stop e poi riparte. È difficilissimo ripartire, soprattutto diciamo dal 35 in poi è veramente non è semplice ripartire. Sul posto? La fa correndo, cioè se la fa addosso. Come sumo polidori. Nel ciclismo c'è chi la fa. Vabbè, sì, il bisogno addosso è sdoganato. Tanti hanno difficoltà. Ah no, tu dici magari c'è qualcuno che lo fa anche in corsa. C'è chi lo fa in corsa, sì, no, le tecniche sono diverse, ragazzi. C'è chi lo fa in corsa, c'è chi invece si ferma, c'è chi lo fa dove capita, come il sottoscritto, c'è chi invece si ferma nei bagni chimici che sono messi solitamente in corrispondenza dei ristori, quindi ogni 5 chilometri ci sono dei VC chimici che insomma vengono utilizzati. Sì, le tecniche sono... fare per forza il ragazzo educato. Le tecniche sono le più diverse. Lì secondo me al 40° c'è proprio il ristoro, quindi è possibile anche una sosta in bagno, magari appunto può darsi anche che sia difficile banalmente accaparrarsi il bicchiere perché il traffico è tanto. Ma è aggiornato? Signor Nodo, è aggiornato? Sì, è aggiornato. Sì, è fermo. È fermo. Mi fa preoccupare così però. Sappiamo Ma guarda, secondo me è solo un banale attimo di suspense che voleva regalare alla diretta per aumentare le donazioni negli ultimi 2 chilometri. No, scherzi a parte, è possibile anche che ci si sia resi conto, anche con l'aiuto di Francesco, che ormai si era oltre le 4 ore e a quel punto magari fare 4 ore e 02 o 4 ore e 05 poco cambia, e se c'era bisogno di rifiatare un attimo magari lo hanno fatto, è possibile, ragazzi. Hanno avuto un ritmo insomma abbastanza importante, quindi è possibile che adesso si
si stia riflettendo un po'. Lì, come ho detto, il parco è una zona un po' particolare di saliscendi, quindi ci si stanca parecchio, si arriva già provati e magari insomma si sta... Quel segnalino che ha, che vediamo noi, è Nico ha un bracciale, sì. e se gli fosse caduto nel water? Se è arrivato. Ah, non ci sarebbe andato nelle tubature, ah no, il bagno chimico, rimane là. È possibile, non escludiamo niente. Guardate che in maratona succedono davvero le cose che uno non si aspetta e non... infatti dicono di provare veramente tutto quello che tu fai in maratona, perché comunque può succedere di tutto. Una delle cose, per esempio, importantissime da provare sono i sali, se uno decide di prendere dei sali durante la gara, perché se tu non li provi, voi mi insegnate che i sali, ora non è che voglio tornare sempre al discorso bagno, però voi mi insegnate che i sali minerali possono dare effetti collaterali terrificanti. Molti inesperti restano fregati durante la gara da questi effetti collaterali perché non hanno provato durante l'allenamento i sali. Certo. Sì. In giro, quindi devi anche fare la prova dei sali. Sì, la prova dei sali o la prova dei carboidrati, dei gel o insomma degli integratori che prenderai, perché è fondamentale. Quindi è ferma nell'applicazione. Prova a chiederle di aprirla. Signor Nodo. Sito web. Ah, ok. E allora sono altrimenti bisogna girare con una cartuccera di banane, ma penso che sia scomodo. Non so, vabbè, no. Lasciamo perdere. Sì. C'è la fila. Non ho detto niente. Di platano, preferisci il platano? Piuttosto. Sì, ci stiamo muovendo. Ah, ok. Ottimo. Ottimo. Sta continuando. Ha recuperato il braccialetto. L'ha lasciato a Marzio al braccialetto. Andrea, dove sei finito? Sono qua, vi sto ascoltando e ero preoccupato perché lo vedessi fermo così troppo tempo. No, la mamma no, era serena. E Franci non possiamo scrivere. Franci al bar. Francesca e Lavinia sono troppo assenti. Chissà dove Sì, Francesca e Lavinia sono già in qualche rooftop. Esatto, facendo aperitivo. Non so se mi ha dato quella... Beh, d'altronde l'orario lì è ora di pranzo, giusto? Quindi insomma inizia... 13:51. Quindi Jimmy, com'è la stanchezza dopo che si corre una maratona? Guarda, è veramente micidiale, soprattutto le 24 ore successive. A me è capitato di prendere degli aerei e avere difficoltà a salire, ma soprattutto a scendere le scalette. Pensa che a me succede di cose che vado in palestra. A volte arrivo, per fortuna... A me succede quando faccio il tapirulano un'ora. È importante reintegrare bene, tu mi insegni, quindi bisogna cercarsi un bel ristorante che abbia una birra fresca probabilmente. Per me per esempio... La cosa più pensi è la birra. Per me non c'è modo migliore di reintegrare, ma lo dico proprio, non sto facendo battute, ma veramente la birra è la cosa che mi aiuta di più. Averne una... Come? Solo pensarlo, quando andiamo in trekking, che magari ci vediamo alle 4 del mattino, iniziamo alle 7, sei già perché magari inverno, roba del genere. La prima cosa che pensi è birra dopo. Comunque non so se è una cosa salda o pratica, perché mi è capitato anche a me in tantissimi lavori che purtroppo o per fortuna ho fatto nella mia vita, i lavori fisici dove c'è davvero un impegno di fisico più che mentale. Zumolo. Alla fine di quel lavoro la voglia era di una birra super ghiacciata. Sì, aiuta tantissimo dopo la corsa, dopo le fatiche della maratona, mezza maratona, sono veramente importanti.
Metti, cioè, hanno Comunque è tutti ragione. definito che sia altamente... Il problema è che i manovali molto spesso lo fanno durante anche, quindi... Però fanno più lavoro sacrificante, dai. Magari sono sul tetto d'estate esposti ai 50 gradi, però la birra effettivamente tra sali minerali e maltodestrine esatto, sono Comunque, dei carboidrati, ci l'alcol cerchiamo. magari aiuta a far risalire un attimo la pressione, insomma. Avevo letto qualcosa di Io ho avuto la fortuna di giocare a pallamano a Roma in una scuola germanica, dove la pallamano finiva la partita con casse di birra. L'Oktoberfest praticamente. Esattamente. No, poi insomma è importante reintegrare bene, però maratone tipo quella di New York, dove i muscoli delle gambe vengono messi veramente a dura prova, perché con i falsi piani e i saliscendi, quindi il giorno dopo è davvero difficile, quindi si sconsiglia una visita alla Statua della Libertà il giorno dopo la gara. Il giorno dopo... meglio appunto tornare magari a Central Park con una birretta, un cookies, un sandwich comprato da delle tante catene che nei vari consigli Nicola mi ha suggerito di non farsi vedere bevendo birra a Central Park. Sì, no, quando dico birra a Central Park parlo di bar, ovviamente, Esatto. non di birra prese così. La cannata nel parco, esatto. A Central Park, proprio sopra il Met, c'è un bellissimo rooftop che ti consente di vedere tutto lo skyline di Manhattan, è davvero un posto straordinario, quindi consigliabile per la birretta dopo post gara per il giorno dopo. Mi piacerebbe moltissimo fare tutta quella fatica. È l'ascensore. L'ascensore è determinante. Comunque Lukaku ha segnato il mio fantacalcio, c'è un gol. Non so se... Ma si sta muovendo. No, ecco, la cosa importante è dire a Francesco appena arriva che il Cagliari ha vinto 2-1, perché Francesco, come sapete, è uno super tifoso del Cagliari, è abbonato. Fatto Lui su WhatsApp. No, scusa Jimmy. Vai Jimmy, soprattutto. No, dicevo, bisogna dire a Francesco della vittoria del Cagliari col Genoa, perché lui è un abbonato del Cagliari, è un super tifoso del Cagliari, e soprattutto in questi giorni premeva per l'esonero di Claudio Ranieri, invece... Eccolo. Siamo in ansia perché l'applicazione ti va a fermo. C'ho la posizione su WhatsApp che va bene. Ciao Nico! Ciao ragazzi! Sono sfatto! Grazie, sì, è vinto! Ci vediamo dopo! Cosa stai facendo, ragazzi? È sereno. Sì, sorridente. Sì. Ciao Giorgi! Fammi una foto! Dai, una foto dietro! Mi devo far fare. Vai selfie! La popolarità lo serve. La banderina. Nico! Deve essere un casino bacano. Sì. Devo riguardarlo dove l'arrivo. Penso che stia arrivando. Ce l'ho fatto. È l'ultimo chilometro.
Oh, secondo te tu l'ho portato a Francesca? No, Guarda, ci se vediamo mette la dopo. bandiera dei 4 muri lo vedevo. Sì, sì. Dai, prendi. Certo, dammi. Vieni questa, poi me la dai dopo. Vai. Io col telefono faccio un buone. Dai Nico! Hai messo la bandiera? Perché la bandiera qui. Però ho sentito dare c'è già scritto controlla se c'è una sorella. Ah, ok, però è differito. In questo qua. E tu? Fame? Sì, ho disegnato moltissimo oggi. Devo vedere se questo è Francesco. la telecamera all'hotel. Vai nell'applicazione. Nell'applicazione all'arrivo c'è il simbolo della telecamera. Quanto manca secondo l'app? Ah, ok. E tu sei riuscito a guardare dalla posizione di WhatsApp? Sì, sta facendo una curva. Mancava poco Sì, con la sì. curva. Ci la fa capiamo con la bandiera. In questo momento c'è una rotonda. E allora siamo fregati a girare con la rotonda. E noi siamo arrivati alle 5 ore comunque. Cosa vuoi che sia? Anche per noi è stata una bella maratona, però. Sì, assolutamente sì. Ha fatto, guarda qua. Quindi, Abbiamo un refresh delle donazioni. 2303. Era fermo a 2000. 2303. 2303 sempre? Sì. Comunque, secondo me è un gran bel risultato per adesso. Sì, 2.303. Sì, stai buona. Sì, rispetto all'anno scorso siamo più alti. Sì, adesso non ho un riferimento alla chiusura di maratona, ma forse non era questo il valore. No, siamo più alti sicuramente. Adesso non ricordo di preciso quale fosse il valore, però siamo arrivati con un risultato inferiore. Quindi questo è già buono. l'anno scorso non è riuscito a prendere la telecamera perché in quel momento. No, ma ragazzi, rispetto all'anno scorso c'è un miglioramento pazzesco. L'anno scorso aveva avuto diversi problemi anche con crampi, ricordo. Secondo me siamo a livello di un'ora, forse in meno. Sì, l'anno scorso ha fatto 5 giorni. 4.13, ma perché secondo me ha fatto diverse soste adesso dentro Central Park. La proiezione è 4.13. Cosa vicino a Antoni? No, non si deve essere Arancione o rosso sopra. non ci dice nulla, mi Molto giornata. Una foto dietro, per favore. Una foto.
Dai. Mi facendo a No, fuoco, facendo bambini. Dai. Adesso è ripreso. Vai Nico. Non vedo Francesco. Ma penso che Francesco sia già arrivato. Prosegue senza di me. Magari è già arrivato. Manca pochissimo. Cioè, in base a... Sì, è aggiornatissimo. Dai Nico. Guarda, qui c'è uno. Questo qui, vedi? Si muove. E l'hanno preso in video. Sicuramente tirerà fuori 4 muri. Povero. Vediamo, Ce n'è in mano. perché Dai, è arrivato. no. Nico, Francesca è arrivata. Vediamo se... Franci. Ma l'altro topo. È questo. Lo sto mettendo giù. Ciao Franci. L'abbiamo visto, stiamo andando. dove siete? Dirà qualcosa. Non me lo auguro. Non ci sono più Nicola. Tutta la gente che c'è. Ha finito. in teoria ha finito. Ecco, l'ha finito. 4:16:00. Non si è visto lì, No. che è un po', magari è un po'... Però è arrivato. Mettici tutti. È arrivata anche... Un attimo. Bravo, applauso. Ciao Ruvi. Sì, bravo. Aspetta, senti un po'. Ciao Ruvi. Non c'è niente. Mi sentite? Sì. Bravo Nico. Bravo Nico. Dici qualcosa. Congratulations, guys. Congratulations. I am proud of you. The world is proud of you. Biggest marathon in the world. You are done. The biggest medal is waiting for you folks right over here. Cosa sta succedendo? Stava complimentando quei ragazzi del... Con lo studio nuovo. Bella diretta. Eccola. Franci, ci senti? Ragazzi, vi sento malissimo, stiamo cercando di raggiungerli all'arrivo. E niente. Non abbiamo visto Francesco però. Francesco è passato 5 minuti prima di Nico.
Gli ho detto vai senza di me. 5, massimo 10 minuti prima. Tantissimi, 5 minuti in più. Va bene, bravi, sono stati bravissimi. Ah, bravissimo Nico, è stato bravissimo. Tra l'altro io l'ho visto 200 metri prima dell'arrivo, l'ho trovato abbastanza tranquillo, quindi sono tranquilla. Sì, anche noi l'abbiamo visto, era sorridente, stava bene, quindi sì. L'abbiamo trovato anche noi in forma. Rispetto all'anno scorso sì, molto più tranquillo. Un livello completamente diverso. Se vi ricordate, 200 metri prima dell'arrivo si era seduto perché aveva i crampi. Stava trascinando. Non ce la faccio. Sì. La strema. Ma viene data tu la bandiera, quindi? Eri tu? Come? Gliene dato tu i 4 umori a Nico? No, io avevo la mia e lui la sua ce l'aveva preso e niente, l'ha tirata fuori gli ultimi 500 metri. Grande Nico, bravo. Organizzatissimo. Adesso attendiamo di vederlo. Adesso ci sono un po' di persone all'arrivo, stavano aspettando, quindi adesso io cerco di raggiungere il resto, ci dovrebbe essere Eugenio e altri amici, insomma. Quindi speriamo di riuscire perché c'è un casino qui, niente, non ci fanno passare neanche qua. Hanno chiuso tutti gli ingressi. Ora, cos'è? Franci, salutami Lavinia. Non vi sento. Lavinia? Sì, è dietro Franci. Lo vedi? Lavinia? Dobbiamo fare una mezza maratona per raggiungerlo, quindi ragazzi... No, allora, tra diretta no, per cortesia. Vi mando un bacio e niente, se riesco ad arrivare prestissimo ci vediamo all'arrivo con Nico. Va bene. Ciao. Ciao. Ciao Franci. Ciao Andrea. E comunque anche quest'anno l'ha portata con un gran risultato. Di vacchi è anche difficile poi riuscire ad arrivare Sì, l'abbiamo conclusa e anche lo sappiamo quest'anno. perché la strategia ce lo insegna, insomma, che quella è una Esatto. prestazione. E sicuramente usano anche loro Della delle stessa transenne. Ci sono i vacchi dove ci sono i poliziotti che non fanno niente, tanto si la vostra Vabbè, Maligno. contingentati. Niente, siamo arrivati alla fine anche quest'anno. Oh, siamo arrivati anche noi, Bravi! Grazie Gini, grazie Andrea per questo supporto che Grazie è a stato voi. Grazie a voi, è importantissimo. stato un bel Grazie a momento. voi, è stato un piacere contribuire a questa bella causa. Quindi anche l'anno prossimo sappiate che sarete ingaggiati. Aspetta, ma Gini l'anno prossimo Anzi, corre. non aspettate neanche l'invito. corre. Se Gini non corre, Andrea, non lo dico di te perché No, vai, cosa corro? Facciamo il palco direttamente su a New York o dall'altra chissà parte del che mondo. sì, Dai, dai, ci organizziamo e partiamo tutti non insieme. sarebbe male, no? Vero? Non sarebbe male. Sarebbe fantastico, sì. Non so se aspettiamo Nicola o come ci gestiamo. No, vabbè, adesso chiudiamo, poi nel caso la riapriamo la diretta. Ok. Allora vi salutiamo Andrea e Gini, grazie ancora. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, grazie a tutti. Salutiamo tutto il pubblico che ci ha seguito. Ciao, Continuate a seguire la pagina di Inserdo a New York perché ci vedremo anche in questi giorni sicuramente con più calma con Nicola. Ok? Ciao belli, Grazie un abbraccio ancora, a ciao tutti. a tutti. Un abbraccio a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Perché se ne stanno andando. Siamo arrivati! Diritto,